I Malavoglia di Giovanni Verga. Un classico indiscusso della letteratura italiana, I Malavoglia racconta con realismo e profondità la vita di una famiglia di pescatori siciliani alle prese con il mare, il destino e le difficoltà del vivere quotidiano. Attraverso uno stile familiare e incisivo, Verga esplora temi di comunità, tradizione e resilienza. Edizione audiolibro originale da LibriVox, letto da Lisa Caputo. Edizione audiolibro YouTube a cura di Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Prefazione. Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini per il benessere e quale perturbazione debba recare in una famigliuola vissuta fino allora relativamente felice la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene o che si potrebbe star meglio. Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. Il meccanismo delle passioni che la determinano in quelle basse sfere è meno complicato e potrà quindi osservarsi con maggior precisione. Basta lasciare al quadro le sue tinte schiette e tranquille e il suo disegno semplice. Man mano che cotesta ricerca del meglio di cui l'uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi e segue il suo moto ascendente nelle classi sociali. Nei Malavoglia non è ancora che la lotta per i bisogni materiali. Soddisfatti questi, la ricerca diviene avidità di ricchezze e si incarnerà in un tipo borghese, Mastro Don Gesualdo, incorniciato nel quadro ancora ristretto di una piccola città di provincia, ma del quale i colori cominceranno ad essere più vivaci e il disegno a farsi più ampio e variato. Poi diventerà vanità aristocratica nella duchessa di Leira e ambizione nell'onorevole Scipioni, per arrivare all'uomo di lusso, il quale riunisce tutte coteste bramosie, tutte coteste vanità, tutte coteste ambizioni, per comprenderle e soffrirne, se le sente nel sangue e ne è consunto. A misura che la sfera dell'azione umana si allarga, il congegno delle passioni va complicandosi. I tipi si disegnano certamente meno originali, ma più curiosi, per la sottile influenza che esercita sui caratteri l'educazione, ed anche tutto quello che ci può essere di artificiale nella civiltà. Persino il linguaggio tende ad individualizzarsi, ad arricchirsi di tutte le mezze tinte dei mezzi sentimenti, di tutti gli artifici della parola onde dar rilievo all'idea, in un'epoca che impone come regola di buon gusto un eguale formalismo per mascherare un'uniformità di sentimenti e di idee. Perché la riproduzione artistica di cotesti quadri sia esatta, bisogna seguire scrupolosamente le norme di questa analisi, esser sinceri per dimostrare la verità, giacché la forma è così inerente al soggetto, quanto ogni parte del soggetto stesso è necessaria alla spiegazione dell'argomento generale. Il cammino fatale, incessante, spesso faticoso e febbrile che segue l'umanità per raggiungere la conquista del progresso è grandioso nel suo risultato, visto nell'insieme, da lontano. Nella luce gloriosa che l'accompagna, dileguansi le irrequietudini, le avidità, l'egoismo, tutte le passioni, tutti i vizi che si trasformano in virtù, tutte le debolezze che aiutano l'immane lavoro, tutte le contraddizioni, dal cui attrito sviluppasi la luce della verità. Il risultato umanitario copre quanto c'è di meschino negli interessi particolari che lo producono. Li giustifica quasi come mezzi necessari a stimolare l'attività dell'individuo cooperante inconscio a beneficio di tutti. Ogni movente di cotesto lavorio universale, dalla ricerca del benessere materiale alle più elevate ambizioni, è legittimato dal solo fatto della sua opportunità a raggiungere lo scopo del movimento incessante. E quando si conosce dove vada questa immensa corrente dell'attività umana, non si domanda al certo come ci va. Solo l'osservatore, travolto anch'esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvenienti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare, e che saranno sorpassati domani. I Malavoglia, Mastro Don Gesualdo, la duchessa di Leira, l'onorevole Scipioni, l'uomo di lusso, sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno con le stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Ciascuno, dal più umile al più elevato, ha avuta la sua parte nella lotta per l'esistenza, per il benessere, per l'ambizione, dall'umile pescatore al nuovo arricchito, alla intrusa nelle alte classi, all'uomo dall'ingegno e dalle volontà robuste,
il quale si sente la forza di dominare gli altri uomini, di prendersi da sé quella parte di considerazione pubblica che il pregiudizio sociale gli nega per la sua nascita illegale, di fare la legge, lui, nato fuori della legge, all'artista, che crede di seguire il suo ideale, seguendo un'altra forma dell'ambizione. Chi osserva questo spettacolo non ha il diritto di giudicarlo. È già molto se riesce a trarsi un istante fuori del campo della lotta per studiarla senza passione e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà come è stata o come avrebbe dovuto essere. Milano, 19 gennaio 1881. Capitolo primo. Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino ad Ognina e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come deve essere. Veramente, nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché, da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron Ntoni, quelli della casa del Nespolo, e della Provvidenza, che era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla concetta dello zio Cola e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio. E padron Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce, per menare il remo bisogna che le 5 dita s'aiutino l'un l'altro. Diceva pure, gli uomini son fatti come le dita della mano, il dito grosso deve far da dito grosso e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le 40 ore. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto soffiati il naso, tanto che s'era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto pigliatela. Poi veniva la longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe e far figliuoli, da buona massaia. Infine i nipoti, in ordine di anzianità. Ntoni, il maggiore, un bighellone di 20 anni, che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte. Luca, che aveva più giudizio del grande, ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata, perché stava sempre al telaio, e si suol dire donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio. Alessi, Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui. E Lia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, perché il motto degli antichi mai mentì. Senza pilota barca non cammina. Per far da papa bisogna saper far da sagrestano. Oppure, fai il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai. Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre, se non altro non sarai un birbante, ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del Nespolo prosperava e padron Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni e che cospirava per il ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio come spadroneggiava in casa propria. Padron Ntoni, invece, non lo conosceva neanche di vista Franceschello e badava agli affari suoi e soleva dire chi ha carico di casa non può dormire quando vuole, perché chi comanda ha da dar conto. Nel dicembre 1863 Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Ntoni, allora, era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece, don Franco lo Speziale
si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra, se bisognava. Allora padron Ntoni lo pregava e lo strapregava, per l'amor di Dio, di fargliela presto la Repubblica, prima che suo nipote Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l'avesse in tasca. Tanto che lo speziale finì con l'andare in collera. Allora don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi. E finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto, fatto scivolare in tasca a tale e tal'altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia, il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora da Citrezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovinotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. Ma i piedi fatti a pala di fico d'India ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornatacce. E perciò si presero Ntoni senza dire permettete? La Longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandati i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla, ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono da Citrezza zitti zitti a capo chino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la provvidenza per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e con le scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca e se ne tornò a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattro occhi con le vecchie stoviglie, e padron Ntoni disse al figliuolo: va a dirle qualche cosa a quella poveretta, non ne può più. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni, e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. Addio, Ntoni! Addio, mamma! Addio! Ricordati, ricordati! Lì presso, sull'argine della via, c'era la sala di comare Tudda, a mietere l'erba pel vitello. Ma comare Venera la Zuppidda andava soffiando che c'era venuta per salutare Ntoni di padron Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto. Li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che Ntoni salutò la Sara con la mano ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla Longa le era parso rubato a lei quel saluto. E molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito, fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato senza saper perché. Quindi, a poco, si sbrancarono anch'essi, e padron Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò 2 centesimi di acqua col limone. Comare Venera la Zuppidda, per confortare comare la Longa, le andava dicendo: ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più. Ma pure ci pensavano sempre, nella casa del nespolo, o per certa scodella che le veniva tutti i giorni sotto mano alla Longa nell'apparecchiare il deschetto, o a proposito di certa ganza che Ntoni sapeva fare meglio di ogni altro alla funicella della vela, e quando si trattava di serrare una scotta tesa come una corda di violino, o di alare una parommella che ci sarebbe voluto l'argano. Il nonno, ansimando, con gli oi, oi, intercalava: qui ci vorrebbe Ntoni, oppure vi pare che abbia il polso di quel ragazzo? La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, 1, 2, 3, pensava a quel bum bum della macchina che le aveva portato via il figliuolo e le era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento e le picchiava ancora dentro il petto. 1, 2, 3. Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. Del resto, volete che vel dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo.
che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsele a spasso la domenica, anziché servirsene a buscarsi il pane. Oppure, quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà più della minestra di casa sua. Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne, in quelle parti là, scopavano le strade con le gonnelle di seta e che sul molo c'era il teatro di Pulcinella e si vendevano delle pizze a 2 centesimi di quelle che mangiano i signori e senza soldi non ci si poteva stare e non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco. Mandiamogli dei soldi per comperarsi le pizze al goloso, brontolava padron Ntoni. Già, lui non ci ha colpa. È fatto così, è fatto come i merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l'avessi tenuto a battesimo su queste braccia, direi che don Giammaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale. La Mangiacarrubbe, quando al lavatoio c'era anche Sara di comare Tudda, tornava a dire: sicuro! Le donne vestite di seta aspettavano apposta Ntoni di padron Ntoni per rubarselo, che non ne avevano visti mai dei cetriuoli laggiù. Le altre si tenevano i fianchi dal ridere, e da allora in poi le ragazze inacidite lo chiamarono cetriuolo. Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto. L'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di comare Tudda lo faceva passare di mano in mano sotto il grembiule, e la Mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto e quella cortina sul capo, come quella della Madonna dell'Ognina, così bello, lisciato e ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera Longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona. E ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliuolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Ella teneva il ritratto sul canterano, sotto la campana del buon pastore, che gli diceva le avemarie, andava dicendo la Zuppidda, e si credeva di averci un tesoro sul canterano, mentre suor Mariangela la Santuzza ce ne aveva un altro, tal quale, chi voleva vederlo, che glielo aveva regalato compare Mariano Cinghialenta, e lo teneva inchiodato sul banco dell'osteria, dietro i bicchieri. Ma dopo un po' di tempo, Ntoni aveva pescato un camerata che sapeva di lettere, e si sfogava a lagnarsi della vitaccia di bordo, della disciplina, dei superiori, del riso lungo e delle scarpe strette. Una lettera che non valeva i 20 centesimi della posta, borbottava padron Ntoni. La Longa se la prendeva con quegli sgorbi, che sembravano ami di pesceluna, e non potevano dir nulla di buono. Bastianazzo dimenava il capo e faceva segno di no, che così non andava bene, e se fosse stato in lui ci avrebbe messo sempre delle cose allegre, da far ridere il cuore agli altri, lì sulla carta. E vi appuntava un dito grosso come un regolo da forcola, se non altro per compassione della Longa, la quale, poveretta, non si dava pace e sembrava una gatta che avesse perso i gattini. Padron Ntoni andava di nascosto a farsi leggere la lettera dallo speziale e poi da don Giammaria, che era del partito contrario, a fine di sentire le 2 campane, e quando si persuadeva che era scritto proprio così, ripeteva con Bastianazzo e con la moglie di lui: non ve lo dico io che quel ragazzo avrebbe dovuto nascer ricco, come il figlio di padron Cipolla, per stare a grattarsi la pancia senza far nulla. Intanto l'annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta, le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca e alle volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca o qualche d'un altro. Il re faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane, ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano a tirarli su per soldati, e bisognava pensare ancora che la mena entrava nei 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa. L'uomo è il fuoco e la donna è la stoppa, viene il diavolo e soffia. Perciò si doveva aiutarsi con le mani e coi piedi per mandare avanti quella barca della casa del nespolo. Padron Ntoni, adunque, per menare avanti la barca, aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di Legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c'era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po' avariati, ma non ce n'erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di Legno sapeva pure che la provvidenza se la mangiava inutilmente il sole e l'acqua, dove era ammarata sotto il lavatoio, senza far nulla. Perciò si ostinava a fare il minchione. Non vi conviene? Lasciateli.
ma un centesimo di meno non posso, in coscienza, che l'anima ho da darla a Dio. E dimenava il capo che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell'Ognina, la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna, con gran concorso di tutti i paesi vicini. E c'era anche compare Agostino Piedipapera, il quale, con le sue barzellette, riuscì a farli mettere d'accordo sulle 2 onze e 10 a salma da pagarsi col violino a tanto al mese. Allo zio Crocifisso gli finiva sempre così, che gli facevano chinare il capo per forza, come Peppinino, perché aveva il maledetto vizio di non saper dir di no. Già, voi non sapete dir di no quando vi conviene, sghignazzava Piedipapera. Voi siete come le... E disse come. Allorché la Longa seppe del negozio dei lupini, dopo cena, mentre si chiacchierava coi gomiti sulla tovaglia, rimase a bocca aperta, come se quella grossa somma di 40 onze se la sentisse sullo stomaco. Ma le donne hanno il cuore piccino, e padron Ntoni dovette spiegarle che se il negozio andava bene c'era del pane per l'inverno e gli orecchini per mena, e Bastiano avrebbe potuto andare e venire in una settimanata a riposto con Menico della Locca. Bastiano intanto smoccolava la candela senza dir nulla. Così fu risoluto il negozio dei lupini, e il viaggio della Provvidenza, che era la più vecchia delle barche del villaggio, ma aveva il nome di buon augurio. Maruzza se ne sentiva sempre il cuore nero, ma non apriva bocca, perché non era affar suo, e si affaccendava zitta zitta a mettere in ordine la barca e ogni cosa pel viaggio: il pane fresco, l'orciolino con l'olio, le cipolle, il cappotto foderato di pelle, sotto la pedagna e nella scaffetta. Gli uomini avevano avuto un gran da fare tutto il giorno, con quell'usuraio dello zio Crocifisso, il quale aveva venduto la gatta nel sacco, e i lupini erano avariati. Campana di Legno diceva che lui non ne sapeva nulla, come è veriddio. Quel che è di patto non è d'inganno, che l'anima lui non doveva darle ai porci. E Piedipapera schiamazzava e bestemmiava come un ossesso per metterli d'accordo, giurando e spergiurando che un caso simile non gli era capitato da che era vivo, e cacciava le mani nel mucchio dei lupini e gli mostrava Dio e alla Madonna, chiamandoli a testimoni. Infine, rosso, scalmanato, fuori di sé, fece una proposta disperata e la piantò in faccia allo zio Crocifisso rimminchionito e ai Malavoglia coi sacchi in mano. Là, pagateli a Natale invece di pagarli a tanto al mese, e ci avrete un risparmio di un tarì a salma. La finite ora, santo diavolone. E cominciò a insaccare. In nome di Dio, è uno. La provvidenza partì il sabato verso sera, e doveva esser suonata l'Ave Maria, sebbene la campana non si fosse udita, perché mastro Cirino il sagrestano era andato a portare un paio di stivaletti nuovi a don Silvestro il segretario. In quell'ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana, e la stella della sera era già bella e lucente, che pareva una lanterna appesa all'antenna della provvidenza. Maruzza, con la bambina in collo, se ne stava sulla riva, senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela, e la provvidenza si dondolava sulle onde rotte dai fariglioni come una nitroccola. Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura, diceva padron Ntoni dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi. Menico della Locca, il quale era nella provvidenza con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò. Dice che i denari potete mandarli a sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro, aggiunse Bastianazzo. E questa fu l'ultima sua parola che si udì. Capitolo secondo. Per tutto il paese non si parlava d'altro che del negozio dei lupini, e come la Longa se ne tornava a casa con la lia in collo, le comari si affacciavano sull'uscio per vederla passare. Un affar d'oro! Vociava Piedipapera, arrancando con la gamba storta dietro a padron Ntoni, il quale era andato a sedersi sugli scalini della chiesa, accanto a padron Fortunato Cipolla, e al fratello di Menico della Locca, che stavano a prendere il fresco. Lo zio Crocifisso strillava come se gli strappassero le penne mastre, ma non bisogna badarci, perché delle penne ne ha molte il vecchio. Se è lavorato, potete dirlo anche voi, padron Ntoni. Ma per padron Ntoni, ei si sarebbe buttato dall'alto del fariglione, come è veriddio, e a lui, lo zio Crocifisso, gli dava retta, perché egli era il mestolo della pentola, una pentola grossa, in cui bollivano più di 200 onze all'anno. Campana di Legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui. Il figlio della Locca, udendo parlare delle ricchezze dello zio Crocifisso, il quale a lui gli era zio davvero, perché era fratello della Locca, si sentiva gonfiare in petto una gran tenerezza pel parentado. Noi siamo parenti, ripeteva. Quando vado a giornata da lui mi dà mezza paga e senza vino, perché siamo parenti.
Piedipapera sghignazzava. Lo fa per tuo bene, per non farti ubriacare e per lasciarti più ricco quando creperà. Compare Piedipapera si divertiva a sparlare di questo e di quello, come capitava, ma così di cuore e senza malizia, che non c'era verso di pigliarsela in criminale. Massaro Filippo è passato 2 volte dinanzi all'osteria, diceva pure, e aspetta che la santuzza gli faccia segno di andarla a raggiungere nella stalla per dirsi insieme il Santo Rosario. Oppure, al figlio della Locca, tuo zio Crocifisso cerca di rubarle la chiusa a tua cugina la Vespa, vuol pagargliela la metà di quel che vale, col darle ad intendere che la sposerà. Ma se la Vespa riesce a farsi rubare qualche cos'altra, potrai pulirti la bocca della speranza dell'eredità e ci perdi i soldi e il vino che non ti ha dato. Allora si misero a quistionare, perché padron Ntoni sosteneva che lo zio Crocifisso, alla fin fine, era cristiano e non aveva dato ai cani il suo giudizio per andare a sposare la figliuola di suo fratello. Come? Che c'entra il cristiano e il turco? Ribatteva Piedipapera. È un pazzo, volete dire. Lui è ricco come un maiale, mentre la Vespa non possiede altro che quella chiusa grande quanto un fazzoletto da naso. Lo dite a me, che ci ho al limite la vigna, disse allora padron Cipolla gonfiandosi come un tacchino. Li chiamate vigna quei 4 fichi d'India? Rispose Piedipapera. In mezzo ai fichi d'India ci sono le viti, e se San Francesco ci manderà una buona pioggia, lo vedrete poi che mosto darà. Il sole oggi si coricò insaccato, acqua o vento. Quando il sole si corica insaccato, si aspetta il vento di ponente, aggiunse padron Ntoni. Piedipapera non poteva soffrire quello sputasentenze di padron Cipolla, il quale, perché era ricco, si credeva di saper tutto lui e di dare a bere le corbellerie a chi non aveva denari. Chi la vuol cotta e chi la vuol cruda, conchiuse. Padron Cipolla aspetta l'acqua per la sua vigna e voi il ponente in poppa alla provvidenza. Lo sapete il proverbio: mare crespo, vento fresco. Stasera le stelle sono lucenti e a mezzanotte cambierà il vento. Sentite la buffata? Sulla strada si udivano passare lentamente dei carri. Notte e giorno c'è sempre gente che va attorno per il mondo, osservò poi compare Cipolla. E adesso, che non si vedeva più né mare né campagna, sembrava che non ci fosse al mondo altro che Trezza, e ognuno pensava dove potevano andare quei carri a quell'ora. Prima di mezzanotte la provvidenza avrà girato il capo dei mulini, disse padron Ntoni, e il vento fresco non le darà più noia. Padron Ntoni non pensava ad altro che alla provvidenza, e quando non parlava delle cose sue non diceva nulla, e alla conversazione ci stava come un manico di scopa. Voi dovreste andare a mettervi con quelli della spezieria, che discorrono del re e del papa, gli diceva perciò Piedipapera. Colà ci fareste bella figura anche voi. Li sentite come gridano? Questo è don Giammaria, disse il figlio della Locca, che litiga con lo speziale. Lo speziale teneva conversazione sull'uscio della bottega, al fresco, col vicario e qualchedun altro. Come sapeva di lettere, leggeva la gazzetta e la faceva leggere agli altri, e ci aveva anche la storia della rivoluzione francese, che se la teneva là, a portata di mano, sotto il mortaio di cristallo. Perciò quistionavano tutto il giorno con don Giammaria, il vicario, per passare il tempo, e ci pigliavano delle malattie dalla bile, ma non avrebbero potuto stare un giorno senza vedersi. Il sabato, poi, quando arrivava il giornale, don Franco spingevasi sino ad accendere mezz'ora ed anche un'ora di candela, a rischio di farsi sgridare dalla moglie, onde spiattellare le sue idee e non andare a letto a mode bruti, come compare Cipolla o compare Malavoglia. L'estate poi non c'era neppur bisogno della candela, giacché si poteva star sull'uscio, sotto il lampione, quando mastro Cirino l'accendeva, e qualche volta veniva don Michele, il brigadiere delle guardie doganali. E anche don Silvestro, il segretario comunale, tornando dalla vigna, si fermava un momento. Allora don Franco diceva, fregandosi le mani, che pareva un piccolo parlamento, e andava a piantarsi dietro il banco, pettinandosi con le dita la barbona, con certo sorriso furbo che pareva si volesse mangiare qualcuno a colazione, e alle volte si lasciava scappare sottovoce delle mezze parole dinanzi alla gente, rizzandosi sulle gambette, e si vedeva che la sapeva più lunga degli altri, tanto che don Giammaria non poteva patirlo e ci si mangiava il fegato e gli sputava in faccia parole latine. Don Silvestro, lui, si divertiva a vedere come si guastavano il sangue per raddrizzare le gambe ai cani, senza guadagnarci un centesimo. Egli, almeno, non era arrabbiato come loro, e per questo, dicevano in paese, possedeva le più belle chiuse di Trezza, dove era venuto senza scarpe ai piedi, aggiungeva Piedipapera. Ei li aizzava l'un contro l'altro e rideva a crepapancia con degli ah ah ah
che sembrava una gallina. Ecco don Silvestro che fa l'uovo, osservò il figlio della Locca. Don Silvestro fa le uova d'oro laggiù al municipio, rispose Piedipapera. Sputò fuori padron Fortunato. Pezzenterie. Comare Zuppidda non gli ha voluto dare la figliuola. Vuol dire che mastro Turi Zuppiddu preferisce le uova delle sue galline, rispose padron ntoni. E padron Cipolla disse di sì col capo. Ntroi, ciascuno coi pari suoi, aggiunse padron Malavoglia. Piedipapera allora ribatté che se don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari, a quest'ora ci avrebbe la zappa in mano invece della penna. Che ce la dareste voi, vostra nipote Mena? Disse alfin padron Cipolla, volgendosi a padron Ntoni. Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore. Padron Cipolla continuava a dir di sì col capo, tanto più che fra lui e padron Ntoni c'era stata qualche parola di maritar la Mena con suo figlio Brasi, e se il negozio dei lupini andava bene, la Mena avrebbe avuto la sua dote in contante e l'affare si sarebbe conchiuso presto. La ragazza com'è educata e la stoppa com'è filata, disse infine padron Malavoglia, e padron Cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese che la Longa aveva saputo educarla la figliuola, e ognuno che passava per la stradicciuola a quell'ora, udendo il colpettare del telaio di Sant'Agata, diceva che l'olio della candela non lo perdeva, comare Maruzza. La Longa, com'era tornata a casa, aveva acceso il lume e s'era messa con l'arcolaio sul ballatoio a riempire certi cannelli che le servivano per l'ordito della settimana. Comare Mena non si vede, ma si sente, e sta al telaio notte e giorno, come Sant'Agata, dicevano le vicine. Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo, rispondeva Maruzza, invece di stare alla finestra. A donna alla finestra non far festa. Certune però con lo stare alla finestra un marito se lo pescano, fra tanti che passano, osservò la cugina Anna dall'uscio di rimpetto. La cugina Anna aveva ragione da vendere, perché quel bietolone di suo figlio Rocco si era lasciato irretire dentro le gonnelle della mangiacarrubbe, una di quelle che stanno alla finestra con la faccia tosta. Comare Grazia Piedipapera, sentendo che nella strada c'era conversazione, si affacciò anch'essa sull'uscio, col grembiule gonfio delle fave che stava sgusciando, e se la pigliava coi topi che le avevano bucherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l'avessero fatta apposta, come se ci avessero il giudizio dei cristiani. Così il discorso si fece generale, perché alla Maruzza gliene avevano fatto tanto del danno, quelle bestie scomunicate. La cugina Anna ne aveva la casa piena da che gli era morto il gatto, una bestia che valeva tant'oro, ed era morto di una pedata di compare Tino. I gatti grigi sono i migliori per acchiappare i topi e andrebbero a scovarli in una cruna di ago. Ai gatti non conveniva aprire l'uscio di notte, perché una vecchia di Aci Sant'Antonio l'avevano ammazzata così, che i ladri le avevano rubato il gatto 3 giorni avanti, e poi glielo avevano riportato mezzo morto di fame a miagolare dietro l'uscio. E la povera donna, non sentendosi il cuore di lasciar la bestiola sulla strada a quell'ora, aveva aperto l'uscio, e così s'era ficcati i ladri in casa. Al giorno d'oggi i mariuoli ne inventano di ogni specie per fare i loro tiri, e a Trezza si vedevano delle facce che non si erano mai viste sugli scogli, col pretesto d'andare a pescare, e arraffavano la biancheria messa ad asciugare, se capitava. Alla povera Nunziata gli avevano rubato in quel modo un lenzuolo nuovo. Povera ragazza, rubare a lei, che lavorava per dar pane a tutti quei fratellini che suo padre le aveva lasciato sulle spalle, quando l'aveva piantata per andare a cercar fortuna ad Alessandria d'Egitto. Nunziata era come la cugina Anna, quando le era morto il marito e le aveva lasciato quella nidiata di figliuoli, che Rocco, il più grandicello, non le arrivava alle ginocchia. Poi alla cugina Anna le era toccato di tirar su quel fannullone per vederselo rubare dalla mangiacarrubbe. In mezzo a quel chiacchierio saltò su la Zuppidda, la moglie di mastro Turi il Calafato, la quale stava in fondo alla straduccia e compariva sempre all'improvviso, per dire la sua come il diavolo nella litania, che nessuno s'accorgeva di dove fosse sbucata. Del resto, venne a brontolare, vostro figlio Rocco non vi ha aiutata neppur lui, che se si è buscato un soldo è andato subito a berlo all'osteria. La Zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese e per questo raccontavano che andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi, a far la spia, col pretesto del suo fuso, che lo teneva sempre in aria perché non frullasse sui sassi. Ella diceva sempre la verità come il Santo Evangelio, questo era il suo vizio, e perciò la gente che non amava sentirsela cantare l'accusava di essere una lingua d'inferno, di quelle che lasciano la bava. Bocca amara sputa fiele, ed ella
ci aveva la bocca amara davvero per quella sua Barbara che non aveva potuto maritare, tanto era superba e sgarbata, e con tutto ciò voleva dargli il figlio di Vittorio Emanuele. Bel pezzo, la Mangiacarrubbe, seguitava. Una sfacciata che si è fatto passare tutto il paese sotto la finestra. A donna alla finestra, non far festa. E Vanni Pizzuto le portava in regalo i fichi d'India rubati a Massaro Filippo l'ortolano e se li mangiavano insieme nella vigna, sotto il mandorlo. Li aveva visti lei. E Peppi Naso, il beccaio, dopo che gli spuntò la gelosia di compare Mariano Cinghialenta il carrettiere, andava a buttarle dietro l'uscio tutte le corna delle bestie che macellava, sicché dicevano che andava a pettinarsi sotto la finestra della Mangiacarrubbe. Quel cuor contento della cugina Anna, invece, la prendeva allegra. Don Giammaria dice che fate peccato mortale a sparlar del prossimo. Don Giammaria dovrebbe piuttosto far la predica a sua sorella donna Rosolina, rispose la Zuppidda, e non lasciarle far la ragazzetta con don Silvestro quando passa e con don Michele il brigadiere, che ci ha la rabbia del marito, con tutti quegli anni e quella carne che ci ha addosso, la poveraccia. Alla volontà di Dio, concluse la cugina Anna. Quando è morto mio marito, Rocco non era più alto di questa conocchia e le sue sorelline erano tutte minori di lui. Forse che mi son perduta d'animo per questo. Ai guai ci si fa il callo e poi ci aiutano a lavorare. Le mie figliuole faranno come ho fatto io e finché ci saranno le pietre al lavatoio avremo di che vivere. Guardate la Nunziata, ora ella ha più giudizio di una vecchietta e si aiuta a tirar su quei piccini che pare li abbia fatti lei. E dov'è la Nunziata, che non si vede ancora? Domandò la Longa a un mucchio di monelli cenciosi, messi a piagnucolare sulla soglia della casuccia lì di faccia, i quali, al sentir parlare della sorella, alzarono gli strilli in coro. L'ho vista che andava sulla sciara a fare 2 fasci di ginestre, e c'era pure vostro figlio Alessi che l'accompagnava, rispose la cugina Anna. I bambini stettero a sentire, e poi si rimisero a pigolare tutti in una volta, e il più grandicello, appollaiato su di un gran sasso, rispose dopo un pezzetto. Non lo so dov'è. Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove, e lungo la straduccia non si udiva che un continuo chiacchierio da un uscio all'altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello del carro dell'asino, era aperta, e ne usciva un gran fumo di ginestre. La Mena aveva lasciato il telaio e s'era affacciata al ballatoio anch'essa. Oh, Sant'Agata! Esclamarono le vicine, e tutte le facevano festa. Che? Non ci pensate a maritar la vostra Mena? Chiedeva sottovoce la Zuppidda a comare Maruzza. Oramai deve compiere 18 anni a Pasqua, lo so perché è nata l'anno del terremoto, come mia figlia Barbara. Chi vuol pigliarsi mia figlia Barbara, prima deve piacere a me. In questo momento si udì un fruscio di frasche per la via e arrivarono Alessi e la Nunziata, che non si vedevano sotto i fasci di ginestre, tanto erano piccini. Oh, la Nunziata! Esclamarono le vicine. Che, non avevi paura a quest'ora nella sciara? C'ero anch'io, rispose Alessi. Ho fatto tardi con comare Anna al lavatoio e poi non ci avevo legna per il focolare. La ragazzina accese il lume e si mise lesta lesta ad apparecchiare ogni cosa per la cena, mentre i suoi fratellini le andavano dietro per la stanzuccia, che pareva una chioccia coi suoi pulcini. Alessi s'era scaricato del suo fascio e stava a guardare dall'uscio, serio serio, e con le mani nelle tasche. O Nunziata! Le gridò Mena dal ballatoio. Quando avrai messo la pentola a bollire, vieni un po' qua. Nunziata lasciò Alessi a custodire il focolare e corse ad appollaiarsi sul ballatoio, accanto alla Sant'Agata, per godersi il suo riposo anche lei, con le mani in mano. Compare Alfio Mosca sta facendo cuocere le fave, osservò la Nunziata dopo un po'. Egli è come te, poveraccio, che non avete nessuno in casa che vi faccia trovare la minestra alla sera, quando tornate stanchi. Sì, è vero, e sa pure cucire, e si fa il bucato da sé, e si rattoppa le camicie. La Nunziata sapeva ogni cosa che faceva il vicino Alfio, e conosceva la sua casa come la pianta della mano. Adesso, diceva, va a prender la legna. Ora sta governando il suo asino, e si vedeva il lume nel cortile, e sotto la tettoia. Sant'Agata rideva, e la Nunziata diceva che per essere preciso come una donna, a compare Alfio gli mancava soltanto la gonnella. Così, conchiudeva Mena, quando si mariterà, sua moglie andrà attorno col carro dell'asino e lui resterà in casa ad allevare i figliuoli.
Le mamme, in crocchio nella strada, discorrevano anch'esse di Alfio Mosca, che fino alla Vespa giurava di non averlo voluto per marito, diceva la Zuppidda, perché la Vespa aveva la sua brava chiusa e se voleva maritarsi non prendeva uno il quale non possedeva altro che un carro d'asino. Carro cataletto, dice il proverbio. Ella ha gettato gli occhi su di suo zio Campana di Legno, la furbaccia. Le ragazze, fra di loro, prendevano le parti di Mosca contro quella brutta vespaccia, e la Nunziata, poi, si sentiva il cuore gonfio dal disprezzo che gettavano su di compare Alfio, per il solo motivo che era povero e non aveva nessuno al mondo, e tutto a un tratto disse a Mena: se fossi grande, io me lo piglierei se me lo dessero. La Mena stava per dire anche lei qualche cosa, ma cambiò subito discorso. Che ci vai tu alla città per la festa dei morti? No, non ci vado perché non posso lasciar la casa sola. Noi ci andremo se il negozio dei lupini va bene, l'ha detto il nonno. Poi ci pensò su e soggiunse: compar Alfio ci suole andare anche lui a vendere le sue noci. E tacquero entrambe, pensando alla festa dei morti, dove compar Alfio andava a vendere le sue noci. Lo zio Crocifisso, con quell'aria di Peppinino, se la mette in tasca la Vespa, ripigliava la cugina Anna. Questo vorrebbe lei, rispose di botto la Zuppidda. La Vespa non vorrebbe altro che se la mettesse in tasca. Ella gli è sempre per casa, come il gatto, col pretesto di portargli i buoni bocconi, e il vecchio non dice di no, tanto più che non gli costa nulla. Ella lo ingrassa come un maiale quando gli si vuol fare la festa. Ve lo dico io, la Vespa vuole entrargli in tasca. Ognuna diceva la sua dello zio Crocifisso, il quale piagnucolava sempre e si lamentava come Cristo in mezzo ai ladroni, e intanto aveva denari a palate, che la Zuppidda, un giorno che il vecchio era malato, aveva visto una cassa grande così sotto il letto. La Longa si sentiva sullo stomaco il debito delle 40 onze dei lupini e cambiò discorso, perché le orecchie ci sentono anche al buio, e lo zio Crocifisso si udiva discorrere con don Giammaria mentre passavano per la piazza, lì vicino, tanto che la Zuppidda interruppe i vituperi che stava dicendo di lui per salutarlo. Don Silvestro rideva come una gallina, e quel modo di ridere faceva montare la mosca al naso allo speziale, il quale, peraltro, di pazienza non ne aveva mai avuta, e la lasciava agli asini e a quelli che non volevano fare la rivoluzione un'altra volta. Già, voi non ne avete mai avuta, perché non sapreste dove metterla, gli gridava don Giammaria. E don Franco, che era piccino, ci si arrabbiava e accompagnava il prete con parolacce che si sentivano da un capo all'altro della piazza, all'oscuro. Campana di Legno, duro come un sasso, si stringeva nelle spalle e badava a ripetere che a lui non gliene importava e attendeva i fatti suoi. Come se non fossero fatti vostri quelli della confraternita della Buona Morte, che nessuno paga più un soldo, gli diceva don Giammaria. La gente, quando si tratta di cavare i denari di tasca, diventa una manica di protestanti, peggio dello speziale, e vi lascia tenere la cassa della confraternita per farvi ballare i sorci, che è una vera porcheria. Don Franco, dalla sua bottega, sghignazzava alle loro spalle a voce alta, cercando di imitare la risata di don Silvestro, che faceva andare in bestia la gente. Ma lo speziale era della setta, e si sapeva, e don Giammaria gli gridava dalla piazza: i denari li trovereste se si trattasse di scuole e di lampioni. Lo speziale stette zitto, perché si era affacciata sua moglie alla finestra, e lo zio Crocifisso, quando fu abbastanza lontano da non temere che l'udisse don Silvestro il segretario, il quale si beccava anche quel po di stipendio di maestro elementare, a me non me ne importa, ripeteva, ma ai miei tempi non c'erano tanti lampioni, né tante scuole, non si faceva bere l'asino per forza, e si stava meglio. A scuola non ci siete stato voi, eppure i vostri affari ve li sapete fare. E il mio catechismo lo so, aggiunse lo zio Crocifisso, per non restare in debito. Nel calore della disputa, don Giammaria aveva perso il battuto, sul quale avrebbe attraversato la piazza anche ad occhi chiusi, e stava per rompersi il collo e lasciar scappare, Dio perdoni, una parola grossa. Almeno l'accendessero, i loro lumi. Al giorno d'oggi bisogna badare ai fatti propri, conchiuse lo zio Crocifisso. Don Giammaria andava tirandolo per la manica del giubbone per dire corna di questo e di quell'altro, in mezzo alla piazza, all'oscuro. Del lumaio che rubava l'olio, di don Silvestro che chiudeva un occhio e del sindaco Giufà che si lasciava menare per il naso. Mastro Cirino, ora che era impiegato del comune,
Faceva il sagrestano come Giuda, che suonava l'Angelus quando non aveva nulla da fare, e il vino per la messa lo comperava di quello che aveva bevuto sulla croce Gesù crocifisso, che era un vero sacrilegio. Campana di legno diceva sempre di sì col capo per abitudine, sebbene non si vedessero in faccia, e don Giammaria, come li passava a rassegna ad uno, diceva: costui è un ladro, quello è un birbante, quell'altro è un giacobino. Lo sentite Piedipapera che sta discorrendo con padron Malavoglia e padron Cipolla? Un altro della setta colui, un arruffapopolo con quella gamba storta. E quando lo vedeva arrancare per la piazza, faceva il giro lungo e lo seguiva con occhi sospettosi, per scovare cosa stesse macchinando con quell'andatura. Quello là ha il piede del diavolo, borbottava. Lo zio Crocifisso si stringeva nelle spalle e tornava a ripetere che egli era un galantuomo e non voleva entrarci. Padron Cipolla, un altro sciocco, un pallone di vento colui, che si lasciava abbindolare da Piedipapera. Ed anche padron Ntoni, ci sarebbe cascato anche lui. Bisogna aspettarsi tutto al giorno d'oggi. Chi è galantuomo bada ai fatti suoi, ripeteva lo zio Crocifisso. Invece compare Tino, seduto come un presidente sugli scalini della chiesa, sputava sentenze. Sentite a me, prima della rivoluzione era tutto un'altra cosa. Adesso i pesci sono maliziati, ve lo dico io. No, le acciughe sentono il grecale 24 ore prima di arrivare, riprendeva padron Ntoni. È sempre stato così. L'acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno. Ora di là del Capo dei Mulini li scopano dal mare tutti in una volta, con le reti fitte. Ve lo dico io cos'è, ripigliò compare Fortunato. Sono quei maledetti vapori che vanno e vengono e battono l'acqua con le loro ruote. Cosa volete? I pesci si spaventano e non si fanno più vedere. Ecco cos'è. Il figlio della Locca stava ad ascoltare a bocca aperta e si grattava il capo. Bravo, disse poi. Così i pesci non se ne troverebbero più nemmeno a Siracusa né a Messina, dove vanno i vapori. Invece li portano di là a quintali con la ferrovia. Insomma, sbrigatevela voi, esclamò allora padron Cipolla indispettito. Io me ne lavo le mani e non me ne importa un fico, giacché ci ho le mie chiuse e le mie vigne che mi danno il pane. E Piedipapera assestò uno scapaccione al figlio della Locca per insegnargli l'educazione. Bestia, quando parlano i più vecchi di te, sta zitto. Il ragazzaccio allora se ne andò strillando e dandosi dei pugni nella testa, che tutti lo pigliavano per minchione perché era figlio della Locca. E padron Ntoni, col naso in aria, osservò: se il maestrale non si mette prima della mezzanotte, la provvidenza avrà tempo di girare il capo. Dall'alto del campanile caddero lenti lenti dei rintocchi sonori. Un'ora di notte, osservò padron Cipolla. Padron Ntoni si fece la croce e rispose: pace ai vivi e riposo ai morti. Don Giammaria ha i vermicelli fritti per la cena stasera, osservò Piedipapera, fiutando verso le finestre della parrocchia. Don Giammaria, passandogli vicino per andare a casa, salutò anche Piedipapera, perché ai tempi che corrono bisogna tenersi amici quelle buone lane. E compare Tino, che aveva tuttora l'acquolina in bocca, gli gridò dietro: vermicelli fritti stasera, don Giammaria! Lo sentite? Anche quello che mangio, borbottava don Giammaria fra i denti. Fanno anche la spia ai servi di Dio per contar loro i bocconi. Tutto in odio alla Chiesa. E incontrandosi naso a naso con don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, il quale andava attorno con la pistola sullo stomaco e i calzoni dentro gli stivali in cerca di contrabbandieri, a questi altri non glielo fanno il conto di quello che mangiano. Questi qui mi piacciono, rispondeva Campana di Legno. Questi qui che stanno a guardia della roba dei galantuomini mi piacciono. Se gli dessero l'imbeccata, sarebbe della setta anche lui, diceva fra sé don Giammaria, picchiando all'uscio di casa. Tutti una manica di ladri. E continuò a borbottare, col picchiatoio in mano, seguendo con occhio sospettoso i passi del brigadiere che si dileguavano nel buio, verso l'osteria, e rimuginando perché andasse a guardarli dalla parte dell'osteria gli interessi dei galantuomini, colui. Però compare Tino lo sapeva perché don Michele andasse a guardare gli interessi dei galantuomini dalla parte dell'osteria, che ci aveva perso delle notti a stare in agguato dietro l'olmo lì vicino per scoprirlo, e soleva dire: ci va per confabulare di nascosto con lo zio Santoro, il padre della Santuzza. Quelli che mangiano il pane del re devono tutti far gli sbirri e sapere i fatti di ognuno a Trezza e dappertutto, e lo zio Santoro, così cieco com'è,
che sembra un pipistrello al sole sulla porta dell'osteria, sa tutto quello che succede in paese e potrebbe chiamarci per nome ad uno soltanto a sentirci camminare. Ei non ci sente solo quando Massaro Filippo va a recitare il rosario con la Santuzza, ed è un tesoro per fare la guardia, meglio di come se gli avessero messo un fazzoletto sugli occhi. Maruzza, udendo suonare un'ora di notte, era rientrata in casa lesta lesta per stendere la tovaglia sul deschetto. Le comari a poco si erano diradate, e come il paese stesso andava addormentandosi, si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto. Soltanto laggiù all'osteria, dove si vedeva il lumicino rosso, continuava il baccano, e si udiva il vociare di Rocco Spatu, il quale faceva festa tutti i giorni. Compare Rocco ha il cuore contento, disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca, che pareva non ci fosse più nessuno. Oh, siete ancora là, compare Alfio, rispose Mena, la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno. Sì, sono qua, comare Mena. Sto qua a mangiarmi la minestra, perché quando vi vedo tutti a tavola, col lume, mi pare di non esser tanto solo, che va via anche l'appetito. Non ce l'avete il cuore contento voi? Ci vogliono tante cose per avere il cuore contento. Mena non rispose nulla, e dopo un altro po' di silenzio compare Alfio soggiunse. Domani vado alla città per un carico di sale. Che ci andate poi per i morti? Domandò Mena. Dio lo sa. Quest'anno quelle 4 noci son tutte fradicie. Compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città, rispose la nunziata dall'uscio di rimpetto. Che è vero? Domandò Mena. Comare Mena, se non dovessi far altro, al mio paese ce n'è delle ragazze, come dico io, senza andare a cercarle lontano. Guardate quante stelle che ammiccano lassù, rispose Mena dopo un pezzetto. Ei dicono che sono le anime del purgatorio che se ne vanno in paradiso. Sentite, le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui. Voi che siete Sant'Agata, se vi sognate un terno buono, ditelo a me, che ci giocherò la camicia, e allora potrò pensarci a prender moglie. Buonasera, rispose Mena. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i 3 re scintillavano sui fariglioni con le braccia in croce, come Sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora e non sapeva nulla di compar Alfio, né della provvidenza che era in mare, né della festa dei morti. Così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno. Il nonno s'affacciò ancora 2 o 3 volte sul ballatoio prima di chiudere l'uscio, a guardare le stelle che luccicavano più del dovere, e poi borbottò. Mare amaro. Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell'osteria davanti al lumicino. Chi ha il cuor contento sempre canta, conchiuse padron ntoni. Capitolo terzo. Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni, che pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di Sant'Alfio, e il giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma, una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichi d'India. Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia e bene ammarate alle grosse pietre sotto il lavatoio. Perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il diavolo in poppa. Le donne, invece, si facevano la croce, quasi vedessero con gli occhi la povera gente che vi era dentro. Maruzza la longa non diceva nulla, come era giusto, ma non poteva star fermo un momento, e andava sempre di qua e di là, per la casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo. Gli uomini erano all'osteria e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria. Sulla riva c'era soltanto padron ntoni, per quel carico di lupini che vi aveva in mare con la provvidenza, e suo figlio Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che suo fratello Menico, nella barca dei lupini.
Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba nella bottega di Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzo e di Menico della Locca, con la provvidenza e il carico dei lupini. Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire, diceva stringendosi nelle spalle. E poi, quando hanno perso la mula, vanno cercando la cavezza. Nella bottega di suor Mariangela la Santuzza c'era folla, quell'ubriacone di Rocco Spatu, il quale vociava e sputava per 10, compare Tino Piedipapera, mastro Turi Zuppiddu, compare Mangiacarrubbe, don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, coi calzoni dentro gli stivali e la pistola appesa sul ventre, quasi dovesse andare a caccia di contrabbandieri con quel tempaccio, e compare Mariano Cinghialenta. Quell'elefante di mastro Turi Zuppiddu andava distribuendo per ischerzo agli amici dei pugni che avrebbero accoppato un bue, come se ci avesse ancora in mano la malabestia di Calafato, e allora compare Cinghialenta si metteva a gridare e bestemmiare, per far vedere che era uomo di fegato e carrettiere. Lo zio Santoro, raggomitolato sotto quel po di tettoia, davanti all'uscio, aspettava con la mano stesa che passasse qualcheduno per chiedere la carità. Tra tutte e due, padre e figlia, disse compare Turi Zuppiddu, devono buscarne di bei soldi, con una giornata come questa e tanta gente che viene all'osteria. Bastianazzo Malavoglia sta peggio di lui a quest'ora, rispose Piedipapera. E mastro Cirino ha un bel suonare la messa, ma i Malavoglia non ci vanno oggi in chiesa. Sono in collera con Domeneddio per quel carico di lupini che ci hanno in mare. Il vento faceva volare le gonnelle e le foglie secche, sicché Vanni Pizzuto, col rasoio in aria, teneva pel naso quelli a cui faceva la barba, per voltarsi a guardare chi passava, e si metteva il pugno sul fianco, coi capelli arricciati e lustri come la seta, e lo speziale se ne stava sull'uscio della sua bottega, sotto quel cappellaccio che sembrava avesse il paracqua in testa, fingendo aver discorsi grossi con don Silvestro il segretario, perché sua moglie non lo mandasse in chiesa per forza. E rideva del sotterfugio fra i peli della barbona, ammiccando alle ragazze che sgambettavano nelle pozzanghere. Oggi, andava dicendo Piedipapera, padron Ntoni vuol fare il protestante come don Franco lo Speziale. Se fai di voltarti per guardare quello sfacciato di don Silvestro, ti do un ceffone qui dove siamo, borbottava la Zuppidda con la figliuola, mentre attraversavano la piazza. Quello lì non mi piace. La Santuzza, all'ultimo tocco di campana, aveva affidata l'osteria a suo padre e se n'era andata in chiesa, tirandosi dietro gli avventori. Lo zio Santoro, poveretto, era cieco e non faceva peccato se non andava a messa. Così non perdevano tempo all'osteria e dall'uscio poteva tener d'occhio il banco, sebbene non ci vedesse, che gli avventori li conosceva tutti ad uno soltanto al sentirli camminare quando venivano a bere un bicchiere. Le calze della Santuzza, osservava Piedipapera, mentre ella camminava sulle punte delle scarpette come una gattina, le calze della Santuzza, acqua o vento, non le ha viste altri che Massaro Filippo l'ortolano. Questa è la verità. Ci sono i diavoli per aria, diceva la Santuzza, facendosi la croce con l'acqua santa. Una giornata da far peccati. La Zuppidda, lì vicino, abburattava Ave Marie, seduta sulle calcagna, e saettava occhiatacce di qua e di là, che pareva ce l'avesse con tutto il paese, e a quelli che volevano sentirla ripeteva: comare la Longa non ci viene in chiesa, eppure ci è il marito in mare con questo tempaccio. Poi non bisogna stare a cercare perché il Signore ci castiga. Persino la madre di Menico stava in chiesa, sebbene non sapesse far altro che veder volare le mosche. Bisogna pregare anche per i peccatori, rispondeva la Santuzza. Le anime buone ci sono per questo. Sì, come se ne sta pregando la Mangiacarrubbe, col naso dentro la mantellina, e Dio sa che peccatacci fa fare ai giovanotti. La Santuzza scuoteva il capo e diceva che mentre si è in chiesa non bisogna sparlare del prossimo. Chi fa l'oste deve far buon viso a tutti, rispose la Zuppidda, e poi, all'orecchio della Vespa, la Santuzza non vorrebbe si dicesse che vende l'acqua per vino, ma farebbe meglio a non tenere in peccato mortale Massaro Filippo l'ortolano, che ha moglie e figliuoli. Per me, rispose la Vespa, gliel'ho detto a don Giammaria, che non voglio più starci fra le figlie di Maria, se ci lasciano la Santuzza per superiora. Allora vuol dire che l'avete trovato il marito, rispose la Zuppidda. Io non l'ho trovato il marito, saltò su la Vespa, con tanto di pungiglione.
Io non sono come quelle che si tirano dietro gli uomini anche in chiesa, con le scarpe verniciate, e quegli altri con la pancia grossa. Quello della pancia grossa era Brasi, il figlio di padron Cipolla, il quale era il cucco delle mamme e delle ragazze, perché possedeva vigne ed oliveti. Va a vedere se la paranza è bene ammarrata, gli disse suo padre, facendosi la croce. Ciascuno non poteva fare a meno di pensare che quell'acqua e quel vento erano tutt'oro per i Cipolla. Così vanno le cose di questo mondo, che i Cipolla, adesso che avevano la paranza bene ammarrata, si fregavano le mani vedendo la burrasca, mentre i Malavoglia diventavano bianchi e si strappavano i capelli per quel carico di lupini che avevano preso a credenza dallo zio Crocifisso Campana di Legno. Volete che vel dica? Saltò su la Vespa. La vera disgrazia è toccata allo zio Crocifisso, che ha dato i lupini a credenza. Chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno. Lo zio Crocifisso se ne stava a ginocchioni a piede dell'altare dell'Addolorata, con tanto di rosario in mano, e intuonava le strofette con una voce di naso che avrebbe toccato il cuore a Satanasso in persona. Fra un'Ave Maria e l'altra si parlava del negozio dei lupini, e della provvidenza che era in mare, e della Longa che rimaneva con 5 figliuoli. Al giorno d'oggi, disse padron Cipolla stringendosi nelle spalle, nessuno è contento del suo stato e vuole pigliare il cielo a pugni. Il fatto è, conchiuse compare Zuppiddu, che sarà una brutta giornata pei Malavoglia. Per me, aggiunse Piedipapera, non vorrei trovarmi nella camicia di compare Bastianazzo. La sera scese triste e fredda. Di tanto in tanto soffiava un buffo di tramontana e faceva piovere una spruzzatina d'acqua fine e cheta. Una di quelle sere in cui, quando si ha la barca al sicuro, con la pancia all'asciutto sulla sabbia, si gode a vedersi fumare la pentola dinanzi, col marmocchio fra le gambe, e sentire le ciabatte della donna per la casa, dietro le spalle. I fannulloni preferivano godersi all'osteria quella domenica, che prometteva di durare anche il lunedì. E fin gli stipiti erano allegri della fiamma del focolare, tanto che lo zio Santoro, messo lì fuori con la mano stesa e il mento sui ginocchi, s'era tirato un po' in qua per scaldarsi la schiena anche lui. E sta meglio di compare Bastianazzo a quest'ora, ripeteva Rocco Spatu, accendendo la pipa sull'uscio. E senza pensarci altro, mise mano al taschino e si lasciò andare a fare 2 centesimi di limosina. Tu ci perdi la tua limosina a ringraziare Dio che sei al sicuro, gli disse Piedipapera. Per te non c'è pericolo che abbia a fare la fine di compare Bastianazzo. Tutti si misero a ridere della barzelletta e poi stettero a guardare dall'uscio il mare nero come la sciara, senza dir altro. Padron Ntoni è andato tutto il giorno di qua e di là, come avesse il male della tarantola, e lo speziale gli domandava se faceva la cura del ferro o andasse a spasso con quel tempaccio, e gli diceva pure «Bella provvidenza, padron Ntoni!» Ma lo speziale è protestante ed ebreo, ognuno lo sapeva. Il figlio della Locca, che era lì fuori con le mani in tasca perché non ci aveva un soldo, disse anche lui «Lo zio Crocifisso è andato a cercare padron Ntoni con Piedipapera, per fargli confessare davanti a testimoni che i lupini glieli aveva dati a credenza. Vuol dire che anche lui li vede in pericolo con la provvidenza. Con la provvidenza c'è andato anche mio fratello Menico, insieme a compare Bastianazzo. Bravo! Questo dicevamo, che se non torna tuo fratello Menico, tu resti il barone della casa. C'è andato perché lo zio Crocifisso voleva pagargli la mezza giornata anche a lui, quando lo mandava con la paranza, e i Malavoglia invece gliela pagavano intera, rispose il figlio della Locca, senza capir nulla, e come gli altri sghignazzavano, rimase a bocca aperta. Sull'imbrunire, comare Maruzza coi suoi figlioletti era andata ad aspettare sulla sciara, donde si scopriva un bel pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo, trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei poveretti, dimenticati sulla sciara, a quell'ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva male allo stomaco, alla povera donna, le sembrava quasi un malaugurio, non sapeva che inventare per tranquillarla, e le cantava le canzonette con la voce tremola che sapeva di lagrime anch'essa. Le comari, mentre tornavano dall'osteria con l'orciolino dell'olio o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola con la Longa, senza aver l'aria di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo, compar Cipolla, per esempio, o compare Mangiacarrubbe,
passando dalla sciara per dare un'occhiata verso il mare e vedere di che umore si addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a comare la Longa di suo marito e stavano un tantino a farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso o parlando sottovoce fra di loro. La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita e si stringeva al petto la bimba, come se volessero rubargliela. Finalmente, il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a casa. Ella si lasciava condurre e badava a ripetere: «Oh, Vergine Maria! Oh, Vergine Maria!» I figliuoli la seguivano aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi all'osteria, tutti gli avventori si affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come fosse già una cosa curiosa. Requiem aeternam, biascicava sottovoce lo zio Santoro. Quel povero Bastianazzo mi faceva sempre la carità quando padron Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. La poveretta, che non sapeva di essere vedova, balbettava: «Oh Vergine Maria, oh Vergine Maria!» Dinanzi al ballatoio della sua casa c'era un gruppo di vicine che l'aspettavano e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, comare Piedipapera e la cugina Anna le vennero incontro, con le mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. «Che disgrazia!» dicevano sulla via. E la barca era carica, più di 40 onze di lupini. Capitolo quarto. Il peggio era che i lupini li avevano presi a credenza e lo zio Crocifisso non si contentava di buone parole e mele fradicie, per questo lo chiamavano Campana di Legno, perché non ci sentiva di quell'orecchio quando lo volevano pagare con delle chiacchiere, e diceva che alla credenza ci si pensa. Egli era un buon diavolaccio e viveva imprestando agli amici. Non faceva altro mestiere, che per questo stava in piazza tutto il giorno, con le mani nelle tasche, o addossato al muro della chiesa, con quel giubbone tutto lacero che non gli avreste dato un baiocco. Ma aveva denari sin che ne volevano, e se qualcheduno andava a chiedergli 12 tarì, glieli prestava subito, col pegno, perché chi fa credenza senza pegno perde l'amico, la roba e l'ingegno, a patto di averli restituiti la domenica, d'argento e con le colonne, che c'era un carlino di più, come era giusto, perché con l'interesse non c'è amicizia. Comprava anche la pesca tutta in una volta, con ribasso, e quando il povero diavolo che l'aveva fatta aveva bisogno subito di denari, ma dovevano pesargliela con le sue bilance, le quali erano false come Giuda, dicevano quelli che non erano mai contenti, ed hanno un braccio lungo e l'altro corto, come San Francesco. E anticipava anche la spesa per la ciurma, se volevano, e prendeva soltanto il denaro anticipato, e un rotolo di pane a testa, e mezzo quartuccio di vino, e non voleva altro, che era cristiano, e di quel che faceva in questo mondo avrebbe dovuto dar conto a Dio. Insomma, era la provvidenza per quelli che erano in angustie, e aveva anche inventato 100 modi di render servigio al prossimo, e senza essere uomo di mare, aveva barche e attrezzi e ogni cosa per quelli che non ne avevano, e li prestava, contentandosi di prendere un terzo della pesca, più la parte della barca, che contava come un uomo della ciurma, e quella degli attrezzi, se volevano prestati anche gli attrezzi. E finiva che la barca si mangiava tutto il guadagno, tanto che la chiamavano la barca del diavolo, e quando gli dicevano perché non ci andasse lui a rischiare la pelle come tutti gli altri, che si pappava il meglio della pesca senza pericolo, rispondeva: «Bravo! E se mare mi capita una disgrazia, Dio liberi, che ci lascio le ossa, chi me li fa gli affari miei?» Egli badava agli affari suoi ed avrebbe prestato anche la camicia, ma poi voleva esser pagato, senza tanti cristi, ed era inutile stargli a contare ragioni, perché era sordo e per di più era scarso di cervello e non sapeva dir altro che quel che è di patto non è d'inganno, oppure al giorno che promise si conosce il buon pagatore. Ora i suoi nemici gli ridevano sotto il naso a motivo di quei lupini che se l'era mangiati il diavolo, e gli toccava anche recitare il De Profundis per l'anima di Bastianazzo quando si facevano le esequie, insieme con gli altri confratelli della buona morte, con la testa nel sacco. I vetri della chiesetta scintillavano e il mare era liscio e lucente, talché non pareva più quello che gli aveva rubato il marito alla Longa,
Perciò i confratelli avevano fretta di spicciarsi e di andarsene ognuno pei propri affari, ora che il tempo s'era rimesso al buono. Stavolta i Malavoglia erano là, seduti sulle calcagna, davanti al cataletto, e lavavano il pavimento dal gran piangere, come se il morto fosse davvero fra quelle quattro tavole, coi suoi lupini al collo, che lo zio Crocifisso gli aveva dati a credenza, perché aveva sempre conosciuto padron Ntoni per galantuomo. Ma se volevano truffargli la sua roba, col pretesto che Bastianazzo s'era annegato, la truffavano a Cristo, come vero Dio, che quello era un credito sacrosanto come l'ostia consacrata, e quelle 500 lire ei l'appendeva ai piedi di Gesù crocifisso. Ma santo diavolone! Padron Ntoni sarebbe andato in galera. La legge c'era anche a Trezza. Intanto don Giammaria buttava in fretta 4 colpi d'aspersorio sul cataletto e mastro Cirino cominciava ad andare attorno per spegnere i lumi con la canna. I confratelli si affrettavano a scavalcare i banchi con le braccia in aria per cavarsi il cappuccio e lo zio Crocifisso andò a dare una presa di tabacco a padron Ntoni, per fargli animo, che infine, quando uno è galantuomo, lascia buon nome e si guadagna il paradiso. Questo aveva detto a coloro che gli domandavano dei suoi lupini. Coi Malavoglia sto tranquillo, perché son galantuomini e non vorranno lasciar compare Bastianazzo a casa del diavolo. Padron Ntoni poteva vedere coi suoi propri occhi se si erano fatte le cose senza risparmio, in onore del morto. E tanto costava la messa, tanto i ceri e tanto il mortorio. Ei faceva il conto sulle grosse dita ficcate nei guanti di cotone, e i ragazzi guardavano a bocca aperta tutte quelle cose che costavano caro, ed erano lì pel babbo, il cataletto, i ceri, i fiori di carta, e la bambina, vedendo la luminaria e udendo suonar l'organo, si mise a galloriare. La casa del nespolo era piena di gente, e il proverbio dice: triste quella casa dove ci è la visita pel marito. Ognuno che passava, al vedere sull'uscio quei piccoli Malavoglia col viso sudicio e le mani nelle tasche, scrollava il capo e diceva: povera comare Maruzza, ora cominciano i guai per la sua casa. Gli amici portavano qualche cosa, come l'uso: pasta, ova, vino e ogni ben di Dio, che ci avrebbe voluto il cuor contento per mangiarsi tutto, e perfino compar Alfio Mosca era venuto con una gallina per mano. Prendete queste qua, gnà Mena, diceva, che avrei voluto trovarmici io, al posto di vostro padre, vi giuro. Almeno non avrei fatto danno a nessuno, e nessuno avrebbe pianto. La Mena, appoggiata alla porta della cucina, con la faccia nel grembiale, si sentiva il cuore che gli sbatteva e gli voleva scappare dal petto, come quelle povere bestie che teneva in mano. La dote di Sant'Agata se n'era andata con la provvidenza, e quelli che erano a visita nella casa del nespolo pensavano che lo zio Crocifisso ci avrebbe messo le unghie addosso. Alcuni se ne stavano appollaiati sulle scranne e ripartivano senza aver aperto bocca, da veri baccalà che erano, ma chi sapeva dir 4 parole cercava di tenere uno scampolo di conversazione per scacciare la malinconia e distrarre un po' quei poveri Malavoglia, i quali piangevano da 2 giorni come fontane. Compare Cipolla raccontava che sulle acciughe c'era un aumento di 2 tarì per barile. Questo poteva interessargli a padron Ntoni, se ci aveva ancora delle acciughe da vendere. Lui, a buon conto, se n'era riserbati un centinaio di barili. E parlavano pure di compare Bastianazzo, buonanima, che nessuno se lo sarebbe aspettato, un uomo nel fiore dell'età e che crepava di salute, poveretto. C'era pure il sindaco, mastro Croce Callà, baco da seta, detto anche Giufà, col segretario don Silvestro, e se ne stava col naso in aria, talché la gente diceva che stava a fiutare il vento per sapere da che parte voltarsi, e guardava ora questo ed ora quello che parlava, come se cercasse la foglia davvero e volesse mangiarsi le parole, e quando vedeva ridere il segretario, rideva anche lui. Don Silvestro, per far ridere un po', tirò il discorso sulla tassa di successione di compar Bastianazzo e ci ficcò così una barzelletta che aveva raccolta dal suo avvocato, e gli era piaciuta tanto quando gliel'avevano spiegata bene, che non mancava di farla cascare nel discorso ogni qualvolta si trovava a visita da morto. Almeno avete il piacere di essere parenti di Vittorio Emanuele, giacché dovete dar la sua parte anche a lui. E tutti si tenevano la pancia dalle risate, che il proverbio dice: né visita di morto senza riso, né sposalizio senza pianto.
La moglie dello speziale torceva il muso a quegli schiamazzi e stava coi guanti sulla pancia e la faccia lunga, come si usa in città per quelle circostanze, che solo a guardarla la gente ammutoliva, quasi ci fosse il morto lì davanti, e per questo la chiamavano la signora. Don Silvestro faceva il gallo con le donne e si muoveva ogni momento col pretesto di offrire le scranne ai nuovi arrivati, per far scricchiolare le sue scarpe verniciate. Li dovrebbero abbruciare, tutti quelli delle tasse, brontolava comare Zuppidda, gialla come se avesse mangiato dei limoni, e glielo diceva in faccia a don Silvestro, quasi ei fosse quello delle tasse. Ella lo sapeva benissimo quello che volevano certi mangiacarte che non avevano calze sotto gli stivali inverniciati e cercavano di ficcarsi in casa della gente per papparsi la dote e la figliuola. Bella, non voglio te, voglio i tuoi soldi. Per questo aveva lasciata a casa sua figlia Barbara. Quelle facce lì non mi piacciono. A chi lo dite? Esclamò padron Cipolla. A me mi scorticano vivo come San Bartolomeo. Benedetto Dio! Esclamò mastro Turi Zuppiddu, minacciando col pugno che pareva la malabestia del suo mestiere. Va a finire brutta, va a finire con questi italiani. Voi state zitto, gli diede sulla voce comare Venera, che non sapete nulla. Io dico quel che hai detto tu, che ci levano la camicia di dosso, ci levano, borbottò compare Turi, mogio mogio. Allora Piedipapera, per tagliar corto, disse piano a padron Cipolla: dovreste pigliarvela voi, comare Barbara, per consolarvi. Così la mamma e la figliuola non si darebbero più l'anima al diavolo. È una vera porcheria! Esclamava donna Rosolina, la sorella del curato, rossa come un tacchino e facendosi vento col fazzoletto. E se la prendeva con Garibaldi che metteva le tasse, e al giorno d'oggi non si poteva più vivere e nessuno si maritava più. O a donna Rosolina cosa gliene importa oramai? Sussurrava Piedipapera. Donna Rosolina, intanto, raccontava a don Silvestro le grosse faccende che ci aveva per le mani. 10 canne di ordito sul telaio, i legumi da seccare per l'inverno, la conserva dei pomidoro da fare, che lei ci aveva un segreto tutto suo per avere la conserva dei pomidoro fresca tutto l'inverno. Una casa senza donna non poteva andare, ma la donna bisognava che avesse il giudizio nelle mani, come si intendeva lei, e non fosse di quelle fraschette che pensano a lisciarsi e niente altro, coi capelli lunghi e il cervello corto. Che allora un povero marito se ne va sott'acqua come compare Bastianazzo, buon'anima. Beato lui, sospirava la Santuzza. È morto in un giorno segnalato, la vigilia dei dolori di Maria Vergine, e prega lassù per noi peccatori, fra gli angeli e i santi del paradiso. A chi vuol bene, Dio manda pene. Egli era un bravo uomo, di quelli che badano ai fatti loro, e non a dir male di questo e di quello, e peccare contro il prossimo, come tanti ce ne sono. Maruzza allora, seduta ai piedi del letto, pallida e disfatta come un cencio messo al bucato, che pareva la Madonna addolorata, si metteva a piangere più forte, col viso nel guanciale, e padron Ntoni, piegato in due, più vecchio di 100 anni, la guardava, scrollando il capo, e non sapeva che dire per quella grossa spina di bastianazzo che ci aveva in cuore, come se lo rosicasse un pescecane. La Santuzza c'è il miele in bocca, osservava comare Grazia Piedipapera. Per fare lo stessa, rispose la Zuppidda, e sa d'esser così. Chi non sa l'arte, chiuda bottega, e chi non sa nuotare, che si anneghi. La Zuppidda ne aveva le tasche piene di quel fare melato della Santuzza, che persino la signora si voltava a discorrere con lei, con la bocca stretta, senza badare agli altri, con quei guanti che pareva avesse paura di sporcarsi le mani, e stava col naso arricciato, come se tutte le altre puzzassero peggio delle sardelle, mentre chi puzzava davvero era la Santuzza, di vino e di tante altre porcherie, con tutto l'abitino color pulce che aveva indosso, e la medaglia di figlia di Maria sul petto prepotente, che non voleva starci. Già se la intendevano fra di loro, perché l'arte è parentela, e facevano denari allo stesso modo, gabbando il prossimo, e vendendo l'acqua sporca a peso d'oro, e se ne infischiavano delle tasse coloro. Metteranno pure la tassa sul sale, aggiunse compare Mangiacarrubbe. L'ha detto lo speziale che è stampato nel giornale. Allora di acciughe salate non se ne faranno più, e le barche potremo bruciarle nel focolare. Mastro Turi il Calafato stava per levare il pugno e incominciare: benedetto Dio!
ma guardò sua moglie e si tacque, mangiandosi fra i denti quel che voleva dire. Con la malannata che si prepara, aggiunse padron Cipolla, che non pioveva da Santa Chiara, e se non fosse stato per l'ultimo temporale in cui si è persa la provvidenza, che è stata una vera grazia di Dio, la fame quest'inverno si sarebbe tagliata col coltello. Ognuno raccontava i suoi guai, anche per conforto dei Malavoglia, che non erano poi i soli ad averne. Il mondo è pieno di guai, chi ne ha pochi e chi ne ha assai. E quelli che stavano fuori nel cortile guardavano il cielo, perché un'altra pioggerella ci sarebbe voluta come il pane. Padron Cipolla lo sapeva lui perché non pioveva più come prima. Non piove più perché hanno messo quel maledetto filo del telegrafo che si tira tutta la pioggia e se la porta via. Compare Mangiacarrubbe allora e Tino Piedipapera rimasero a bocca aperta, perché giusto sulla strada di Trezza c'erano i pali del telegrafo. Ma siccome don Silvestro cominciava a ridere e a fare ho 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 come una gallina, padron Cipolla si alzò dal muricciuolo, infuriato, e se la prese con gli ignoranti, che avevano le orecchie lunghe come gli asini. Che non lo sapevano che il telegrafo portava le notizie da un luogo all'altro. Questo succedeva perché dentro il filo c'era un certo succo, come nel tralcio della vite, e allo stesso modo si tirava la pioggia dalle nuvole e se la portava lontano, dove ce n'era più bisogno. Potevano andare a domandarlo allo speziale, che l'aveva detta, e per questo ci avevano messa la legge che chi rompe il filo del telegrafo va in prigione. Allora anche don Silvestro non seppe più che dire e si mise la lingua in tasca. Santi del paradiso, si avrebbero a tagliarli tutti quei pali del telegrafo e buttarli nel fuoco, incominciò compare Zuppiddu, ma nessuno gli dava retta e guardavano nell'orto per mutar discorso. Un bel pezzo di terra, diceva compare Mangiacarrubbe. Quando è ben coltivato, dà la minestra per tutto l'anno. La casa dei Malavoglia era sempre stata una delle prime a Trezza, ma adesso, con la morte di Bastianazzo, e Ntoni soldato, e Mena da maritare, e tutti quei mangiapane pei piedi, era una casa che faceva acqua da tutte le parti. Infine, cosa poteva valere la casa? Ognuno allungava il collo sul muro dell'orto e ci dava un'occhiata per stimarla così a colpo. Don Silvestro sapeva meglio di ogni altro come andassero le cose, perché le carte le aveva lui, alla segreteria di Aci Castello. Volete scommettere 12 tarì che non è tutt'oro quello che luccica? Andava dicendo, e mostrava ad ognuno il pezzo da 5 lire nuovo. Ei sapeva che sulla casa c'era un censo di 5 tarì all'anno. Allora si misero a fare il conto sulle dita di quel che avrebbe potuto vendersi la casa, con l'orto e tutto. Nella casa nella barca si possono vendere, perché c'è su la dote di Maruzza, diceva qualchedun altro, e la gente si scaldava tanto che potevano udirli dalla camera dove stavano a piangere il morto. Sicuro, lasciò andare al fine don Silvestro come una bomba. C'è l'ipoteca totale. Padron Cipolla, il quale aveva scambiato qualche parola con padron Ntoni per maritare Mena con suo figlio Brasi, scrollava il capo e non diceva altro. Allora, aggiunse compare Cola, il vero disgraziato è lo zio Crocifisso, che ci perde il credito dei suoi lupini. Tutti si voltarono verso Campana di Legno, il quale era venuto anche lui, per politica, e stava zitto in un cantuccio a veder quello che dicevano, con la bocca aperta e il naso in aria, che sembrava stesse contando quante tegole e quanti travicelli c'erano sul tetto, e volesse stimare la casa. I più curiosi allungavano il collo dall'uscio e si ammiccavano l'un l'altro per mostrarselo a vicenda. E pare l'usciere che fa il pignoramento, sghignazzavano. Le comari che sapevano delle chiacchiere tra padron Ntoni e compare Cipolla dicevano che adesso bisognava farle passare la doglia a comare Maruzza e conchiudere quel matrimonio della Mena. Ma la Longa, in quel momento, ci aveva altro pel capo, poveretta. Padron Cipolla voltò le spalle freddo freddo, senza dir nulla, e dopo che tutti se ne furono andati, i Malavoglia rimasero soli nel cortile. Ora, disse padron Ntoni, siamo rovinati. Ed è meglio per Bastianazzo, che non ne sa nulla. A quelle parole, prima Maruzza e poi tutti gli altri tornarono a piangere di nuovo, e i ragazzi, vedendo piangere i grandi, si misero a piangere anche loro, sebbene il babbo fosse morto da 3 giorni. Il vecchio andava di qua e di là, senza sapere che facesse. Maruzza, invece, non si muoveva dai piedi del letto, quasi non avesse più nulla da fare. Quando diceva qualche parola, ripeteva sempre, con gli occhi fissi,
e pareva che non ci avesse altro in testa. Ora non ho più niente da fare. No, rispose padron Ntoni, no, che bisogna pagare il debito allo zio Crocifisso, e non si deve dire di noi che il galantuomo come impoverisce diventa birbante. E il pensiero dei lupini gli ficcava più dentro nel cuore la spina di Bastianazzo. Il nespolo lasciava cadere le foglie vizze e il vento le spingeva di qua e di là pel cortile. Egli è andato perché ce l'ho mandato io, ripeteva padron Ntoni, come il vento porta quelle foglie di qua e di là. E se gli avessi detto di buttarsi dal fariglione con una pietra al collo, l'avrebbe fatto senza dir nulla. Almeno è morto che la casa e il nespolo sino all'ultima foglia erano ancora suoi. Ed io, che son vecchio, sono ancora qua. Uomo povero, ai giorni lunghi. Maruzza non diceva nulla, ma nella testa ci aveva un pensiero fisso che la martellava e le rosicava il cuore, di sapere cos'era successo in quella notte, che l'aveva sempre dinanzi agli occhi, e se li chiudeva le sembrava di vedere ancora la provvidenza, là, verso il capo dei mulini, dove il mare era liscio e turchino, e seminato di barche, che sembravano tanti gabbiani al sole, e si potevano contare ad una, quella dello zio Crocifisso, l'altra di compare Barabba, la concetta dello zio Cola e la paranza di padron Fortunato, che stringevano il cuore. E si udiva mastro Cola Zuppiddu, il quale cantava a squarciagola con quei suoi polmoni di bue, mentre picchiava con la malabestia, e l'odore del catrame che veniva dal greto, e la tela che batteva la cugina Anna sulle pietre del lavatoio, e si udiva pure Mena a piangere, cheta cheta, in cucina. Poveretta, mormorava il nonno, anche a te è crollata la casa sul capo, e compare Fortunato se n'è andato freddo freddo, senza dir nulla, e andava toccando ad uno gli arnesi che erano in mucchio in un cantuccio, con le mani tremanti, come fanno i vecchi, e vedendo Luca lì davanti, che gli avevano messo il giubbone del babbo e gli arrivava alle calcagna, gli diceva: questo ti terrà caldo quando verrai a lavorare, perché adesso bisogna aiutarci tutti per pagare il debito dei lupini. Maruzza si tappava le orecchie con le mani per non sentire la locca che si era appollaiata sul ballatoio, dietro l'uscio, e strillava dalla mattina, con quella voce fessa di pazza, e pretendeva che le restituissero loro il suo figliuolo, e non voleva sentir ragione. Fa così perché ha fame, disse infine la cugina Anna. Adesso lo zio Crocifisso ce l'ha con tutti loro per quell'affare dei lupini, e non vuol darle più nulla. Ora vuol portarle qualche cosa, e allora se ne andrà. La cugina Anna, poveretta, aveva lasciato la sua tela e le sue ragazze per venire a dare una mano a comare Maruzza, la quale era come se fosse malata, e se l'avessero lasciata sola non avrebbe pensato più ad accendere il fuoco e a mettere la pentola, che sarebbero tutti morti di fame. I vicini devono fare come le tegole del tetto, a darsi l'acqua l'un l'altro. Intanto quei ragazzi avevano le labbra pallide dalla fame. La Nunziata aiutava anche lei, e Alessi, col viso sudicio dal gran piangere che aveva fatto vedendo piangere la mamma, teneva a bada i piccini, perché non le stessero sempre fra i piedi, come una nidiata di pulcini, che la Nunziata voleva averle libere le mani, lei. Tu sai il fatto tuo, le diceva la cugina Anna, e la tua dote ce l'hai nelle mani quando sarai grande. Capitolo quinto. La Mena non sapeva nulla che volessero maritarla con Brasi di padron Cipolla per far passare la doglia alla mamma, e il primo che glielo disse, qualche tempo dopo, fu compare Alfio Mosca, dinanzi al rastrello dell'orto, che tornava allora da Aci Castello col suo carro tirato dall'asino. Mena rispondeva: non è vero, non è vero, ma si confondeva, e mentre gli andava spiegando il come e il quando l'aveva sentito dire dalla Vespa, in casa dello zio Crocifisso, tutt'a un tratto si fece rossa rossa. Anche compare Mosca aveva un'aria stralunata, e vedendo in quel modo la ragazza, con quel fazzoletto nero che ci aveva al collo, se la prendeva coi bottoni del farsetto, si dondolava ora su di un piede e ora su di un altro, e avrebbe pagato qualche cosa per andarsene. Sentite, io non ci ho colpa. L'ho sentito dire nel cortile di Campana di Legno, mentre stavo spaccando il carrubbo che fu schiantato dal temporale di Santa Chiara. Vi rammentate? Adesso lo zio Crocifisso mi fa fare le faccende di casa, perché non vuol più sentir parlare del figlio della Locca, dopo che l'altro fratello gli fece quel servizio che sapete col carico dei lupini.
La Mena teneva in mano il nottolino del rastrello, ma non si risolveva ad aprire. E poi, se non è vero, perché vi fate rossa? Ella non lo sapeva, in coscienza, e girava e rigirava il nottolino. Quel cristiano lo conosceva soltanto di vista e non sapeva altro. Alfio le andava snocciolando la litania di tutte le ricchezze di Brasi Cipolla, il quale, dopo compare Naso il beccaio, passava pel più grosso partito del paese, e le ragazze se lo mangiavano con gli occhi. La Mena stava ad ascoltare con tanto d'occhi anche lei, e all'improvviso lo piantò con un bel saluto e se ne entrò nell'orto. Alfio, tutto infuriato, corse a lagnarsi con la vespa che gli dava a bere di tali bugie per farlo litigare con la gente. A me l'ha detto lo zio Crocifisso, rispose la vespa. Io non ne dico bugie. Bugie, bugie, borbottò lo zio Crocifisso. Io non voglio dannarmi l'anima per coloro. L'ho sentito dire con queste orecchie. Ho sentito pure che la provvidenza è dotale e che sulla casa c'è il censo di 5 tarì all'anno. Si vedrà, un giorno o l'altro, si vedrà se ne dite o non ne dite delle bugie, seguitava la vespa, dondolandosi appoggiata allo stipite, con le mani dietro la schiena, e intanto lo guardava con gli occhi ladri. Voi altri uomini siete tutti di una pasta, e non c'è da fidarsi. Lo zio Crocifisso alle volte non ci sentiva, e invece di abboccar l'esca seguitò a saltar di palo in frasca e a parlare dei malavoglia che badavano a maritarsi, ma a quel discorso delle quarantonze non ci pensavano neppure. Saltò su infine la vespa, perdendo la pazienza. Se dassero retta a voi, a maritarsi non ci penserebbe più nessuno. A me non me ne importa che si maritino. Io voglio la roba mia, ma del resto non me ne importa. Se non ve ne importa a voi, c'è a chi gliene importa. Sentite, che non tutti pensano come voi a rimandare le cose da oggi a domani. E tu, che fretta hai? Purtroppo, voi ci avete tempo, voi. Ma se credete che gli altri vogliano far venire gli anni di San Giuseppe per maritarsi, l'annata è scarsa, diceva Campana di Legno, e non è tempo di pensare a queste cose. La vespa allora si appuntellò le mani sui fianchi e sfoderò la lingua come un pungiglione. Ora sentite, che questa voglio dirvela. Alla fin fine la mia roba ce l'ho e grazie a Dio non sono in stato di dover mendicare un marito. O che credete? E se non fosse che mi avevate messo quella pulce nell'orecchio con le vostre lusinghe, ne avrei trovato 100 di mariti. E Vanni Pizzuto, e Alfio Mosca, e il cugino Cola, che mi stava cucito alla gonnella prima di andar soldato e non mi lasciava legare una calza. Tutti che friggevano d'impazienza e non mi avrebbero menato tanto tempo pel naso, da Pasqua a Natale, come avete fatto voi. Lo zio Crocifisso stavolta si mise la mano dietro l'orecchio per sentirci e cominciò a lisciarla con buone parole. Sì, lo so che sei una ragazza di giudizio. Per questo ti voglio bene, e non sono come quelli che ti corrono dietro per acchiapparti la chiusa, che poi se la mangerebbero all'osteria della Santuzza. Non è vero che mi volete bene, seguitava ella, respingendolo a gomitate. Se fosse vero, lo sapreste quel che dovete fare, e lo vedreste che non ci ho altro per il capo. Ella gli voltava le spalle corrucciata, e senza avvedersene andava stuzzicandolo con l'omero. Ma di me, a voi, non ve ne importa. Lo zio si offese di quel sospetto ingiurioso. Questo lo dici per farmi far peccato, cominciò a lamentarsi. Non gliene importava del sangue suo, perché infine ella era sangue suo, come la chiusa, che era stata sempre della famiglia, e ci sarebbe rimasta se suo fratello, buonanima, non avesse pensato a maritarsi e a mettere al mondo la vespa. E perciò ei l'aveva tenuta come la pupilla degli occhi suoi e pensava sempre al suo bene. Senti, le disse, ho pensato di darti il debito dei Malavoglia in cambio della chiusa che sono 40 onze e con le spese e i frutti potrebbero arrivare a 50 e c'è da papparsi la casa del Nespolo che per te ti giova meglio della chiusa. La casa del Nespolo tenetevela voi, saltò su la vespa. Io mi tengo la mia chiusa e so io cosa devo farne. Allora lo zio Crocifisso montò in bestia anche lui e le disse che lo sapeva cosa voleva farne, che voleva farsela mangiare da quel pezzente di Alfio Mosca,
il quale le faceva l'occhio di triglia per amor della chiusa e non voleva vederselo più per la casa e nel cortile, che alla fin fine ci aveva sangue nelle vene anche lui. Sta a vedere che ora mi fate il geloso, esclamò la Vespa. Sicuro che son geloso, esclamò lo zio Crocifisso, geloso come una bestia, e voleva pagar 5 lire per fargli rompere le ossa ad Alfio Mosca. Ma lui non lo faceva, perché era un cristiano col timore di Dio, e al giorno d'oggi chi è galantuomo è gabbato, che la buona fede sta di casa in via dei Minchioni, dove si vende la corda per impiccarsi. La prova era che aveva un bel passare e ripassare davanti la casa dei Malavoglia, che perfino la gente si metteva a ridere, e diceva che ei faceva il viaggio alla casa del Nespolo, come quelli che hanno fatto il voto alla Madonna dell'Ognina. I Malavoglia lo pagavano a furia di sberrettate, e i ragazzi, appena lo vedevano spuntare in fondo alla stradicciuola, scappavano come se vedessero il babau. Ma sinora nessuno di loro gli parlava di quei denari dei lupini. E i morti eran lì che venivano, mentre padron Ntoni pensava a maritare la nipote. Egli andava a sfogarsi con Piedipapera, il quale l'aveva messo in quell'imbroglio, diceva agli altri. Però gli altri dicevano che ci andava per fare l'occhiolino alla casa del Nespolo. E la Locca, che gironzava sempre da quelle parti, perché le avevano detto che il suo menico era andato nella barca dei Malavoglia e credeva che dovesse trovarlo ancora là, appena vedeva suo fratello Crocifisso, levava le strida al pari di un uccellaccio di malaugurio e gli smuoveva la bile anche lei. Questa qui mi fa far peccato, borbottava Campana di Legno. I morti non sono ancora venuti, rispondeva Piedipapera gesticolando. Abbiate pazienza. Volete succhiargli il sangue a padron Ntoni? Già non avete perso nulla, perché i lupini erano tutti fradici, lo sapete. Ei non sapeva nulla. Sapeva soltanto che il sangue suo era nelle mani di Dio. E i ragazzi dei Malavoglia non osavano giocare sul ballatoio quando egli passava davanti alla porta di Piedipapera. E se incontrava Alfio Mosca, col carro dell'asino, che gli faceva il berretto anche lui, con la faccia tosta, si sentiva bollire il sangue per la gelosia della chiusa. Mi uccella la nipote per portarmi via la chiusa, brontolava con Piedipapera. Un fannullone, che non sa far altro che andare attorno col carro dell'asino, e non possiede altro. Un morto di fame, un birbante che le dà ad intendere d'essere innamorato del suo grugno di porco, a quella brutta strega di mia nipote, per amor della roba. E quando non aveva altro da fare, andava a piantarsi davanti all'osteria della Santuzza, accanto allo zio Santoro, che sembrava un altro poverello come lui, e non ci andava per spendere un soldo di vino, ma si metteva a guaiolare come lo zio Santoro, tale quale come se chiedesse la limosina anch'esso. E gli diceva: sentite, compare Santoro, se vedete da queste parti mia nipote la Vespa, quando Alfio Mosca viene a portare il carico del vino a vostra figlia la Santuzza, state a vedere cosa fanno fra di loro. E lo zio Santoro, col rosario in mano e gli occhi spenti, gli diceva di sì, che non dubitasse, che era lì per questo, e non passava una mosca che ei non lo sapesse, tanto che sua figlia Mariangela gli diceva: a voi cosa ve ne importa? Perché state a mischiarvi nei fatti di Campana di Legno? Già un soldo che è un soldo non lo spende all'osteria e sta davanti all'uscio per niente. Però Alfio Mosca non ci pensava nemmeno alla Vespa, e se ci aveva qualcheduna per la testa era piuttosto comare Mena di padron Ntoni, che la vedeva ogni giorno nel cortile o sul ballatoio, o allorché andava a governare le bestie nel pollaio, e se udiva chiocciare le 2 galline che le aveva regalato, si sentiva una certa cosa dentro di sé, e gli sembrava che ci stesse lui in persona nel cortile del Nespolo, e se non fosse stato un povero carrettiere dal carro dell'asino, avrebbe voluto chiedere in moglie la Sant'Agata e portarsela via nel carro dell'asino. Come pensava a tutto ciò, si sentiva in testa tante cose da dirle, e quando poi la vedeva non sapeva come muover la lingua, e guardava il tempo che faceva, e le parlava del carico di vino che aveva preso per la Santuzza, e dell'asino che portava 4 quintali meglio di un mulo, povera bestia. Mena l'accarezzava con la mano, la povera bestia, ed Alfio sorrideva, come se gliele facessero a lui quelle carezze. Ah, se il mio asino fosse vostro, comare Mena! Mena crollava il capo e il seno le si gonfiava pensando che sarebbe stato meglio se i Malavoglia avessero fatto i carrettieri, che il babbo non sarebbe morto a quel modo. Il mare è amaro, ripeteva,
ed il marinaio morì in mare. Alfio, che aveva fretta d'andare a scaricare il vino della santuzza, non sapeva risolversi a partire e rimaneva a chiacchierare della bella cosa che era il fare l'oste, un mestiere col quale si ha sempre il suo guadagno, e se aumenta il prezzo del mosto, basta crescere l'acqua nei barili. Lo zio Santoro si è fatto ricco in tal modo, ed ora chiede l'elemosina per passatempo. E voi ci guadagnate bene coi carichi del vino? Domandò la Mena. Sì, nell'estate, quando si può andare anche di notte. Allora mi busco una bella giornata. Questa povera bestia se lo guadagna il pane. Quando ci avrò messi da parte un po' di soldi, comprerò un mulo e potrò tirarmi su a fare il carrettiere davvero, come compare Cinghialenta. La ragazza era tutta intenta a quello che diceva compare Alfio, e intanto l'ulivo grigio stormiva come se piovesse e seminava la strada di foglioline secche accartocciate. Ecco che se ne viene l'inverno, e tutto ciò non si potrà fare prima dell'estate, osservò compar Alfio. Mena, con gli occhi, seguiva l'ombra delle nuvole che correva pei campi, come fosse l'ulivo grigio che si dileguasse. Così correvano i pensieri della sua testa, e gli disse: sapete, compare Alfio, di quella storia del figlio di padron Fortunato Cipolla non ce n'è nulla, perché prima dobbiamo pagare il debito dei lupini. Io ci ho piacere, rispose Mosca, che così non ve ne andate dal vicinato. Ora poi che torna Ntoni da soldato, col nonno e tutti gli altri, ci aiuteremo per pagare il debito. La mamma ha preso della tela da tessere per la signora. Bel mestiere anche quello dello speziale, osservò Mosca. In questa spuntò nella viottola comare Venera Zuppidda, col fuso in mano. Oh, Dio! Esclamò Mena. Vien gente! E scappò dentro. Alfio frustò l'asino e se ne voleva andare anche lui. Oh, compare Alfio, che fretta avete? Gli disse la Zuppidda. Volevo domandarvi se il vino che portate alla Santuzza è della stessa botte di quello della settimana scorsa. Io non lo so, il vino me lo danno nei barili. Aceto da fare l'insalata, rispose la Zuppidda. Un vero veleno. Così si è fatta ricca la Santuzza, e onde gabbare il mondo si è messo sul petto l'abitino di figlia di Maria. Belle cose che copre quell'abitino. Al giorno d'oggi, per andare avanti, bisogna fare quel mestiere là. Se no, si va indietro al modo dei gamberi, come Malavoglia. Ora hanno pescato la provvidenza, lo sapete? No, io non ci sono stato qui, ma comare Mena non sapeva nulla. Hanno portato adesso la notizia e padron Ntoni è corso verso il rotolo per vederla che stanno rimorchiandola verso il paese, e pareva che ci avesse le gambe nuove il vecchio. Adesso, con la provvidenza, i Malavoglia potranno tirarsi su un'altra volta, e la Mena sarà di nuovo un bel partito. Alfio non rispose, perché la Zuppidda lo guardava fisso, co suoi occhietti gialli, e disse che aveva fretta di andare a consegnare il vino alla Santuzza. A me non vuole dir nulla, borbottò la Zuppidda, come se non li avessi visti coi miei occhi. Vogliono nascondere il sole con la rete. La provvidenza l'avevano rimorchiata a riva tutta sconquassata, così come l'avevano trovata di là dal capo dei mulini, col naso fra gli scogli e la schiena in aria. In un momento era corso sulla riva tutto il paese, uomini e donne, e padron Ntoni, mischiato nella folla, guardava anche lui come gli altri curiosi. Alcuni davano pure un calcio nella pancia della provvidenza per far suonare com'era fessa, quasi non fosse più di nessuno, e il poveretto si sentiva quel calcio nello stomaco. Bella provvidenza che avete, gli diceva don Franco, il quale era venuto in maniche di camicia e col cappellaccio in testa a dare un'occhiata anche lui, fumando la sua pipa. Questa ora è buona da ardere, conchiuse padron Fortunato Cipolla, e compare Mangiacarrubbe, il quale era pratico del mestiere, disse pure che la barca aveva dovuto sommergersi tutto a un tratto, e senza che chi c'era dentro avesse avuto tempo di dire Cristo aiutami, perché il mare aveva scopato vele, antenne, remi e ogni cosa, e non aveva lasciato un cavicchio di legno che tenesse fermo. Questo era il posto del babbo, dove c'è la forcola nuova, diceva Luca, il quale s'era arrampicato sulla sponda, e qui sotto c'erano i lupini. Ma di lupini non ne rimaneva uno solo, che il mare aveva tutto lavato e ripulito. Per questo Maruzza non si era mossa di casa e non voleva più vedere la provvidenza finché ci aveva gli occhi aperti. La pancia è buona,
E se ne può ancora fare qualche cosa, sentenziò alfine mastro Zuppiddu il Calafato, e dava anche lui dei calci coi suoi piedacci nella provvidenza. Con 4 lapazze ve la metto in mare un'altra volta. Non sarà più una barca che potrà resistere al mare grosso, un'ondata di fianco la sfonderebbe come una botte fradicia. Ma per la pesca di scoglio e per la buona stagione potrà servire ancora. Padron Cipolla, compare Mangiacarrubbe e compare Cola stavano ad ascoltare senza dir nulla. Sì, conchiuse infine padron Fortunato gravemente, piuttosto che buttarla sul fuoco. Io ci ho piacere, diceva lo zio Crocifisso, che era lì anche lui a vedere, con le mani dietro la schiena. Siamo cristiani e bisogna godere del bene altrui. Il proverbio dice: augura bene al tuo vicino che qualche cosa te ne viene. I ragazzi s'erano installati nella provvidenza insieme agli altri monelli che volevano arrampicarvisi anche loro. Quando avremo rattoppata per bene la provvidenza, diceva Alessi, sarà come la concetta dello zio Cola. E si davano un gran da fare, sbuffavano e si affannavano a tirare e a spingere anche loro la barca davanti alla porta di mastro Zuppiddu il Calafato, dove c'erano i sassi grossi per tener su le barche, e il ramaiuolo pel catrame, e una catasta di coste e di fasciame appoggiata al muro. Alessi era sempre accapigliato coi ragazzi che avrebbero voluto montare nella barca e aiutava a soffiare nel fuoco sotto la caldaia della pece anche loro. E quando le buscava, minacciava piagnucolando: ora che viene mio fratello Ntoni da soldato. Infatti, Ntoni s'era fatto mandare le carte e aveva ottenuto il suo congedo, sebbene don Silvestro il segretario avesse assicurato che se ci stava altri 6 mesi a fare il soldato avrebbe liberato suo fratello Luca dalla leva. Ma Ntoni non voleva starci più nemmeno 6 giorni, ora che gli era morto il padre. Luca avrebbe fatto come lui, che s'era pianta la sua disgrazia laggiù dove si trovava, e avrebbe voluto non far più niente, quando gli recarono la notizia del babbo, se non fosse stato per quei cani dei superiori. Per me, disse Luca, ci vado volentieri a fare il soldato, in cambio di Ntoni. Così, come tornerà lui, potrete mettere in mare la provvidenza, e non ci sarà più bisogno di nessuno. Questo è proprio un malavoglia nato sputato, osservava padron Ntoni gongolante. Tutto suo padre Bastianazzo, che aveva un cuore grande come il mare e buono come la misericordia di Dio. Una sera, dopo che tornarono le barche dal mare, padron Ntoni arrivò in casa trafelato e disse: c'è qui la lettera, me l'ha data Aurora compare Cirino, mentre andavo a portare le nasse in casa dei Pappafave. La Longa si fece bianca come un fazzoletto dalla contentezza e corsero tutti in cucina a veder la lettera. Ntoni arrivò col berretto sull'orecchio e la camicia con le stelle, che la mamma non sapeva saziarsi di toccargliela e gli andava dietro in mezzo a tutti i parenti e gli amici, mentre tornavano dalla stazione. In un momento la casa e il cortile si riempirono di gente, come quando era morto Bastianazzo, tempo addietro, che nessuno ci pensava più. A certe cose ci pensano sempre soltanto i vecchi, quasi fosse stato ieri, tanto che la Locca era sempre lì davanti alla casa dei Malavoglia, seduta contro il muro ad aspettare Menico, e voltava il capo di qua e di là per la straduccia, ad ogni passo che sentiva. Capitolo sesto. Ntoni era arrivato in giorno di festa e andava di porta in porta a salutare i vicini e i conoscenti, sicché tutti stavano a guardarlo dove passava. Gli amici gli facevano codazzo e le ragazze si affacciavano dalle finestre, ma la sola che non si vedesse era Sara di comare Tudda. Se n'è andata ad Ognina con suo marito, gli disse la Santuzza. Ha sposato Menico Trinca, il quale era vedovo con 6 figliuoli, ma è ricco come un maiale. Si è maritata, che non era compiuto il mese da che a Menico Trinca gli era morta la prima moglie, e il letto era ancora caldo, Dio liberi. Uno che è vedovo è come uno che va da soldato, aggiunse la Zuppidda. Amore di soldato, poco dura, a tocco di tamburo, addio signora. E poi s'era persa la provvidenza. Comare Venera, la quale era alla stazione quando era partito Ntoni di padron Ntoni, per vedere se Sara di comare Tudda fosse andato a salutarlo, che li aveva visti parlare dal muro della vigna, voleva godersi la faccia che avrebbe fatto Ntoni a quella notizia. Ma era passato del tempo anche per cotesto, e si suol dire lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Ntoni ora portava il berretto sull'orecchio. Compare Menico vuol morire becco, disse egli per consolarsi. E questo le piacque alla Mangiacarrubbe, che l'aveva chiamato cetriolo
ed ora vedeva che era un bel cetriolo e l'avrebbe barattato volentieri con quel disutilaccio di Rocco Spatu, il quale non valeva niente e l'aveva preso perché non c'era altri. A me non mi piacciono quelle fraschette che fanno all'amore con 2 o 3 per volta, disse la Mangiacarrubbe, tirandosi sul mento le cocche del fazzoletto da testa e facendo la madonnina. Se volessi bene ad uno, non vorrei cambiarlo nemmeno per Vittorio Emanuele o Garibaldi, vedete? Lo so a chi volete bene, disse Ntoni col pugno sul fianco. No che non lo sapete, compare Ntoni, e vi hanno detto delle chiacchiere. Se qualche volta poi passate dalla mia porta, vi racconterò ogni cosa. Ora che la Mangiacarrubbe ha messo gli occhi addosso a Ntoni di padron Ntoni, la sarà una provvidenza per la cugina Anna, diceva comare Venera. Ntoni se ne andò tutto borioso, dondolandosi sui fianchi, con un codazzo di amici, e avrebbe voluto che tutti i giorni fosse domenica, per menare a spasso la sua camicia con le stelle. Quel dopo pranzo si divertirono a prendersi a pugni con compare Pizzuto, il quale non aveva paura nemmeno di Dio, sebbene non avesse fatto il soldato, e andò a rotolare per terra davanti all'osteria, col naso in sangue. Ma Rocco Spatu, invece, fu più forte e si mise Ntoni sotto i piedi. Per la Madonna! Esclamarono quelli che stavano a vedere. Quel Rocco è forte come mastro Turi Zuppiddu. Se volesse lavorare, se lo buscherebbe il pane. Io, le mie devozioni, so dirmele con questo qui, diceva Pizzuto, mostrando il rasoio, per non darsi vinto. Insomma, Ntoni si divertì tutta la giornata. Però la sera, mentre stavano attorno al desco a chiacchierare, e la mamma gli domandava di questo e di quello, e i ragazzi, mezzo addormentati, lo stavano a guardare con tanto d'occhi, e Mena gli toccava il berretto e la camicia con le stelle, per vedere com'eran fatti, il nonno gli disse che gli aveva trovato da andare a giornata nella paranza di compar Cipolla, con una bella paga. Li ho presi per carità, diceva padron Fortunato a chi voleva sentirlo, seduto davanti alla bottega del barbiere. Li ho presi per non dir di no, quando padron Ntoni è venuto a dirmi, sotto l'olmo, se ci avessi bisogno di uomini per la paranza. Di uomini? Io non ne ho mai bisogno. Ma carcere, malattie e necessità si conosce l'amistà. Con padron Ntoni, poi, che è tanto vecchio, ci si perde quel che gli si dà. È vecchio, ma sa il mestiere, rispose Piedipapera. Non ce li perdete i danari. E suo nipote, poi, è un ragazzo che tutti ve lo ruberebbero. Quando mastri Turi avrà messo in ordine la provvidenza, armeremo la nostra barca e non avremo più bisogno d'andare a giornata, diceva padron Ntoni. La mattina, quando egli andò a svegliare il nipote, ci volevano 2 ore per l'alba, e Ntoni avrebbe preferito starsene ancora un po' sotto le coperte. Allorché uscì fuori nel cortile sbadigliando, il Trebastoni era ancora alto verso l'ognina, con le gambe in aria, la puddara luccicava dall'altra parte, e il cielo formicolava di stelle, che parevano le monachine quando corrono sul fondo nero della padella. È la stessa cosa come quando ero soldato, che suonava la diana nei traponti, borbottava Ntoni. Allora non valeva la pena di tornare a casa. Sta zitto, che il nonno è lì a mettere in ordine gli attrezzi e si è alzato 1 ora prima di noi, gli rispose Alessi. Ma Alessi era un ragazzo che somigliava tutto a suo padre Bastianazzo, buon'anima. Il nonno con la lanterna andava e veniva pel cortile. Fuori si udiva passare la gente che andava al mare e passava a picchiare di porta in porta per chiamare i compagni. Però, come giunsero sul lido, davanti al mare nero, dove si specchiavano le stelle, e che russava lento sul greto, e si vedevano qua e là le lanterne delle altre barche, anche Ntoni si sentì allargare il cuore. Ah! Esclamò stirandosi le braccia. È una bella cosa tornare a casa sua. Questa marina qui mi conosce. Già, padron Ntoni diceva sempre che un pesce fuor dell'acqua non sa starci, e chi è nato pesce, il mare l'aspetta. Nella paranza lo canzonavano perché la Sara l'aveva piantato, mentre serravano le vele e la Carmela vogava in tondo lenta lenta, lasciandosi dietro le reti come la coda di un serpente. Carne di porco ed uomini di guerra durano poco, dice il proverbio. Per questo Sara ti ha piantato. Allora la donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano, aggiunse lo zio Cola. Delle innamorate? Ne ho quante ne voglio, rispose Ntoni. A Napoli mi correvano dietro come i cagnolini. A Napoli ci avevi il vestito di panno e il berretto con lo scritto e le scarpe ai piedi, disse Barabba. Che vi son delle belle ragazze come qui a Napoli. Le belle ragazze di qui non sono degne di portargli le scarpe a quelle di Napoli.
Io ne avevo una con la veste di seta e nastri rossi nei capelli, il corsetto ricamato e le spalline d'oro come quelle del comandante. Un bel pezzo di ragazza così, che portava a spasso i bambini dei padroni e non faceva altro. Bello stare deve essere da quelle parti, osservò Barabba. A voi di sinistra! Fermi i remi! Gridò padron Ntoni. Sangue di Giuda, che mi fate andare la paranza sulle reti! Cominciò a strillare lo zio Cola al timone. La volete finire con le chiacchiere? Stiamo qui a grattarci la pancia o a fare il mestiere? È la Maretta che ci accula, disse Ntoni. Staglia da quella parte, figlio di porco, gli gridò Barabba. Con le regine che ci hai in testa, ci fai perdere la giornata. Sacramento, rispose allora Ntoni col remo in aria, se lo dici un'altra volta, te lo do sulla testa. Che novità è questa? Saltò su lo zio Cola dal timone. L'hai imparato da soldato che non si può più dire una parola. Allora me ne vado, rispose Ntoni. E tu vattene, che coi suoi denari padron Fortunato ne troverà un altro. Al servo pazienza, al padrone prudenza, disse padron Ntoni. Ntoni continuò a remare brontolando, perché non poteva andarsene a piedi, e compare Mangiacarrubbe, per metter la pace, disse che era ora di far colazione. In quel momento spuntava il sole, e un sorso di vino si beveva volentieri pel fresco che s'era messo. Allora quei ragazzi si misero a lavorare di mascelle, col fiasco tra le gambe, mentre la paranza mareggiava adagio fra il largo cerchio dei sugheri. Una pedata per di dietro a chi parla per il primo, disse lo zio Cola. Per non buscarsi la pedata, tutti si misero a masticare come buoi, guardando le onde che venivano dal largo e si rotolavano senza spuma, quelle otri verdi che in un giorno di sole fanno pensare al cielo nero e al mare color di lavagna. Padron Cipolla, le lascerà correre quattro bestemmie stasera, saltò su lo zio Cola. Ma non ci abbiamo che fare. Col mare fresco non se ne piglia pesci. Prima compare Mangiacarrubbe gli sferrò una pedata, perché lo zio Cola, che aveva fatta la legge, aveva parlato per primo. E poi rispose: Intanto, ora che siamo qui, aspettiamo a tirare le reti. La maretta viene dal largo e a noi ci giova, aggiunse padron Ntoni. Ahi, borbottava intanto lo zio Cola. Ora che il silenzio era rotto, Barabba chiese a Ntoni Malavoglia: Me lo dai un mozzicone di sigaro? Non ne ho, rispose Ntoni, senza pensare più alla quistione di poco prima, ma te ne darò mezzo del mio. Gli uomini della paranza, seduti sul fondo, con la schiena contro il banco e le mani dietro il capo, cantavano delle canzonette, ognuno per suo conto, adagio, per non addormentarsi, che infatti socchiudevano gli occhi sotto quel sole lucente, e Barabba faceva scoppiettare le dita, come i cefali sguizzavano fuori dell'acqua. Essi non hanno nulla da fare, diceva Ntoni, e si divertono a saltare. Buono questo sigaro, rispose Barabba. Ne fumavi a Napoli, di questi? Sì, ne fumavo tanti. Però i sugheri cominciano ad affondare, osservò compare Mangiacarrubbe. Lo vedi dove si è persa la provvidenza con tuo padre? Disse Barabba. Laggiù al capo, dove c'è l'occhio del sole su quelle case bianche, e il mare sembra tutto d'oro. Il mare è amaro, e il marinaio muore in mare, rispose Ntoni. Barabba gli passò il suo fiasco, e dopo si misero a brontolare sottovoce dello zio Cola, il quale era un cane per gli uomini della paranza, quasi padron Cipolla fosse là presente, a vedere quel che facevano e quel che non facevano. Tutto per fargli credere che senza di lui la paranza non andrebbe, aggiunse Barabba. Sbirro! Ora gli dirà che il pesce l'ha preso lui, per l'abilità sua, con tutto il mare fresco. Guarda come affondano le reti, i sugheri non si vedono più. Oh ragazzi, gridò lo zio Cola, vogliamo tirare le reti? Perché se ci arriva la maretta, ce le strappa di mano. Oi! Oi! Cominciarono a vociare gli uomini della ciurma passandosi la fune. San Francesco! Esclamava lo zio Cola. Ehi, non par vero che abbiamo preso tutta questa grazia di Dio con la maretta? Le reti formicolavano e scintillavano al sole a misura che s'affacciavano dall'acqua, e tutto il fondo della paranza sembrava pieno d'argento vivo. Padron Fortunato ora sarà contento, mormorò Barabba, tutto rosso e sudato, e non ci rinfaccerà quei 3 carlini che ci dà per la giornata. Questo ci tocca a noi, aggiunse Ntoni, a romperci la schiena per gli altri. E poi, quando abbiamo messo assieme un po' di soldi, viene il diavolo e se li mangia. Di che ti lagni? Gli disse il nonno. Non te la dà la tua giornata, compare Fortunato? I Malavoglia si arrabattavano in tutti i modi per far quattrini.
La Longa prendeva qualche rotolo di tela da tessere e andava anche al lavatoio per conto degli altri. Padron Ntoni coi nipoti s'erano messi a giornata, s'aiutavano come potevano. E se la sciatica piegava il vecchio come un uncino, rimaneva nel cortile a rifar le maglie alle reti, a raccomodar nasse e mettere in ordine degli attrezzi, che era pratico di ogni cosa del mestiere. Luca andava a lavorare nel ponte della ferrovia per 50 centesimi al giorno, sebbene suo fratello Ntoni dicesse che non bastavano per le camicie che sciupava a trasportar sassi nel corbello. Ma Luca non badava che si sciupava anche le spalle, e Alessi andava a raccattar dei gamberi lungo gli scogli, o dei vermiciattoli per l'esca, che si vendevano a 10 soldi il rotolo, e alle volte arrivava sino all'Ognina e al capo dei mulini, e tornava coi piedi in sangue. Ma compare Zuppiddu si prendeva dei bei soldi ogni sabato per rabberciare la provvidenza, e ce ne volevano delle nasse da acconciare, dei sassi della ferrovia, dell'esca a 10 soldi e della tela da imbiancare, con l'acqua sino ai ginocchi e il sole sulla testa, per fare 40 onze. I morti erano venuti, e lo zio Crocifisso non faceva altro che passeggiare per la straduccia, con le mani dietro la schiena, che pareva il basilisco. Questa è storia che va a finire con l'usciere, andava dicendo lo zio Crocifisso con don Silvestro e con don Giammaria il vicario. D'usciere non ci sarà bisogno, zio Crocifisso, gli rispose padron Ntoni quando venne a sapere quello che andava dicendo Campana di Legno. I Malavoglia sono stati sempre galantuomini e non hanno avuto bisogno d'usciere. A me non me ne importa, rispose lo zio Crocifisso con le spalle al muro, sotto la tettoia del cortile, mentre stavano accatastando i suoi sarmenti. Io non so altro che devo esser pagato. Finalmente, per intromissione del vicario, Campana di Legno si contentò di aspettare a Natale ad essere pagato, prendendosi per frutti quelle 75 lire che Maruzza aveva raccolto soldo a soldo in fondo alla calza nascosta sotto il materasso. Ecco com'è la cosa, borbottava Ntoni di padron Ntoni. Lavoriamo notte e giorno per lo zio Crocifisso. Quando abbiamo messo insieme una lira, se la prende Campana di Legno. Il nonno, con la Maruzza, si consolavano a far castelli in aria per l'estate, quando ci sarebbero state le acciughe da salare e i fichidindia a 10 un grano, e facevano dei grandi progetti d'andare alla tonnara e per la pesca del pesce spada, dove si buscava una buona giornata, e intanto mastro Turi avrebbe messo in ordine la provvidenza. I ragazzi stavano attenti, col mento in mano, a quei discorsi che si facevano sul ballatoio o dopo cena. Ma Ntoni, che veniva da lontano, e il mondo lo conosceva meglio degli altri, si annoiava a sentir quelle chiacchiere e preferiva andarsene a girandolare attorno all'osteria, dove c'era tanta gente che non faceva nulla, e anche lo zio Santoro, il quale era il peggio che ci potesse essere. Faceva quel mestiere leggero di stendere la mano a chi passava e biascicare avemarie. O se ne andava da compare Zuppiddu, col pretesto di vedere a che stato fosse la provvidenza, per far 4 chiacchiere con Barbara, la quale veniva a mettere frasche sotto il calderotto della pece, quando c'era compare Ntoni. Voi siete sempre in faccende, comare Barbara, le diceva Ntoni, e siete il braccio destro della casa. Per questo vostro padre non vi vuol maritare. Non mi vuol maritare con quelli che non fanno per me, rispondeva Barbara. Pari con pari e statti coi tuoi. Io ci starei anch'io coi vostri, per la Madonna. Se voleste voi, comare Barbara. Che discorsi mi fate, compare Ntoni? La mamma è a filare nel cortile e sta a sentirci. Dicevo per quelle frasche che son verdi e non vogliono accendere. Lasciate fare a me. Che è vero che venite qui per vedere la mangiacarrubbe, quando si affaccia alla finestra? Io ci vengo qui per tutt'altro, comare Barbara. Ci vengo per vedere a che stato è la provvidenza. È a buon stato, e il babbo ha detto che per la vigilia di Natale la metterete in mare. Come s'avvicinava la novena di Natale, i Malavoglia non facevano altro che andare e venire dal cortile di mastro Turi Zuppiddu. Intanto il paese intero si metteva in festa. In ogni casa si ornavano di frasche e d'arance le immagini dei santi, e i fanciulli si affollavano dietro la cornamusa che andava a suonare davanti alle cappellette con la luminaria, accanto agli usci. Solo in casa dei Malavoglia la statua del buon pastore rimaneva all'oscuro, mentre Ntoni di padron Ntoni correva a fare il gallo di qua e di là, e Barbara Zuppidda gli diceva: almeno ci penserete che ho squagliata la pece per la provvidenza quando sarete in mare. Piedipapera predicava che tutte le ragazze se lo rubavano. Chi è rubato? Sono io, piagnucolava lo zio Crocifisso. Voglio un po' vedere donde prenderanno i denari dei lupini se Ntoni si marita, e se devono anche dare la dote alla mena, col censo che hanno sulla casa, e tutti quegli imbrogli dell'ipoteca che son saltati fuori all'ultimo.
Il Natale, eccolo qua, ma i Malavoglia ancora non li ho visti. Padron ntoni tornava a cercarlo in piazza o sotto la tettoia e gli diceva: cosa volete che si faccia se non ho denari? Spremete il sasso per cavarne sangue. Aspettatemi sino a giugno, se volete farmi questo favore, o prendetevi la provvidenza e la casa del nespolo. Io non ci ho altro. Io voglio i miei danari, ripicchiava Campana di Legno con le spalle al muro. Avete detto che siete galantuomini e che non pagate con le chiacchiere della provvidenza e della casa del nespolo. Egli ci perdeva l'anima e il corpo, ci aveva rimesso il sonno e l'appetito, e non poteva nemmeno sfogarsi col dire che quella storia andava a finire con l'usciere, perché subito padron ntoni mandava don Giammaria o il segretario a domandar pietà, e non lo lasciavano più venire in piazza per gli affari suoi, senza metterglisi alle calcagna, sicché tutti nel paese dicevano che quelli erano danari del diavolo. Con Piedipapera non poteva sfogarsi, perché gli rimbeccava subito che i lupini erano fradici e che egli faceva il sensale. Ma quel servizio lì potrebbe farmelo, disse a un tratto fra di sé, e non dormì più quella notte, tanto gli piacque la trovata, e andò a trovare Piedipapera appena fatto giorno, che ancora si stirava le braccia e sbadigliava sull'uscio. Così potremo mandare l'usciere dei Malavoglia, e non vi diranno che fate l'usuraio se volete riavere il vostro denaro, né che è denaro del diavolo. Vi è venuta stanotte la bella idea, sghignazzò Piedipapera, che mi avete svegliato all'alba per dirmela. Son venuto a dirvi pure per quei sarmenti. Se li volete, potete venire a pigliarveli. Allora potete mandare per l'usciere, rispose Piedipapera. Ma le spese le fate voi. Quella buona donna di comare Grazia s'era affacciata apposta in camicia per dire a suo marito: cosa è venuto a confabulare con voi lo zio Crocifisso? Lasciateli stare, quei poveri Malavoglia, che ne hanno tanti di guai. Tu va a filare, rispondeva compare Tino. Le donne hanno i capelli lunghi ed il giudizio corto. E se ne andò zoppicando a bere l'erba bianca da compare Pizzuto. Vogliono dargli il cattivo Natale a quei poveretti, mormorava comare Grazia con le mani sulla pancia. Davanti a ogni casa c'era la cappelletta adornata di frasche e d'arance, e la sera vi accendevano le candele quando veniva a suonare la cornamusa, e cantavano la litania che era una festa per ogni dove. I bambini giocavano ai nocciuoli nella strada, e se Alessi si fermava a guardare con le gambe aperte, gli dicevano: tu vattene se non hai nocciuoli per giocare, ora vi pigliano la casa. Infatti, la vigilia di Natale venne apposta l'usciere in carrozza pei Malavoglia, talché tutto il paese si mise in subbuglio e andò a lasciare un foglio di carta bollata sul canterano accanto alla statua del buon pastore. L'avete visto l'usciere che è venuto pei Malavoglia? Andava dicendo comare Venera. Ora stanno freschi. Suo marito, che non gli pareva vero di aver ragione, allora cominciò a gridare e a strepitare. Io l'avevo detto, santi del paradiso, che quel Toni a bazzicare per la casa non mi piaceva. Voi state zitto, che non sapete nulla, gli rimbeccava la Zuppidda. Questi sono affari nostri. Le ragazze si maritano così, se no vi restano sulla pancia, come le casseruole vecchie. Che maritare, ora che è venuto l'usciere? Allora la Zuppidda gli piantava le mani sulla faccia. Che lo sapevate che doveva venire l'usciere? Voi abbaiate sempre a cose fatte, ma un dito che è un dito non lo sapete muovere. Infine, l'usciere non se la mangia la gente. L'usciere è vero che non si mangia la gente, ma i Malavoglia erano rimasti come se gli avesse presi un accidente tutti in una volta, e stavano nel cortile, seduti in cerchio, a guardarsi in viso, e quel giorno dell'usciere non si misero a tavola in casa dei Malavoglia. Sacramento! Esclamava Ntoni. Siamo sempre come i pulcini nella stoppa, ed ora mandano l'usciere per tirarci il collo. Cosa faremo? Diceva la Longa. Padron ntoni non lo sapeva, ma infine si prese in mano la carta bollata e andò a trovare lo zio Crocifisso coi due nipoti più grandicelli, per dirgli di prendersi la provvidenza, che mastro Turi l'aveva rattoppata allora allora. E al poveraccio gli tremava la voce come quando gli era morto il figlio Bastianazzo. Io non so niente, gli rispose Campana di Legno. Io non c'entro più. Ho venduto il mio credito a Piedipapera e dovete sbrigarvela con lui. Piedipapera, appena li vide venire in processione, cominciò a grattarsi il capo. Cosa volete che ci faccia? Rispose lui. Io sono un povero diavolo e ho bisogno di quei danari. E della provvidenza non so che farne, perché non è il mio mestiere. Ma se la vuole lo zio Crocifisso, vi aiuterò a venderla. Ora torno. Quei poveracci rimasero ad aspettare seduti sul muricciolo e senza aver coraggio di guardarsi in faccia, ma gettavano occhiate lunghe sulla strada donde s'aspettava Piedipapera, il quale comparve finalmente adagio adagio.
ma quando voleva sapeva arrancare speditamente con la sua gamba storpia. Dice che è tutta rotta come una scarpa vecchia e non sa che farsene, gridò da lontano. Mi dispiace, ma non ho potuto far nulla. Così i malavoglia se ne tornarono a casa con la carta bollata in mano. Pure qualche cosa bisognava fare, perché quella carta bollata lì, posata sul canterano, avevano inteso dire, si sarebbe mangiato il canterano, la casa e tutti loro. Qui ci vuole un consiglio di don Silvestro il segretario, suggerì Maruzza. Portategli quelle 2 galline là, e qualche cosa vi saprà dire. Don Silvestro disse che non c'era tempo da perdere e li mandò da un bravo avvocato, il dottor Scipioni, il quale stava di casa in via degli Ammalati, di faccia allo stallatico dello zio Crispino, ed era giovane, ma quanto a chiacchiere ne possedeva da mettersi in tasca tutti gli avvocati vecchi che pretendevano 5 onze per aprir bocca, mentre lui si contentava di 25 lire. L'avvocato Scipioni stava facendo delle spagnolette e li fece andare e venire 2 o 3 volte prima di dar loro pratica. Il bello poi era che andavano tutti in processione, l'uno dietro l'altro, e da principio ci si accompagnava anche la Longa con la bimba in collo, per aiutare a dire le proprie ragioni, e così perdevano tutti la giornata. Quando poi l'avvocato ebbe letto le carte e poté capire qualche cosa dalle risposte ingarbugliate che doveva strappare con le tenaglie a padron Ntoni, mentre gli altri se ne stavano appollaiati sulle loro scranne senza osare di fiatare, si mise a ridere di tutto cuore, e gli altri ridevano con lui, senza sapere perché, per ripigliar fiato. Niente, rispose l'avvocato. Non c'è da far niente. E siccome padron Ntoni tornava a dire che era venuto l'usciere, lasciatelo venire anche una volta al giorno, così il creditore si stancherà più presto di rimetterci le spese. Non potranno prendervi nulla, perché la casa è dotale, e per la barca faremo il reclamo in nome di mastro Turi Zuppiddu. Vostra nuora non c'entra niente nella compera dei lupini. L'avvocato seguitò a parlare senza sputare, senza grattarsi il capo, per più di 25 lire, talmente che padron Ntoni e i suoi nipoti si sentivano venire l'acquolina in bocca di parlare anche loro, di spifferare la loro brava difesa, che si sentivano gonfiare in testa, e se ne andarono intontiti, sopraffatti da tutte quelle ragioni che avevano, ruminando e gesticolando le chiacchiere dell'avvocato per tutta la strada. Maruzza, che stavolta non era andata, come li vide arrivare con la faccia rossa e gli occhi lucenti, si sentì sgravare di un gran peso anche lei, e si rasserenò in viso aspettando che dicessero quel che aveva detto l'avvocato. Ma nessuno apriva bocca e stavano a guardarsi l'un l'altro. Ebbene? Domandò infine Maruzza, la quale moriva d'impazienza. Niente. Non c'è paura di niente, rispose tranquillamente padron Ntoni. E l'avvocato? Sì, l'avvocato l'ha detto lui che non c'è paura di niente. Ma cosa ha detto? Insisté Maruzza. Lui sa dirle le cose. Un uomo coi baffi. Benedette quelle 25 lire. Ma infine cosa ha detto di fare? Il nonno guardò il nipote e Ntoni guardò il nonno. Nulla, rispose alfine padron Ntoni. Ha detto di non far nulla. Non gli pagheremo niente, aggiunse Ntoni più ardito, perché non può prenderci né la casa né la provvidenza. Non gli dobbiamo nulla. E i lupini? È vero, e i lupini, ripete padron Ntoni. I lupini? Non ce li abbiamo mangiati i suoi lupini, non li abbiamo in tasca e non può prenderci nulla lo zio Crocifisso. L'ha detto l'avvocato, che ci rimetterà le spese. Allora successe un momento di silenzio. Intanto Maruzza non sembrava persuasa. Dunque ha detto di non pagare? Ntoni si grattò il capo e il nonno soggiunse. È vero, i lupini ce li ha dati e bisogna pagarli. Non c'era che dire. Adesso che l'avvocato non era più là, bisognava pagarli. Padron Ntoni, scrollando il capo, borbottava. Questo poi no. Questo non l'hanno mai fatto i malavoglia. Lo zio Crocifisso si piglierà la casa e la barca e tutto, ma questo poi no. Il povero vecchio era confuso, ma la nuora piangeva in silenzio nel grembiule. Allora bisogna andare da don Silvestro, conchiuse padron Ntoni. E di comune accordo, nonno, nipoti e nuora, persino la bimba, andarono di nuovo in processione dal segretario comunale, per chiedergli come dovevano fare per pagare il debito senza che lo zio Crocifisso mandasse delle altre carte bollate, che si mangiavano la casa, la barca e tutti loro. Don Silvestro, il quale sapeva di legge, stava passando il tempo costruendo una gabbia a trappola che voleva regalare ai bambini della signora. Ei non faceva come l'avvocato e li lasciò chiacchierare e chiacchierare, seguitando ad infilar gretole nelle cannucce. Infine disse quel che ci voleva. Orbè, se la gnà Maruzza ci mette la mano, ogni cosa si sarebbe aggiustata.
La povera donna non sapeva indovinare dove dovesse mettere la sua mano. Dovete metterla nella vendita, le disse don Silvestro, e rinunziare all'ipoteca della dote, quantunque lupini non li abbiate presi voi. I lupini li abbiamo presi tutti, mormorava la Longa, e il Signore ci ha castigati tutti insieme col prendersi mio marito. Quei poveri ignoranti, immobili sulle loro scranne, si guardavano fra di loro, e don Silvestro intanto rideva sotto il naso. Poi mandò a chiamare lo zio Crocifisso, il quale venne ruminando una castagna secca, giacché aveva finito allora di desinare e aveva gli occhietti più lustri del solito. Da principio non voleva sentirne nulla e diceva che lui non c'entrava più e non era affar suo. Io sono come il muro basso, che ognuno ci si appoggia e fa il comodo suo, perché non so parlare come un avvocato e non so dire le mie ragioni. La mia roba, par roba rubata, ma quel che fanno a me lo fanno a Gesù crocifisso che sta in croce. E seguitava a borbottare e brontolare con le spalle al muro e le mani ficcate nelle tasche. Né si capiva nemmeno quel che dicesse per quella castagna che ci aveva in bocca. Don Silvestro sudò una camicia per fargli entrare in testa che infine i Malavoglia non potevano dirsi truffatori se volevano pagare il debito, e la vedova rinunziava all'ipoteca. I Malavoglia si contentano di restare in camicia per non litigare, ma se li mettete con le spalle al muro, cominciano a mandar carta bollata anche loro, e chi s'è visto s'è visto. Infine, un po' di carità bisogna averla, santo diavolone. Volete scommettere che se continuate a piantare i piedi in terra come un mulo non avrete niente? E lo zio Crocifisso allora rispondeva: quando mi prendono da questo lato, non so più che dire. E promise di parlarne a Piedipapera. Per riguardo all'amicizia, io farei qualunque sacrificio. Padron Ntoni poteva dirlo se per un amico avrebbe fatto questo ed altro, e gli offrì la tabacchiera aperta, fece una carezza alla bimba e le regalò una castagna. Don Silvestro conosce il mio debole. Io non so dir di no. Stasera parlerò con Piedipapera e gli dirò di aspettare sino a Pasqua, purché comare Maruzza ci metta la mano. Comare Maruzza non sapeva dove bisognava metterla la mano e rispose che ce l'avrebbe messa anche subito. Allora potete mandare a prendervi quelle fave che mi avete chiesto per seminarle, disse poi lo zio Crocifisso a don Silvestro prima di andarsene. Va bene, rispose don Silvestro. Lo so che per gli amici avete il cuore grande quanto il mare. Piedipapera, davanti alla gente, non voleva sentir parlare di dilazione, e strillava e si strappava i capelli, che lo volevano ridurre in camicia e volevano lasciarlo senza pane per tutto l'inverno, lui e sua moglie Grazia, dopo che l'avevano persuaso a comprare il debito dei Malavoglia, e quelle erano 500 lire l'una meglio dell'altra, che s'era levate di bocca per darle allo zio Crocifisso. Sua moglie Grazia, poveretta, spalancava gli occhi, perché non sapeva di dove li avesse presi quei denari, e metteva buone parole per i Malavoglia, i quali erano brava gente, e tutti li avevano sempre conosciuti per galantuomini nel vicinato. Lo zio Crocifisso adesso prendeva anche lui la parte dei Malavoglia. Han detto che pagheranno, e se non potranno pagare vi lasceranno la casa. La gnà Maruzza ci metterà la mano anche lei. Non lo sapete che al giorno d'oggi per avere il fatto suo bisogna fare come si può? Allora Piedipapera si infilò il giubbone di furia e se ne andò via bestemmiando, che facessero pure come volevano lo zio Crocifisso e sua moglie, giacché lui non contava per nulla in casa. Capitolo settimo. Quello fu un brutto Natale per i Malavoglia. Giusto in quel tempo anche Luca prese il suo numero alla leva, un numero basso, da povero diavolo, e se ne andò a fare il soldato senza tanti piagnistei, che oramai ci avevano fatto il callo. Stavolta Ntoni, accompagnando il fratello col berretto sull'orecchio, talché pareva fosse lui che partisse, gli diceva che non era nulla, e anche lui aveva fatto il soldato. Quel giorno pioveva, e la strada era tutta una pozzanghera. Non voglio che mi accompagnate, ripeteva Luca alla mamma. Già la stazione è lontana. E stava sull'uscio a veder piovere sul nespolo, col suo fardelletto sotto il braccio. Poi baciò la mano al nonno e alla mamma, e abbracciò Mena e i fratelli. Così la Longa se lo vide partire sotto l'ombrello, accompagnato da tutto il parentado, saltando sui ciottoli della stradicciuola che era tutta una pozzanghera, e il ragazzo, siccome era giudizioso quanto il nonno, si rimboccò i calzoni sul ballatoio, sebbene non li avrebbe messi più, ora che lo vestivano da soldato. Questo qui non scriverà per danari quando sarà laggiù, pensava il vecchio, e se Dio gli dà giorni lunghi, la tira su un'altra volta la casa del nespolo. Ma Dio non gliene diede giorni lunghi, appunto perché era fatto di quella pasta. E quando giunse più tardi la notizia che era morto,
Alla longa le rimase quella spina che l'aveva lasciato partire con la pioggia e non l'aveva accompagnato alla stazione. Mamma, disse Luca tornando indietro, perché gli piangeva il cuore di lasciarla così, zitta zitta sul ballatoio, come la Madonna Addolorata. Quando tornerò vi avviserò prima, e così verrete ad incontrarmi tutti alla stazione. E quelle parole Maruzza non le dimenticò finché le chiusero gli occhi. E sino a quel giorno si portò fitta nel cuore quell'altra spina che il suo ragazzo non assisteva alla festa che si fece quando misero di nuovo in mare la Provvidenza, mentre c'era tutto il paese, e Barbara Zuppidda s'era affacciata con la scopa per spazzar via i trucioli. Lo faccio per amor vostro, aveva detto a Ntoni di padron Ntoni, perché è la vostra provvidenza. Voi, con la scopa in mano, sembrate una regina, rispose Ntoni. In tutta Trezza non c'è una brava massaia come voi. Ora che vi portate via la provvidenza, non ci verrete più da queste parti, compare Ntoni. Sì che ci verrò. E poi, per andare alla Sciara, questa è la strada più corta. Ci verrete per vedere la mangiacarrubbe, che si mette alla finestra quando passate. La mangiacarrubbe gliela lascio a Rocco Spatu, che ci ho altro per il capo. Chissà quante ce ne avete in testa delle belle ragazze di fuori il regno, non è vero? Qui ce n'è pure delle belle ragazze, comare Barbara. E lo so io. Davvero? Per l'anima mia. O a voi che ve ne importa? Me ne importa sì, ma adesso non gliene importa di me, perché ci hanno i zerbinotti che passeggiano sotto le finestre, con le scarpe inverniciate. Io non le guardo nemmeno le scarpe inverniciate, per la Madonna dell'Ognina. La mamma dice che le scarpe inverniciate son fatte per mangiarci la dote e ogni cosa. E qualche bel giorno vuole uscire fuori sulla strada, con la rocca in mano, a fare una commedia con quel don Silvestro, se non mi lascia in pace. Che lo dite sul serio, comare Barbara? Sì, davvero. Questa cosa mi piace, disse Ntoni. Sentite, andateci il lunedì alla Sciara, quando mia madre va alla fiera. Al lunedì il nonno non mi lascerà pigliar fiato, ora che mettiamo in mare la provvidenza. Appena mastro Turi disse che la barca era in ordine, padron Ntoni venne a pigliarsela coi suoi ragazzi e tutti gli amici, e la provvidenza, mentre camminava verso la marina, barcollava sui sassi come avesse il mal di mare, in mezzo alla folla. Date qua! Gridava più forte di tutti compare Zuppiddu, ma gli altri sudavano e gridavano per spingerla sui regoli, quando la barca inciampava nei sassi. Lasciate fare a me, se no me la piglio in braccio come una bambina e ve la metto nell'acqua tutta in una volta. Compare Turi è capace di farlo con quelle braccia, dicevano alcuni. Oppure, adesso i malavoglia si mettono di nuovo a cavallo. Quel diavolo di compare Zuppiddu ci ha le fate nelle mani, esclamavano. Guardate come l'ha ridotta, che prima sembrava una scarpaccia vecchia addirittura. E davvero, adesso la provvidenza sembrava tutt'altra cosa, lucente della pece nuova, e con quella bella fascia rossa lungo il bordo, e sulla poppa il San Francesco con la barba che sembrava di bambagia, tal che persino la longa si era riconciliata con la provvidenza, da quando era tornata senza suo marito, e aveva fatto la pace per la paura, ora che era venuto l'usciere. Viva San Francesco! Gridava ognuno come vedeva passare la provvidenza, e il figlio della locca gridava più forte degli altri, per la speranza che adesso padron Ntoni prendesse a giornata anche lui. Mena si era affacciata sul ballatoio e piangeva un'altra volta dalla contentezza, e fin la locca si alzò e andò con la folla anche lei dietro i malavoglia. O comare Mena, questa deve essere una bella giornata per voi altri, le diceva Alfio Mosca dalla sua finestra di rimpetto. Deve essere come quando potrò comprare il mio mulo. E l'asino lo venderete? Come volete che faccia? Io non sono ricco come Vanni Pizzuto, se no, in coscienza, non lo venderei. Povera bestia. Se avessi a dar da mangiare a un'altra bocca, prenderei moglie e non starei solo come un cane, disse Alfio ridendo. Mena non sapeva che dire, ed Alfio aggiunse poi: ora che ci avete in mare la provvidenza, vi mariteranno con Brasi Cipolla. Il nonno non mi ha detto nulla. Ve lo dirà dopo. Ancora c'è tempo. Da ora a quando vi mariterete, chissà quante cose succederanno e per quali strade andrò col mio carro. Mi hanno detto che alla Piana, al di là della città, c'è da lavorare per tutti alla ferrovia. Ora la Santuzza s'è intesa con Massaro Filippo pel mosto nuovo e non avrò più nulla da far qui. Padron Cipolla, invece, malgrado che i malavoglia si fossero messi di nuovo a cavallo, continuava a scrollare il capo e andava sentenziando che era un cavallo senza gambe.
Lui lo sapeva dove erano le magagne, nascoste sotto la pece nuova. Una provvidenza rattoppata, sogghignava lo speziale. Sciroppo d'altea e mucillaggine di gomma arabica, come la monarchia costituzionale. Vedrete che gli faranno pagare anche la ricchezza mobile a padron Ntoni. Fin l'acqua che si beve ci faranno pagare. Ora dice che metteranno il dazio sulla pece. Per questo padron Ntoni si è affrettato a fare allestire la sua barca, con tutto che mastro Turi Zuppiddu avanza ancora 50 lire da lui. Chi ha avuto giudizio è stato lo zio Crocifisso, che ha venduto a piedipapera il credito dei lupini. Ora, se la ruota non gira pe malavoglia, la casa del nespolo se la piglia piedipapera e la provvidenza torna da compare Zuppiddu. Intanto la provvidenza era scivolata in mare come un'anitra, col becco in aria, e ci sguazzava dentro, si godeva il fresco, dondolandosi mollemente nell'acqua verde che le colpettava attorno ai fianchi, e il sole le ballava sulla vernice. Padron Ntoni se la godeva anche lui, con le mani dietro la schiena e le gambe aperte, aggrottando un po' le ciglia, come fanno i marinai quando vogliono vederci bene anche al sole, che era un bel sole d'inverno, e i campi erano verdi, il mare lucente e il cielo turchino che non finiva mai. Così tornano il bel sole e le dolci mattine d'inverno anche per gli occhi che hanno pianto e li hanno visti del color della pece, e ogni cosa si rinnova come la provvidenza, che era bastato un po' di pece di colore e 4 pezzi di legno per farla tornare nuova come prima. E chi non vede più nulla sono gli occhi che non piangono più e sono chiusi dalla morte. Compare Bastianazzo non poté vederla questa festa, pensava fra di sé comare Maruzza, andando innanzi e indietro davanti all'orditoio a disporre la trama, che quei regoli e quelle traverse glieli aveva fatti tutti suo marito con le sue mani, la domenica o quando pioveva, e li aveva piantati lui stesso nel muro. Ogni cosa in quella casa parlava ancora di lui, e c'era il suo paracqua d'incerata in un cantuccio e le sue scarpe quasi nuove sotto il letto. Mena, mentre imbozzimava l'ordito, aveva il cuore nero anch'essa, pensando a compare Alfio, il quale se ne andava alla bicocca e avrebbe venduto il suo asino, povera bestia, che i giovani hanno la memoria corta e hanno gli occhi per guardare soltanto a levante, e a ponente non ci guardano altro che i vecchi, quelli che hanno visto tramontare il sole tante volte. Ora che hanno rimesso in mare la provvidenza, disse infine Maruzza, vedendo la figliuola pensierosa, tuo nonno ha ripreso ad andare con padron Cipolla. Li ho visti insieme anche stamattina dal ballatoio, davanti alla tettoia di Peppinaso. Padron Fortunato è ricco e non ha nulla da fare, e se ne sta in piazza tutto il giorno, rispose Mena. Sì, e suo figlio Brasi ne ha della grazia di Dio. Ora che abbiamo la nostra barca e i nostri uomini non dovranno andare a giornata, ci trarremo fuori dalla stoppa anche noi. E se le anime del purgatorio ci aiutano a levarci il debito dei lupini, si potrà cominciare a pensare alle altre cose. Tuo nonno non ci dorme, sta tranquilla. E quanto a questo, non ve lo farà sentire che avete perso il padre, che è come un altro padre, lui. Poco dopo arrivò padron Ntoni carico di reti, che pareva una montagna e non gli si vedeva la faccia. Son venuto a riprenderle dalla paranza, disse, e bisogna rivedere le maglie, giacché domani armeremo la provvidenza. Perché non vi siete fatto aiutare da Ntoni? Gli rispose Maruzza tirando per un capo, mentre il vecchio girava in mezzo al cortile come un arcolaio, per dipanare le reti che non finivano più, e pareva un serpente con la coda. L'ho lasciato di là da mastro Pizzuto, povero ragazzo, ha da lavorare tutta la settimana, e fa caldo anche in gennaio con quel po' di roba sulle spalle. Alessi rideva del nonno, vedendolo così rosso e curvo come un amo, e il nonno gli disse: guarda che qui fuori c'è quella povera Locca. Suo figlio è in piazza senza far nulla e non hanno da mangiare. Maruzza mandò Alessi dalla Locca con 4 fave, e il vecchio, asciugandosi il sudore con la manica della camicia, soggiunse: ora che ci abbiamo la nostra barca, se arriviamo all'estate, con l'aiuto di Dio, lo pagheremo il debito. Ei non sapeva dir altro e guardava le sue reti, seduto sotto il nespolo, come se le vedesse piene. Adesso bisogna far la provvista del sale, prima che ci mettano il dazio, se è vero, andava dicendo con le mani sotto le ascelle. Compare Zuppiddu lo pagheremo coi primi danari, ed egli mi ha promesso che allora ci darà a credenza la provvista dei barilotti. Nel canterano ci sono 5 onze della tela di mena, aggiunse Maruzza. Bravo! Con lo zio Crocifisso non voglio farci più debiti, perché non me lo dice il cuore, dopo l'affare dei lupini.
ma 30 lire ce le darebbe per la prima volta che andiamo in mare con la provvidenza. Lasciatelo stare, esclamò la Longa. I danari dello zio Crocifisso portano disgrazia. Anche stanotte ho sentito cantare la gallina nera. Poveretta, esclamò il vecchio sorridendo al vedere la gallina nera che passeggiava pel cortile con la coda in aria e la cresta sull'orecchio, come se non fosse fatto suo. Essa fa pure l'uovo tutti i giorni. Allora Mena prese la parola e si affacciò sull'uscio. Ce n'è un paniere pieno di uova, aggiunse, e lunedì, se compare Alfio va a Catania, potete mandare a venderle al mercato. Sì, anche queste aiutano a levare il debito, disse padron Ntoni. Ma voi altri dovreste mangiarvelo qualche uovo, quando avete voglia. No, non ne abbiamo voglia, rispose Maruzza, e Mena soggiunse. Se le mangiamo noi, compare Alfio non avrà più da venderne al mercato. Ora metteremo le uova di anitra sotto la chioccia, e i pulcini si vendono 8 soldi l'uno. Il nonno la guardò in faccia e le disse: Tu sei una vera malavoglia, la mia ragazza. Le galline starnazzavano nel terriccio del cortile, al sole, e la chioccia, tutta ingrullita, con la sua penna nel naso, scuoteva il becco in un cantuccio. Sotto le frasche verdi dell'orto, lungo il muro, c'era appeso su dei pioli dell'altro ordito ad imbiancare, coi sassi al piede. Tutta questa roba fa danari, ripeteva padron Ntoni, e con la grazia di Dio non ci manderanno più via dalla nostra casa. Casa mia, madre mia. Ora i malavoglia devono pregare Dio e San Francesco perché la pesca riesca abbondante, diceva intanto Piedipapera. Sì, con le annate che corrono, esclamò padron Cipolla, che in mare ci devono aver buttato il colera anche per i pesci. Compare Mangiacarrubbe diceva di sì col capo, e lo zio Cola tornava a parlare del dazio del sale che volevano mettere. E allora le acciughe potevano starsene tranquille, senza spaventarsi più dalle ruote dei vapori, che nessuno sarebbe più andato a pescarle. E ne hanno inventato un'altra, aggiunse mastro Turi il Calafato, di mettere anche il dazio sulla pece. Quelli a cui non gliene importava della pece non dissero nulla. Ma lo Zuppiddu seguitò a strillare che egli avrebbe chiuso bottega e chi aveva bisogno di calafatare la barca poteva metterci la camicia della moglie per stoppa. Allora si levarono le grida e le bestemmie. In questo momento si udì il fischio della macchina e i carrozzoni della ferrovia sbucarono tutto a un tratto sul pendio del colle, dal buco che ci avevano fatto, fumando e strepitando come avessero il diavolo in corpo. Ecco qua, conchiuse padron Fortunato, la ferrovia da una parte e i vapori dall'altra. A Trezza non ci si può più vivere, in fede mia. Nel villaggio successe una casa del diavolo quando volevano mettere il dazio sulla pece. La Zuppidda, con la schiuma alla bocca, salì sul ballatoio e si mise a predicare che era un'altra bricconata di don Silvestro, il quale voleva rovinare il paese perché non l'avevano voluto per marito. Non lo volevano nemmeno per compagno alla processione, quel cristiano, né lei né sua figlia. Comare Venera, quando parlava del marito che doveva prendere sua figlia, pareva che la sposa fosse lei. Mastro Turi avrebbe chiuso bottega, diceva. Ma voleva vedere poi come avrebbe fatto la gente a mettere le barche in mare, che si sarebbero mangiati per pane gli uni con gli altri. Allora le comari si affacciarono sull'uscio, con le conocchie in mano a sbraitare che volevano ammazzarli tutti quelli delle tasse, e volevano dar fuoco alle loro cartacce e alla casa dove le tenevano. Gli uomini, come tornavano dal mare, lasciavano gli arnesi ad asciugare e stavano a guardare dalla finestra la rivoluzione che facevano le mogli. Tutto perché è tornato Ntoni di padron Ntoni, seguitava comare Venera, ed è sempre là, dietro le gonnelle di mia figlia. Ora gli danno noia le corna a don Silvestro. Infine, se non lo vogliamo, cosa pretende? Mia figlia è roba mia e posso darla a chi mi pare e piace. Gli ho detto di no, chiaro e tondo a Mastro Callà quando è venuto a fare l'ambasciata in persona. L'ha visto anche lo zio Santoro. Don Silvestro gli fa fare quel che vuole a quel giufà del sindaco, ma io me ne infischio del sindaco e del segretario. Ora cercano di farci chiudere bottega perché non mi lascio mangiare il fatto mio da questo e da quello. Che razza di cristiani, eh? Perché non l'aumentano sul vino, il loro dazio, o sulla carne, che nessuno ne mangia. Ma questo non piace a Massaro Filippo, per amore della santuzza, che sono in peccato mortale tutti e due, e lei porta l'abitino di figlia di Maria per nascondere le sue porcherie, e quel becco dello zio Santoro non vede nulla. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, come compare Naso, che è più grasso dei suoi maiali. Belle teste che abbiamo. Ora vogliamo fargli la festa a tutte coteste teste di pesce della malannata.
Mastro Turi Zuppiddu si dimenava sul ballatoio con la malabestia ed il patarasso in pugno, che voleva far sangue, e non l'avrebbero trattenuto nemmen con le catene. La bile andava gonfiandosi da un uscio all'altro come le onde del mare in burrasca. Don Franco si fregava le mani col cappellaccio in capo e diceva che il popolo levava la testa. E come vedeva passare don Michele con la pistola appesa sulla pancia, gli rideva sul naso. Anche gli uomini, a poco, si erano lasciati riscaldare dalle loro donne e si cercavano l'un l'altro per mettersi in collera. E perdevano la giornata a stare in piazza con le mani sotto le ascelle e la bocca aperta ad ascoltare il farmacista, il quale predicava sottovoce, perché non udisse sua moglie che era di sopra, di fare la rivoluzione se non erano minchioni, e non badare al dazio del sale o al dazio della pece, ma casa nuova bisognava fare, e il popolo aveva ad essere re. Invece certuni torcevano il muso e gli voltavano le spalle, dicendo: il re vuole essere lui, lo speziale di quelli della rivoluzione, per affamare la povera gente. E se ne andavano piuttosto all'osteria della Santuzza, dove c'era buon vino che scaldava la testa, e compare Cinghialenta e Rocco Spatu facevano per 10. Ora che si ricominciava la canzone delle tasse, si sarebbe parlato nuovamente di quella del pelo, come la chiamavano la tassa sulle bestie da soma, e di aumentare il dazio sul vino. Santo diavolone! Stavolta andava a finir male per la Madonna. Il vino buono faceva vociare e il vociare metteva sete, intanto che non avevano ancora aumentato il dazio sul vino, e quelli che avevano bevuto levavano i pugni in aria, con le maniche della camicia rimboccate, e se la prendevano persin con le mosche che volavano. Questa è come una festa per la Santuzza, dicevano. Il figlio della Locca, il quale non aveva danari per bere, gridava lì fuori dall'uscio che voleva farsi ammazzare piuttosto, ora che lo zio Crocifisso non lo voleva più nemmeno a mezza paga, per quel suo fratello Menico che s'era annegato coi lupini. Vanni Pizzuto aveva anche chiuso la bottega, perché nessuno andava più a farsi radere, e portava il rasoio in tasca, e vomitava improperi da lontano, e sputava addosso a coloro che se ne andavano pei fatti loro, coi remi in collo, stringendosi nelle spalle. Quelli sono carogne, che non gli importa un corno della patria, sbraitava don Franco, tirando il fumo dalla pipa come se volesse mangiarsela. Gente che non muoverebbe un dito pel suo paese. Tu lasciali dire, diceva padron ntoni a suo nipote, il quale voleva rompere il remo sulla testa a chi gli dava della carogna. Con le loro chiacchiere non ci danno pane, né ci levano un soldo di debito dalle spalle. Lo zio Crocifisso, il quale era di quelli che badano ai fatti propri, e quando gli cavavano sangue con le tasse si masticava la sua bile dentro di sé per paura di peggio, adesso non si faceva più vedere in piazza, addossato al muro del campanile, ma stava rintanato in casa, al buio, a recitare paternostri e avemarie per digerire la collera contro quelli che strillavano. Ed era gente che voleva mettere a sacco e a fuoco il paese e andare a svaligiare chi ci aveva 4 soldi in casa. Lui ha ragione, dicevano in paese, perché dei soldi deve averne a palate. Ora ci ha pure le 500 lire dei lupini che gli ha dato Piedipapera. Ma la Vespa, la quale aveva tutta la sua roba al sole e non temeva che gliela rubassero, andava gridando per lui, con le mani in aria, nera come un tizzone e coi capelli al vento, che suo zio se lo mangiavano vivo ogni 6 mesi con la fondiaria, e voleva cavargli gli occhi con le sue mani all'esattore se tornava da suo zio. Adesso ella ronzava continuamente da comare Grazia, dalla cugina Anna e dalla Mangiacarrubbe, ora con un pretesto ed ora con un altro, per vedere come se la intendessero compare Alfio con la Sant'Agata, ed avrebbe voluto annichilire la Sant'Agata con tutti i malavoglia. Perciò andava dicendo che non era vero che Piedipapera avesse comprato il credito dei lupini, perché Piedipapera non le aveva mai possedute 500 lire, e i malavoglia avevano sempre sul collo i piedi di suo zio Crocifisso, il quale poteva schiacciarli come formiche, tanto era ricco, ed ella aveva avuto il torto a dirgli di no, pei begli occhi di uno il quale non ci aveva che un carro da asino, mentre lo zio Crocifisso le voleva bene come alla pupilla degli occhi suoi, sebbene in quel momento non volesse aprirle l'uscio, per timore che gli entrassero in casa a fare sacca e fuoco. Chi ci aveva da perdere qualcosa, come padron Cipolla o massaro Filippo l'ortolano, stava tappato in casa, con tanto di catenaccio, e non metteva fuori nemmeno il naso. Per questo Brasi Cipolla si era buscato un potente ceffone da suo padre, quando l'aveva trovato sulla porta del cortile a guardare in piazza come un baccalà. I pesci grossi stavano sott'acqua durante la maretta e non si facevano vedere, anche quelli che erano teste di pesce, e lasciavano il sindaco col naso per aria a cercare la foglia.
Non lo vedete che si servono di voi come di un burattino? Gli diceva sua figlia Betta, coi pugni sui fianchi. Ora che vi hanno messo nell'impiccio, vi voltano le spalle e vi lasciano solo a sgambettare nel pantano. Ecco quello che vuol dire farsi menare pel naso da quell'imbroglione di don Silvestro. Io non mi lascio menar pel naso da nessuno, saltava su Baco da Seta. Il sindaco lo faccio io e non don Silvestro. Don Silvestro diceva invece che il sindaco lo faceva sua figlia Betta e Mastro Croce Callà portava i calzoni per isbaglio. Così, fra tutte e due, il povero Baco da Seta stava fra l'incudine e il martello. Adesso poi che era venuta la burrasca e tutti lo lasciavano a strigliare quella mala bestia della folla, non sapeva più da che parte voltarsi. A voi cosa ve ne importa? Gli gridava Betta. Fate anche voi come fanno gli altri, e se non vogliono il dazio della pece, don Silvestro ci penserà lui a trovare qualche altra cosa. Don Silvestro invece era più fermo. Continuava ad andare attorno, con quella faccia tosta, e Rocco Spato e Cinghialenta, come lo vedevano, rientravano in fretta nell'osteria per non fare uno sproposito, e Vanni Pizzuto bestemmiava forte, toccando il rasoio dentro la tasca dei calzoni. Don Silvestro, senza badarci, andava a far quattro chiacchiere con lo zio Santoro e gli metteva 2 centesimi nella mano. Sia lodato Dio, esclamava il cieco. Questo è don Silvestro il segretario, che nessun altri di tutti quelli che vengono qui a gridare e a pestare i pugni sulle panche fa 1 centesimo di limosina per le anime del purgatorio. E vengono a dire che vogliono ammazzarli tutti, il sindaco e il segretario. L'hanno detto Vanni Pizzuto, Rocco Spatu e compare Cinghialenta. Vanni Pizzuto s'è messo ad andare senza scarpe, per non essere conosciuto. Ma io lo riconosco egualmente, che striscia sempre i piedi per terra e fa levar la polvere come quando passano le pecore. A voi che ve ne importa? Gli diceva sua figlia, appena don Silvestro se ne andava. Questi non sono affari nostri. L'osteria è come un porto di mare, chi va e chi viene, e bisogna essere amici con tutti e fedeli con nessuno. Per questo l'anima l'abbiamo ciascuno la sua, e ognuno deve badare ai suoi interessi e non fare giudizi temerari contro il prossimo. Compare Cinghialenta e Spatu spendono del denaro in casa nostra. Non dico di Pizzuto, che vende l'erba bianca e cerca di levarci gli avventori. Don Silvestro poi andava a fermarsi dallo speziale, il quale gli piantava la barba in faccia e gli diceva che era tempo di finirla e buttar tutto a gambe in aria e far casa nuova. Volete scommettere che questa volta va a finir male? Ribatteva don Silvestro, mettendo 2 dita nel taschino del farsetto per cavar fuori il 12 tarin nuovo. Non c'è tasse che bastano, e un giorno o l'altro bisognerà finirla davvero. S'ha mutar registro con Baco da Seta, che si lascia mettere la gonnella dalla figlia, e il sindaco lo fa lei. A Massaro Filippo, poi, non gliene importava un cavolo, e padron Cipolla aveva la superbia di non voler fare il sindaco neanche se l'accoppavano. Tutti una manica di borbonici della consorteria, dei minchioni che oggi dicono bianco e domani nero. E l'ultimo che parla ha ragione lui. La gente fa bene a strillare con questo governo che ci succhia il sangue peggio di una mignatta. Ma i denari devono venir fuori per amore o per forza. Qui ci vorrebbe un sindaco di testa e liberale come voi. Lo speziale allora cominciava a dire quel che avrebbe fatto lui e come aggiustava ogni cosa, e don Silvestro stava ad ascoltarlo zitto ed intento che pareva fosse alla predica. Bisognava pensare anche a rinnovare il consiglio. Padron Ntoni non ce lo volevano, perché egli aveva la testa stramba ed era stato causa della morte di suo figlio Bastianazzo. Un uomo di giudizio colui, se fosse stato vivo. Poi, in quell'affare dei lupini, aveva fatto mettere la mano nel debito a sua nuora e l'aveva lasciata in camicia. Se gli interessi del comune li faceva a quel modo. Ma intanto, se la signora si affacciava alla finestra, don Franco cambiava discorso e gridava: Bel tempo, eh! Ammiccando di nascosto a don Silvestro, per fargli capire quel che ci aveva nello stomaco da dire. Andate a fidarvi di quel che vuol fare uno che ha paura della moglie, pensava fra sé don Silvestro. Padron Ntoni era di quelli che si stringevano nelle spalle e se ne andavano coi remi in collo, e al nipote, il quale avrebbe voluto correre in piazza anche lui, a vedere quel che si faceva, gli andava ripetendo: Tu bada ai fatti tuoi, che tutti costoro gridano ognuno pel suo interesse, e l'affare più grosso per noi è quello del debito. Anche compare Mosca era di quelli che badavano ai fatti propri e se ne andava tranquillamente, insieme al suo carro, in mezzo alla gente che gridava coi pugni in aria. A voi non ve ne importa se mettono la tassa del pelo?
gli domandava Mena, come lo vedeva arrivare con l'asino tutto ansante e con le orecchie basse. Sì che me ne importa, ma bisogna camminare per pagarla, la tassa. Se no, si pigliano il pelo con tutto l'asino e il carro pure. Dice che vogliono ammazzarli tutti, Gesù Maria. Il nonno ha raccomandato di tenere la porta chiusa e non aprire se non tornano loro. Voi andrete ancora via domani? Io andrò a prendere un carico di calce per Mastro Crocecallà. Oh, cosa ci andate a fare? Non lo sapete che è il sindaco e vi ammazzeranno anche voi? Egli dice che non gliene importa a lui, che fa il muratore e deve allestire quel muro della vigna per conto di Massaro Filippo, e se non vogliono il dazio della pece, don Silvestro ci penserà lui a qualche altra cosa. Ve l'avevo detto io che è tutta roba di don Silvestro, esclamava la Zuppidda, la quale era sempre lì, a soffiare nel fuoco con la conocchia in mano. È roba di ladri e di gente che non ha nulla da perdere e non paga nulla col dazio della pece, perché non ha mai avuto nemmeno un pezzo di tavola in mare. La colpa è di don Silvestro, seguitava Poscia a sbraitare di qua e di là per tutto il paese, e di quell'imbroglione di Piedipapera, il quale non ha barche e vive alle spalle del prossimo, tiene il sacco a questo e a quello. Volete saperne una? Non è vero niente che ha comprato il credito dello zio Crocifisso. È tutta una finzione fra lui e Campana di Legno per spogliare quei poveretti. Piedipapera non li ha mai visti con gli occhi 500 lire. Don Silvestro, per sentire quello che dicevasi di lui, andava spesso a comprare qualche sigaro all'osteria. E allora Rocco Spatu e Vanni Pizzuto uscivano fuori bestemmiando. O si fermava a chiacchierare con lo zio Santoro, tornando dalla vigna. E così venne a sapere tutta la storia della finta compera di Piedipapera. Ma lui era cristiano con uno stomaco fondo come un pozzo e metteva tutto là dentro. Egli sapeva il fatto suo, e come Betta l'accoglieva con la bocca spalancata peggio di un cane arrabbiato, e mastro Croce Callà s'era lasciato scappare il detto che a lui non gliene importava, rispose: Volete scommettere che ora vi pianto? E non si fece più vedere in casa del sindaco. Così ci avrebbero pensato loro a cavarsi d'impiccio, e la Betta non avrebbe potuto più dirgli sul mostaccio che voleva rovinare suo padre Callà, e i suoi consigli erano quelli di Giuda, che aveva venduto Cristo per 30 denari. E così egli voleva riuscire a buttar giù il sindaco pei suoi fini e fare il gallo in paese. Sicché, la domenica in cui doveva radunarsi il consiglio, don Silvestro, dopo la Santa Messa, andò a ficcarsi nello stanzone del municipio, dove c'era prima il posto della Guardia Nazionale, e si mise tranquillamente a temperare le penne, davanti alla tavola d'abete, per ingannare il tempo, mentre la Zuppidda e le altre comari vociferavano nella strada, filando al sole, e volevano strappare gli occhi a tutti loro. Baco da Seta, come corsero a chiamarlo dal muro della vigna di Massaro Filippo, si infilò il giubbone nuovo, si lavò le mani, si spolverò dalla calce, ma non volle muoversi se prima non gli chiamavano don Silvestro. Betta aveva un bel sgridarlo e spingerlo per le spalle fuori dell'uscio, dicendogli che chi l'aveva preparata la minestra l'avrebbe mangiata, e lui doveva lasciar fare agli altri, purché lo lasciassero star sindaco. Stavolta mastro Callà aveva visto quella folla davanti al municipio, con le conocchie in mano, e puntava i piedi in terra, restio peggio di un mulo. Non ci vado se non viene don Silvestro, ripeteva con gli occhi fuori della testa. Don Silvestro, lo so trovare un ripiego. Il ripiego ve lo trovo io, rispondeva Betta. Non lo vogliono il dazio sulla pece. E voi lasciatelo stare. Brava! E i denari di dove si prendono? Di dove si prendono? Fateli pagare a chi ne ha. Allo zio Crocifisso, a mo' d'esempio, o a padron Cipolla, o a Peppinaso. Brava! Se sono loro i consiglieri. Allora mandateli via e chiamatene degli altri. Già non saranno loro che vi faranno restare sindaco quando tutti gli altri non vi vorranno più. Voi dovete far contenti quelli che sono in maggior numero. Ecco come discorrono le donne, quasi fossero quelli che mi tengono su. Tu non sai nulla. Il sindaco lo fanno i consiglieri, e i consiglieri non possono essere che quelli e non altri. Chi vuoi che facciano? I pezzenti di mezzo alla strada? Allora lasciate stare i consiglieri e mandate via il segretario, quell'imbroglione di don Silvestro. Brava! E chi lo fa il segretario? Chi lo sa fare? Tu o io o padron Cipolla, sebbene sputi sentenze peggio di un filosofo. Allora Betta non seppe più che dire e si sfogò a scaricare ogni sorta di improperi alle spalle di don Silvestro, che era il padrone del paese e se li teneva tutti in tasca. Brava, soggiunse Baco da Seta. Ecco, se non c'è lui, io non so cosa dire. Vorrei vederci te nei miei panni.
Finalmente arrivò don Silvestro, con la faccia più dura del muro, le mani dietro la schiena e zufolando un'arietta. Non vi perdete d'animo, Mastro Croce, che non casca il mondo per questa volta. Mastro Croce da don Silvestro si lasciò menar via e mettere alla tavola d'abete del consiglio, col calamaio davanti. Ma dei consiglieri non c'erano altri che Peppi Naso il macellaio, tutto unto e con la faccia rossa, che non aveva paura di nessuno al mondo, e compare Tino Piedipapera. Quello lì non ha nulla da perdere, vociava dall'uscio la Zuppidda, e ci viene per succhiare il sangue alla povera gente, peggio di una sanguisuga, perché vive alle spalle del prossimo e tiene il sacco a questo e a quello per fare le birbonate, razza di ladri e di assassini. Piedipapera, sebbene volesse fargli indifferente e bel decoro della carica, finì col perdere la pazienza e si rizzò sulla gamba storta, gridando a mastro Cirino, l'inserviente comunale, il quale era incaricato del buon ordine, e per questo ci aveva il berretto col rosso quando non faceva il sagrestano: fatemi tacere quella linguaccia là. A voi vi piacerebbe che nessuno parlasse, compare Tino? Come se tutti non lo sapessero il mestiere che fate, che poi chiudete gli occhi quando Ntoni di padron Ntoni viene a parlare con vostra figlia Barbara. Gli occhi li chiudete voi, becco che siete, quando vostra moglie fa il comodino alla Vespa, la quale viene tutti i giorni a mettersi sulla vostra porta per cercare Alfio Mosca, e voi altri tenete il candeliere. Bel mestiere, ma compare Alfio non vuol saperne, ve lo dico io. Ci ha pel capo Mena di padron Ntoni, e voi altri ci perdete l'olio della lucerna se la Vespa ve l'ha promesso. Ora vengo a romperti le corna, minacciò Piedipapera, e cominciò ad arrancare dietro la tavola d'abete. Oggi va a finir male, borbottava mastro Croce Giufà. Che maniere son queste? Vi par d'essere in piazza, urlava don Silvestro. Volete scommettere che vi caccio fuori tutti a calci? Ora l'aggiusto io questa faccenda. La Zuppidda non voleva sentirne affatto d'aggiustarla e si dibatteva contro don Silvestro, il quale la spingeva fuori tirandola pei capelli, e poi se la menò in disparte dietro il rastrello della chiusa. Infine, che volete? Le disse come furono soli. A voi che ve ne importa se mettono il dazio sulla pece? Forse che lo pagate voi o vostro marito? O non devono pagarlo piuttosto quelli che hanno bisogno di far accomodare le loro barche? Sentite a me, vostro marito è una bestia ad essere in collera col municipio e a far tutto questo chiasso. Ora si devono fare gli assessori nuovi. E in cambio di padron Cipollo di Massaro Mariano, che non valgono niente, si potrebbe metterci vostro marito. Io non ne so nulla, rispose la Zuppidda, calmatasi tutto a un tratto. Io non me ne immischio negli affari di mio marito. So che si mangia le mani dalla collera. Io non posso far altro che andare a dirglielo se la cosa è certa. Andate a dirglielo. È certo come è certo Dio, vi dico. Siamo galantuomini o no? Santissimo diavolo. La Zuppidda partì correndo a prendere suo marito, il quale stava rincantucciato nel cortile a cardar stoppa, pallido come un morto, e non voleva escire per tutto l'oro del mondo, gridando che gli facevano fare qualche sproposito, santo Dio. Per aprire il sinedrio e vedere che pesci si pigliavano, ci mancava ancora padron Fortunato Cipolla e massaro Filippo l'Ortolano, i quali non spuntavano mai, sicché la gente incominciava ad annoiarsi, tanto che le comari s'erano messe a filare lungo il muricciuolo della chiusa. Infine mandarono a dire che non venivano perché avevano da fare, e il dazio, se volevano, avrebbero potuto metterlo senza di loro. Il discorso di mia figlia Betta, tale e quale, brontolava mastro Croce Giufà. Allora fatevi aiutare da vostra figlia Betta, esclamò don Silvestro. Baco da Seta non fiatò più e continuò a masticarsi fra i denti il suo brontolio. Ora, disse don Silvestro, vedrete che i Zuppiddi verranno loro stessi a dire che mi danno la Barbara, ma voglio farmi pregare io. La seduta fu sciolta senza concludere nulla. Il segretario voleva un po' di tempo per prender lume. In questo mentre era suonato mezzogiorno e le comari se n'erano andate leste leste. Le poche che erano rimaste, come videro mastro Cirino chiudere la porta e mettersi la chiave in tasca, se ne andarono anch'esse pei fatti loro di qua e di là, chiacchierando degli improperi che s'erano detti Piedipapera e la Zuppidda. La sera Ntoni di padron Ntoni seppe quelle chiacchiere e sacramento voleva fargli vedere che era stato soldato a Piedipapera. Lo incontrò giusto che veniva dalla sciara, vicino alla casa dei Zuppiddi, con quel suo piede del diavolo, e cominciò a dirgli il fatto suo, che era una carogna, e si guardasse bene dal dir male dei Zuppiddi e di quel che facevano, che lui non ci aveva nulla a vedere. Piedipapera non aveva la lingua in tasca.
O che ti pare che sei venuto da lontano a fare lo spaccamontagne qui? Son venuta a rompervi le corna, se aggiungete altro. Alle grida la gente si era affacciata sugli usci e si era radunata una gran folla. Sicché si azzuffarono per bene e Piedipapera, il quale ne sapeva più del diavolo, si lasciò cadere a terra tutto in un fascio con Ntoni Malavoglia, che così non valevano a nulla le gambe buone, e si avvoltolarono nel fango, picchiandosi e mordendosi come cani di Peppinaso, tanto che Ntoni di padron Ntoni dovette ficcarsi nel cortile dei Zuppiddi, perché aveva la camicia tutta stracciata e Piedipapera lo condussero a casa insanguinato come Lazzaro. Sta a vedere, strepitava ancora comare Venera, dopo che ebbero chiusa la porta sul naso ai vicini. Sta a vedere che in casa mia non sono padrona di fare quello che mi pare e mi piace. Mia figlia la do a chi vogl'io. La ragazza, tutta rossa, s'era rifugiata in casa, col cuore che gli batteva come un pulcino. Ti ha mezzo strappata quest'orecchia, diceva compare Turi, versando adagio dell'acqua sulla testa di Ntoni. Morde peggio di un cane corso, compare Tino. Ntoni aveva ancora il sangue agli occhi e voleva fare un precipizio. Sentite, comare Venera, disse allora davanti a tutto il mondo, per me, se non mi piglio vostra figlia, non mi marito più. E la ragazza sentiva dalla camera. Questi non son discorsi da farsi ora, compare Ntoni. Ma se vostro nonno dice di sì, io per me non vi cambio per Vittorio Emanuele. Compare Zuppiddu intanto stava zitto e gli dava un pezzo di salvietta per asciugarsi, di modo che Ntoni quella sera se ne andò a casa tutto contento. Ma i poveri Malavoglia, come avevano saputo della sua rissa con Piedipapera, si aspettavano di momento in momento l'usciere che venisse a scacciarli dalla casa, giacché Pasqua era lì vicina, e dei denari del debito, a gran stento, ne avevano raccolto appena una metà. Vedi quel che vuol dir bazzicare dove ci sono ragazze da marito, diceva Ntoni la longa. Ora tutta la gente parla dei fatti vostri, e mi dispiace per la Barbara. Ed io me la piglio, disse allora Ntoni. Te la pigli? Esclamò il nonno. Ed io chi sono? E tua madre non conta per nulla. Quando tuo padre prese moglie, ed è quella che vedi là, me lo fece dire a me prima. Allora viveva tua nonna, e venne a parlarmene nell'orto, sotto il fico. Ora non si usano più queste cose, e i vecchi non servono a nulla. Un tempo si soleva dire, ascolta i vecchi e non la sbagli. Prima deve maritarsi tua sorella Mena. Lo sai questo? Maledetta la mia sorte, cominciò a gridare Ntoni strappandosi i capelli e pestando i piedi. Tutto il giorno a lavorare, all'osteria non ci vado e in tasca non ho mai un soldo. Ora che mi son trovata la ragazza che mi ci vuole, non posso prenderla. Perché son tornato dunque da soldato? Senti, gli disse il nonno rissandosi su a stento pei dolori che gli mangiavano la schiena. Va a dormire, che è meglio. Questi discorsi non dovresti farceli mai davanti a tua madre. Mio fratello Luca sta meglio di me a fare il soldato, brontolò Ntoni nell'andarsene. Capitolo ottavo. Luca, poveretto, non ci stava né meglio né peggio. Faceva il suo dovere laggiù, come l'aveva fatto a casa sua, e si contentava. Non scriveva spesso, è vero, i francobolli costavano 20 centesimi, né aveva ancora mandato il ritratto, perché da ragazzo lo canzonavano che aveva le orecchie d'asino, e invece di tanto in tanto metteva nella lettera qualche biglietto da 5 lire, che trovava modo di buscarsi servendo gli ufficiali. Il nonno aveva detto: prima deve maritarsi la Mena. Ancora non ne parlava, ma ci pensava sempre, e adesso che tenevano nel canterano qualcosuccia per pagare il debito, aveva fatto il conto che con la salatura delle acciughe si sarebbe pagato Piedipapera, e la casa restava libera per la dote della nipote. Perciò erano stati qualche volta a chiacchierare sottovoce con padron Fortunato, sulla riva, mentre aspettavano la paranza, o seduti al sole davanti la chiesa, quando non c'era gente. Padron Fortunato non voleva far torto alla sua parola se la ragazza aveva la dote, tanto più che suo figlio Brasi gli dava sempre dei grattacapi, a correre dietro le ragazze che non avevano nulla, come un baccalà che era. L'uomo per la parola e il bue per le corna, tornava a ripetere. Mena aveva spesso il cuore nero mentre tesseva, perché le ragazze hanno il naso fine, ed ora che il nonno era sempre a confabulare con compare Fortunato e in casa si parlava spesso dei Cipolla, ci aveva sempre la stessa cosa davanti agli occhi, come quel cristiano di compar Alfio fosse incollato sui panconi del telaio, con le immagini dei santi. Una sera aspettò sino a tardi per veder tornare compare Alfio insieme al carro dell'asino, con le mani sotto il grembiale, perché faceva freddo e tutte le porte erano chiuse, e per la stradicciuola non si vedeva anima viva. Così gli diede la buonanotte dall'uscio.
Che, ve ne andate alla bicocca al primo del mese? Gli disse finalmente. Ancora no. Ci ho più di 100 carichi di vino per la santuzza. Dopo ci penserà Dio. Ella non sapeva più che dire, intanto che compar Alfio si affaccendava nel cortile a staccare l'asino e ad appendere gli arnesi al piuolo e portava la lanterna di qua e di là. Se ve ne andate alla bicocca, chissà quando ci vedremo più, disse infine Mena, che le mancava la voce. O perché? Ve ne andate anche voi? La poveretta stette un pezzetto senza rispondere, sebbene fosse buio e nessuno potesse vederle in viso. Di tanto in tanto si udivano i vicini parlar dietro gli usci chiusi e piangere i bambini e il rumore delle scodelle dove stavano cenando, sicché nessuno poteva udire. Ora, dei denari che ci vogliono per Piedipapera, ne abbiamo la metà, e alla salatura delle acciughe pagheremo anche il resto. Alfio, a quel discorso, lasciò l'asino in mezzo al cortile e venne sulla strada. Allora vi maritano dopo Pasqua. Mena non rispose. Ve l'avevo detto io, aggiunse compare Alfio. Li ho visti parlare io, padron Ntoni con padron Cipolla. Sarà come vuole Dio, disse poi Mena. A me non importava di maritarmi, purché mi avessero lasciata stare qui. Che bella cosa, aggiunse Mosca, quando uno è ricco come il figlio di padron Cipolla, che può prendersi la moglie che vuole e può stare dove gli piace. Buonanotte, compare Alfio, disse poi Mena, dopo essere stato un altro pezzetto a guardare la lanterna appesa al rastrello e l'asino che andava abboccando le ortiche per il muricciuolo. Compare Alfio diede la buonanotte anche lui e se ne tornò a mettere l'asino nella stalla. Quella sfacciata di Sant'Agata, brontolava la Vespa, la quale era a tutte l'ore dai Piedipapera, col pretesto di farsi prestare dei ferri da calza o per venire a regalare qualche pugno di fave che aveva raccolto nella chiusa. Quella sfacciata di Sant'Agata è sempre a stuzzicare compare Mosca. Non gli lascia un momento per grattarsi il capo. Vergogna! E brontolava ancora per la strada, mentre Piedipapera chiudeva l'uscio, tirandole dietro tanto di lingua. La Vespa è infuriata come fossimo in luglio, sghignazzava compare Tino. A lei che gliene importa? Chiese comare Grazia. Gliene importa perché ce l'ha con tutti quelli che si maritano e ora sta covando con gli occhi Alfio Mosca. Tu dovresti dirglielo che a me non mi piace di tenere il candeliere, come se non si vedesse che sta qui per compar Alfio, e poi la Zuppidda va spargendo che noi ci troviamo il nostro conto a fare questo mestiere. La Zuppidda farebbe meglio a grattarsi la sua testa, perché ci è da grattare. Con quella porcheria di tirarsi in casa Ntoni di padron Ntoni, mentre il vecchio e tutti fanno il diavolo, e non ne vogliono sapere. Chiudi la finestra. Oggi sono stato mezz'ora a godermi la commedia che facevano Ntoni con la Barbara, che mi dolgono ancora le reni dallo stare chinato dietro il muro per sentire quello che dicevano. Ntoni era scappato dalla provvidenza, col pretesto di andare a pigliare la fiocina grande pei cefali, e le diceva: se il nonno non vuole, come faremo? Faremo che scapperemo insieme, e poi quando la cosa è fatta dovranno pensarci loro a maritarci, e saranno costretti a dir di sì per forza, rispondeva lei. E sua madre era lì dietro ad ascoltare. Ci giuocherei tutte e due questi occhi. Bella la parte che rappresenta quella strega. Ora voglio far ridere tutto il paese. Don Silvestro, come gliela raccontai, disse che scommetteva di fare cascare la Barbara coi suoi piedi, come una pera matura. Non ci mettere il saliscendi all'uscio, perché aspetto Rocco Spatu che deve venire a parlarmi. Don Silvestro, per far cascare comare Barbara coi suoi piedi, ne aveva almanaccata una che il frate il quale dei numeri del lotto non l'avrebbe trovata. Voglio levarmi davanti, aveva detto, tutti quelli che cercano di prendermi la Barbara. Quando non avrà più nessuno da sposare, allora dovranno pregarmi loro. E farò i patti grassi, come si usa alla fiera, quando i compratori sono scarsi. Fra quelli che cercavano di prendersi la Barbara c'era stato Vanni Pizzuto, allorché andava a far la barba a Mastro Turi che aveva la sciatica, ed anche don Michele, il quale si annoiava a passeggiare con la pistola appesa alla pancia senza far nulla, quando non era dietro il banco della Santuzza, e faceva l'occhietto alle belle ragazze, per ingannare il tempo. La Barbara, da principio, aveva risposto all'occhietto, ma poi, dopo che sua madre le aveva detto che quelli eran tutti mangiapani a ufo, più birri che altro, e i forestieri vanno frustati, gli aveva sbattuto la finestra sul naso, così baffuto e col berretto gallonato com'era, e don Michele se n'era mangiato il fegato, e per dispetto seguitava a passare e ripassare per la via, attorcigliandosi i baffi e col berretto sugli occhi. La domenica, poi, si metteva il cappello con la piuma e andava a scaricarle un'occhiataccia dalla bottega di Vanni Pizzuto, mentre la ragazza andava a messa con la mamma.
Don Silvestro prese ad andare a farsi radere anche lui, fra quelli che aspettavano la messa, e a scaldarsi al braciere per l'acqua calda e scambiare le barzellette. Quella Barbara gli lascia addosso gli occhi a Ntoni Malavoglia, andava dicendo. Volete scommettere 12 tarì che se la piglia lui? Lo vedete che s'è messo ad aspettarla, con le mani nelle tasche? Vanni Pizzuto allora lasciò don Michele con la saponata sulla faccia e si affacciò all'uscio. Che pezzo di ragazza, per la Madonna! E come cammina col naso nella mantellina, che pare un fuso. Pensare poi che deve papparsela quel cetriolo di Ntoni Malavoglia. Se Piedipapera vuole essere pagato, Ntoni non se la pappa, ve lo dico io. I Malavoglia avranno altro da grattarsi se Piedipapera si piglia la casa del nespolo. Vanni Pizzuto tornò a prendere pel naso don Michele. Che ne dite, don Michele? Anche voi le avete fatto il cascamorto. Ma quella è una ragazza che fa mangiare agro di limone. Don Michele non diceva nulla. Si spazzolava, si arricciava i baffi e si metteva il cappello davanti allo specchio. Ci vuole altro che cappelli con la penna per quella lì, sogghignava Pizzuto. Finalmente una volta don Michele disse: Santo diavolone, se non fosse per il cappello con la penna, gli farei tenere la candela io a quel ragazzaccio di Malavoglia. Don Silvestro ebbe la premura di andare a raccontare ogni cosa a Ntoni, e che don Michele il brigadiere era un uomo il quale non si lasciava posare le mosche sul naso e doveva avercela con lui. Io gli rido sul mostaccio a don Michele il brigadiere, rispose Ntoni. Lo so perché ce l'ha con me, ma per stavolta può pulirsi la bocca e farebbe meglio a non sciuparsi le scarpe per passare e ripassare davanti alla zuppidda col berretto gallonato, come se ci avesse la corona in capo, che la gente se ne impipa di lui e del suo berretto. E se lo incontrava, lo guardava bene in faccia, ammiccando gli occhi, come deve fare un giovanotto di fegato che è stato soldato, e non si lascia portar via il suo berretto in mezzo alla folla. Don Michele continuava a passare dalla straduccia per puntiglio, per non darla vinta a lui, che se lo sarebbe mangiato come il pane, se non fosse stato pel cappello con la penna. Si mangiano, diceva Vanni Pizzuto a tutti coloro che andavano a farsi radere la barba, o venivano a comprare dei sigari o delle lenze, o degli ami da pescare, o dei bottoni d'osso di quelli da 5 un grano. Don Michele e Ntoni Malavoglia, un giorno o l'altro, si mangiano come il pane. È quel benedetto cappello con la penna che gli lega le mani a don Michele. Egli pagherebbe qualche cosa a Piedipapera se glielo levasse davanti, quel cetriolo di Ntoni. Tanto che il figlio della Locca, il quale era sempre a gironzare tutto il giorno, con le braccia penzoloni, allorché li incontrava si metteva loro alle calcagna, per vedere come finiva. Piedipapera, quando andava a farsi la barba e sentiva che don Michele gli avrebbe dato qualche cosa per levargli davanti gli occhi Ntoni Malavoglia, si gonfiava come un gallo d'India, che così lo tenevano da conto nel paese. Vanni Pizzuto tornava a dirgli: il brigadiere pagherebbe qualunque cosa per avere in pugno i Malavoglia come li tenete voi. O perché gliel'avete fatta passar liscia quella storia dei pugni che vi ha dato Ntoni? Piedipapera alzava le spalle e seguitava a scaldarsi le mani sul braciere. Don Silvestro si metteva a ridere e rispondeva per lui: a Mastro Vanni gli piacerebbe levar le castagne dal fuoco con lo zampino di Piedipapera. Già sapete che comare Venera non vuole né forestieri né berretti gallonati. Così, quando si sarebbe levato d'attorno Ntoni Malavoglia, resterebbe lui solo a far l'asino alla ragazza. Vanni Pizzuto non disse nulla, ma ci pensò su tutta la notte. Non sarebbe poi una cosa sbagliata, ruminava fra di sé. Tutto sta a prendere Piedipapera per il collo e in un giorno buono. Il giorno buono venne a proposito, che una sera Rocco Spatu non si era fatto vivo. Piedipapera era venuto 2 o 3 volte, ad ora tarda, a chieder di lui, con la faccia bianca e gli occhi stravolti, e le guardie doganali s'erano viste correre di qua e di là, tutte in faccende, col naso a terra come cani da caccia, e don Michele insieme a loro con la pistola sulla pancia e i calzoni infilati negli stivali. Voi potreste fargli un gran servizio a don Michele, col levargli davanti Ntoni Malavoglia, tornò a dire Pizzuto a compare Tino, mentre costui per comperare un sigaro andava a cacciarsi nell'angolo più oscuro della botteguccia. Gli rendereste un famoso servizio e ve lo fareste amico per davvero. Magari, sospirò Piedipapera, che gli mancava il fiato quella sera, e non aggiunse altro. Nella notte si udirono delle fucilate verso il rotolo e lungo tutta la spiaggia, che pareva la caccia alle quaglie. Altro che quaglie, mormoravano i pescatori rizzandosi sul letto ad ascoltare. Son quaglie a 2 piedi, di quelle che portano lo zucchero e il caffè, e i fazzoletti di seta di contrabbando.
Don Michele, iersera, andava per la strada coi calzoni dentro gli stivali e la pistola sulla pancia. Piedipapera stava nella bottega di Pizzuto a bere il bicchierino, prima dell'alba, che c'era ancora il lanternino davanti all'uscio. Ma stavolta aveva la faccia di un cane che ha rotta la pentola. Non diceva le solite barzellette e domandava a questo e a quello cos'era stato quel diavolio e se si erano visti Rocco Spatu e Cinghialenta, e si sberrettava con Don Michele, il quale aveva gli occhi gonfi e gli stivali polverosi e voleva pagargli per forza il bicchierino. Ma Don Michele era già stato all'osteria, dove la santuzza gli diceva, mescendogliene di quello buono: «Dove siete stato a rischiar la pelle, santo cristiano? Non lo sapete che se chiudete gli occhi voi vi portate nella fossa anche degli altri?» «E il mio dovere dove lo lasciate? Se li coglievo con la pasta in mano, stanotte c'era un bel guadagno per noi, sangue di un cane!» Se vogliono farvi credere che egli era Massaro Filippo che tentava di fare entrare il suo vino di contrabbando, non ci credete, per quest'abito benedetto di Maria che ci ho sul petto, indegnamente. Tutte bugie di gente senza coscienza, che si danna l'anima a volere il male del prossimo. No, lo so cos'era. Erano tutti fazzoletti di seta e zucchero e caffè, più di 1000 lire di roba, corpo della Madonna, che mi son sgusciati di mano come anguille. Ma li ho sott'occhio tutti quelli della combriccola, e un'altra volta non mi scapperanno. Piedipapera poi gli diceva: «Bevetelo un bicchierino, don Michele, che vi farà bene allo stomaco col sonno che avete perso». Don Michele era di cattivo umore e sbuffava. «Giacché vi dice di prenderlo, prendetelo», aggiungeva Vanni Pizzuto. «Se compare Tino paga lui, vuol dire che ne ha da spendere. Denari ne ha il furbaccio, tanto che ha comprato il debito dei Malavoglia, ed ora lo pagano a bastonate». Don Michele si lasciò tirare a ridere un po'. «Sangue di Giuda!» esclamò Piedipapera, battendo il pugno sul banco, e fingeva di mettersi in collera davvero. «A Roma non voglio mandarlo, quel ragazzaccio di Ntoni, a fare penitenza». «Bravo!» appoggiò Pizzuto. «Io non me la sarei lasciata passare liscia di certo. Don Michele?» Don Michele approvò con un grugnito. «Ci penserò a ridurre come si deve Ntoni e tutta la sua parentela», minacciava Piedipapera. «Non voglio farmi ridere sul naso da tutto il paese. Potete star tranquillo, don Michele». E se ne partì zoppicando e bestemmiando come se non ci vedesse più dagli occhi, mentre andava dicendo fra di sé: «Convien tenerseli amici tutti, questi birri qui». E ruminando come potesse fare a tenerseli amici, andò all'osteria, dove lo zio Santoro gli disse che non s'erano visti né Rocco Spatu né Cinghialenta, e passò dalla cugina Anna, la quale, poveretta, non aveva dormito e stava sulla porta guardando di qua e di là, con la faccia pallida. Lì davanti incontrò pure la Vespa, la quale veniva a vedere se comare Grazia ci avesse un po' di lievito, per caso. «Ho incontrato or ora compare Mosca», disse allora lui per far quattro chiacchiere. «Era senza il carro e scommetto che andava a ronzare nella sciara, dietro l'orto della Sant'Agata. Amare la vicina è un gran vantaggio, si vede spesso e non si fa viaggio». «Bella santa da attaccarsi al muro, quella mena», cominciò a sbraitare la Vespa. «La vogliono dare a Brasi Cipolla e seguita a civettare con questo e con quello. Puh, che porcheria!» Lasciatela fare, così gli altri conosceranno che roba è e apriranno gli occhi. Ma non lo sa compare Mosca che vogliono darle Brasi Cipolla? Sapete come sono gli uomini? Se c'è una fraschetta che li guarda, le corrono tutti dietro per divertirsi. Ma poi, quando vogliono far sul serio, cercano una come mi intendo io. Compare Mosca dovrebbe prendere una come voi. Io non ci penso per ora a maritarmi, ma certo che da me si troverebbe quel che ci vuole. A buon conto il mio pezzo di chiusa ce l'ho, e nessuno ci tiene le unghie addosso, come la casa del Nespolo, che se soffia la tramontana se la porta via. Questa sarebbe da vedere, se soffia la tramontana. Lasciate fare, che non è sempre bel tempo, e il vento se le porta all'aria le frasche. Oggi ho da parlare con vostro zio Campana di Legno per quell'affare che sapete». Campana di Legno era proprio ben disposto per parlare di quell'affare che non finiva più, e le cose lunghe diventano serpi. Padron Ntoni gli cantava sempre che i Malavoglia erano galantuomini e avrebbero pagato, ma ei voleva poi vedere di dove li avrebbero scavati i denari. Già nel paese si sapeva quel che possedeva ciascuno, fino all'ultimo centesimo, e quei galantuomini dei Malavoglia, magari a vendersi l'anima al turco, non avrebbero potuto pagare nemmeno la metà di lì a Pasqua. E per prendersi la casa del Nespolo ce ne voleva della carta bollata e delle altre spese,
Questo lo sapeva, e avevano ragione don Giammariello Speziale quando parlavano del governo ladro. Lui, come è vero che si chiamava zio Crocifisso, ce l'aveva non solo con quelli che mettevano le tasse, ma anche con quelli che non le volevano e mettevano talmente in subbuglio il paese che un galantuomo non era più sicuro di starsene in casa sua con la sua roba. E quando erano venuti a domandargli se voleva fare il sindaco, egli aveva risposto: Bravo! E i miei affari chi me li fa? Io bado ai fatti miei. Intanto padron Ntoni pensava a maritare la nipote, che l'avevano visto andare attorno con compare Cipolla. L'aveva visto lo zio Santoro e aveva visto anche Piedipapera che faceva il mezzano alla Vespa e serviva di comodino a quello spiantato di Alfio Mosca, il quale voleva arraffarsi la sua chiusa. Ve lo dico io che ve la arraffa, gli gridava Piedipapera nell'orecchio per persuaderlo. Avete un bel strillare e fare il diavolo per la casa. Vostra nipote è cotta come una pera per colui e gli sta sempre alle calcagna. Io non posso mica chiuderle l'uscio sul muso quando viene a far quattro chiacchiere con mia moglie, per riguardo vostro, che infine è sempre vostra nipote e sangue vostro. Bel riguardo che mi avete, così mi fate perdere la chiusa col riguardo. Sicuro che la perdete. Se la malavoglia si marita con Brasi Cipolla, compare Mosca non avrà più che fare e si prende la vespa e la chiusa per mettersi il cuore in pace. Che se la piglia anche il diavolo! Esclamò alfine lo zio Crocifisso, stordito dalle chiacchiere di compare Tino. A me non me ne importa nulla. Son più i peccati che mi ha fatto fare quella scomunicata che altro. Io voglio la roba mia, che l'ho fatta col sangue mio come il sangue di Gesù Cristo che c'è nel calice della messa. E par roba rubata, che tutti fanno a chi piglia piglia, compare Alfio, la Vespa e i Malavoglia. Ora incomincio la lite e mi piglio la casa. Voi siete il padrone. Se dite di far la lite, la faccio subito. Ancora no. Aspettiamo a Pasqua. L'uomo per la parola e il bue per le corna. Ma voglio esser pagato sino all'ultimo centesimo e non darò più retta a nessuno per accordare dilazioni. La Pasqua, infatti, era vicina. Le colline erano tornate a vestirsi di verde e i fichi d'India erano di nuovo in fiore. Le ragazze avevano seminato il basilico alla finestra e ci si venivano a posare le farfalle bianche. Fin le povere ginestre della sciara avevano il loro fiorellino pallido. La mattina, sui tetti, fumavano le tegole verdi e gialle e i passeri vi facevano gazzarra sino al tramonto. Anche la casa del nespolo sembrava avesse un'aria di festa. Il cortile era spazzato, gli arnesi in bell'ordine lungo il muricciuolo e appesi ai pioli, l'orto tutto verde di cavoli e di lattughe, e la camera aperta e piena di sole che sembrava contenta anch'essa, e ogni cosa diceva che la Pasqua si avvicinava. I vecchi si mettevano sull'uscio verso mezzogiorno e le ragazze cantavano al lavatoio. I carri tornavano a passare nella notte e la sera si udiva un'altra volta il brusio della gente che chiacchierava nella stradicciuola. Comare Mena, la fanno sposa, si diceva. Sua madre ha tutta la roba del corredo per le mani. Era passato del tempo, e il tempo si porta via le cose brutte come le cose buone. Adesso comare Maruzza era tutta in faccende a tagliare e cucire della roba, e Mena non domandava nemmeno per chi servisse. E una sera le avevano condotto in casa Brasi Cipolla, con padron Fortunato suo padre, e tutto il parentado. Qui ci è compare Cipolla che è venuto a farvi una visita, disse padron Ntoni, facendoli entrare, come se nessuno ne sapesse niente, mentre nella cucina c'era preparato il vino ed i ceci abbrustoliti, e i ragazzi e le donne avevano i vestiti della festa. Mena sembrava davvero Sant'Agata, con quella veste nuova e quel fazzoletto nero in testa, talché Brasi non le levava gli occhi d'addosso, come il basilisco, e stava appollaiato sulla scranna, con le mani fra le gambe, che se le fregava di tanto in tanto di nascosto dalla contentezza. È venuto con suo figlio Brasi, il quale adesso si è fatto grande, seguitava padron Ntoni. Sicuro, i ragazzi crescono e ci spingono per le spalle nella fossa, rispose padron Fortunato. Ora bevete un bicchier di vino, che è di quello buono, aggiunse la Longa. E questi ceci qui li ha abbrustoliti mia figlia. Mi dispiace che non sapevo niente e non vi ho fatto trovare cose degne del vostro merito. Eravamo qui vicino di passaggio, rispose padron Cipolla, ed abbiamo detto: andiamo a vedere comare Maruzza. Brasi si riempì le tasche di ceci, guardando la ragazza, e dopo i monelli diedero il sacco al tondo, che invano la nunziata con la bambina in collo cercava di trattenerli, parlando basso come se fosse in chiesa. I vecchi, in questo tempo, si erano messi a discorrer fra di loro, sotto il nespolo, con le comari che facevano cerchi e cantavano le lodi della ragazza, come era brava massaia, che teneva quella casa meglio di uno specchio, la figliuola come avvezzata e la stoppa come filata. Anche la vostra nipote è cresciuta, osservò padron Fortunato, e sarebbe tempo di maritarla.
Se il Signore le manda un buon partito, noi non vogliamo altro, rispose padron Ntoni. Matrimoni e vescovadi dal cielo sono destinati, aggiunse comare la Longa. A buon cavallo non gli manca sella, conchiuse padron Fortunato. Ad una ragazza come vostra nipote un buon partito non può mancare. Mena stava seduta accanto al giovanotto, come è l'uso, ma non alzava gli occhi dal grembiule, e Brasi si lamentava con suo padre, quando se ne andarono, che ella non gli avesse offerto il piatto con i ceci. Che, ne volevi ancora? Gli die sulla voce padron Fortunato, quando furono lontani. Se non si sentiva rosicare altri che te, come ci fosse un mulo davanti a un sacco d'orzo. Guarda che ti sei lasciato cascare il vino sui calzoni, giufà, e mi hai rovinato un vestito nuovo. Padron Ntoni, tutto contento, si fregava le mani e diceva alla nuora: non mi par vero d'essere in porto, con l'aiuto di Dio. La Mena non avrà nulla da desiderare, ed ora aggiusteremo tutte le altre nostre cosucce e potrete dire: lasciò detto il povero nonno, il riso con i guai vanno a vicenda. Quel sabato, verso sera, la Nunziata venne a prendere un pugno di fave per i suoi bambini e disse: compare Alfio se ne va domani, sta levando tutta la sua roba. Mena si fece bianca e smise di tessere. Nella casa di compar Alfio c'era il lume e ogni cosa sottosopra. Egli venne a picchiare all'uscio poco dopo e aveva la faccia in un certo modo anche lui, e faceva e disfaceva dei nodi alla frusta che teneva in mano. Sono venuta a salutarvi tutti, comare Maruzza, padron Ntoni, ragazzi, e anche voi, comare Mena. Il vino di Aci Catena è finito. Ora la Santuzza ha preso quello di Massaro Filippo. Vado alla bicocca, dove c'è da fare col mio asino. Mena non diceva nulla. Sua madre sola aprì la bocca per rispondere: volete aspettarlo, padron Ntoni, che avrà piacere di salutarvi. Compar Alfio allora si mise a sedere in punta alla scranna, con la frusta in mano, e guardava intorno, dalla parte dove non era comare Mena. Ora quando tornate? Domandò la Longa. Chi lo sa quando tornerò. Io vado dove mi porta il mio asino. Finché dura il lavoro vi starò, ma vorrei tornar presto qui, se c'è da buscarmi il pane. Guardatevi la salute, compar Alfio. Alla bicocca mi hanno detto che la gente muore come le mosche dalla malaria. Alfio si strinse nelle spalle e disse che non poteva farci nulla. Io non vorrei andarmene, ripeteva, guardando la candela. E voi non mi dite nulla, comare Mena? La ragazza aprì la bocca 2 o 3 volte per dire qualche cosa, ma il cuore non le resse. Anche voi ve ne andate dal vicinato, ora che vi maritano, aggiunse Alfio. Il mondo è fatto come uno stallatico, che chi viene e chi se ne va, e a poco tutti cambiano di posto, e ogni cosa non sembra più quella. Così dicendo si fregava le mani e rideva, ma con le labbra e non col cuore. Le ragazze, disse la Longa, vanno come Dio le ha destinate. Ora son sempre allegre e senza pensieri, e come entrano nel mondo cominciano a conoscere i guai e i dispiaceri. Compar Alfio, dopo che furono tornati a casa padron Ntoni e i ragazzi, e li ebbe salutati, non sapeva risolversi a partire, e rimaneva sulla soglia, con la frusta sotto l'ascella, a stringere la mano a questo e a quello, anche a comare Maruzza, e ripeteva, come si suol fare quando uno se ne va lontano, e non si sa bene se ci si rivede più. Perdonatemi se ho mancato qualche volta. La sola che non gli strinse la mano fu Sant'Agata, la quale stava rincantucciata vicino al telaio. Ma le ragazze si sa che devono fare così. Era una bella sera di primavera, col chiaro di luna per le strade e nel cortile, la gente davanti agli usci e le ragazze che passeggiavano cantando e tenendosi abbracciate. Mena uscì anche lei a braccetto della Nunziata, che in casa si sentiva soffocare. Ora non si vedrà più il lume di compar Alfio alla sera, disse Nunziata, e la casa rimarrà chiusa. Compar Alfio aveva caricato buona parte delle sue cosucce sul carro e insaccava quel po' di paglia che rimaneva nella mangiatoia, intanto che cuocevano quelle 4 fave della minestra. Partirete prima di giorno, compar Alfio? Gli domandò Nunziata sulla porta del cortile. Sì, vado lontano, e quella povera bestia bisogna che si riposi un po' nella giornata. Mena non diceva nulla e stava appoggiata allo stipite a guardare il carro carico, la casa vuota, il letto mezzo disfatto e la pentola che bolliva l'ultima volta sul focolare. Siete là anche voi, comare Mena? Esclamò Alfio appena la vide, e lasciò quello che stava facendo. Ella disse di sì col capo, e Nunziata intanto era corsa a schiumare la pentola che riversava, da quella brava massaia che era. Così son contento, che posso dirvi addio anche a voi, disse Alfio. Sono venuta a salutarvi, disse lei, e ci aveva il pianto nella gola. Perché ci andate alla bicocca se vi è la malaria? Alfio si mise a ridere.
anche questa volta a malincuore, come quando era andato a dirle addio. Oh bella, perché ci vado? E voi perché vi maritate con Brasi Cipolla? Si fa quel che si può, comare Mena. Se avessi potuto fare quel che volevo io, lo sapete cosa avrei fatto. Ella lo guardava e lo guardava, con gli occhi lucenti. Sarei rimasto qui, che fino i muri mi conoscono, e so dove metter le mani, tanto che potrei andare a governar l'asino di notte, anche al buio. E vi avrei sposata io, comare Mena, che in cuore vi ci ho da un pezzo, e vi porto meco alla bicocca, e dappertutto ove andrò. Ma questi, oramai, sono discorsi inutili, e bisogna fare quel che si può. Anche il mio asino va dove lo faccio andare. Ora addio, concluse Mena. Anch'io ci ho come una spina qui dentro. Ed ora che vedrò sempre quella finestra chiusa, mi parrà d'avere chiuso anche il cuore, e d'averci chiusa sopra quella finestra, pesante come una porta di palmento. Ma così vuol Dio. Ora vi saluto e me ne vado. La poveretta piangeva cheta cheta, con la mano sugli occhi, e se ne andò insieme alla Nunziata a pianger sotto il nespolo, al chiaro di luna. Capitolo 9. Né i Malavoglia, né alcun altro in paese sapevano di quel che stavano almanaccando Piedipapera con lo zio Crocifisso. Il giorno di Pasqua padron Ntoni prese quelle 100 lire che c'erano nel canterano e si mise il giubbone nuovo per andare a portarle allo zio Crocifisso. Che son tutte qui? Disse costui. Tutte, non ci possono essere, zio Crocifisso. Voi lo sapete quel che ci vuole a far 100 lire. Ma meglio poco che nulla, e chi dà a conto non è cattivo pagatore. Ora viene l'estate e con l'aiuto di Dio pagheremo ogni cosa. A me perché venite a contarmela? Sapete che non c'entro ed è affare di compare Piedipapera. È tutta una cosa, perché il debito mi pare di avercelo sempre con voi, quando vi vedo. A voi, compare Tino, non vi dirà di no, per aspettare sino alla Madonna dell'Ognina. Queste qui non bastano per le spese, ripeteva Campana di Legno, facendo saltare i denari nella mano. Andate a dirglielo voi se vuole aspettarvi, perché non è più affar mio. Piedipapera cominciò a bestemmiare e a buttare il berretto per terra, al solito suo, dicendo che non aveva pane da mangiare e non poteva aspettare nemmeno sino all'ascensione. Sentite, compare Tino, gli diceva padron Ntoni con le mani giunte come dinanzi al Signore Dio, se non mi volete aspettare sino a San Giovanni, ora che sto per maritare mia nipote, è meglio che mi date un colpo di coltello addirittura. Santo diavolone! Gridò compare Tino. Mi fate fare quello che non posso! Maledetto sia il giorno e il minuto in cui mi misi in quest'imbroglio! E se ne andò stracciando il berretto vecchio. Padron Ntoni tornò a casa ancora pallido e disse alla nuora: ce l'ho tirato, ma ho dovuto pregarlo come Dio. E tremava ancora il poveretto. Però era contento che padron Cipolla non ne sapesse nulla e il matrimonio della nipote non andasse in fumo. La sera dell'ascensione, mentre i ragazzi saltavano attorno ai falò, le comari si erano riunite di nuovo dinanzi al ballatoio dei Malavoglia, ed era venuta anche comare Venera la Zuppidda a sentir quello che si diceva e a dir la sua. Oramai, come padron Ntoni maritava la nipote e la provvidenza s'era rimessa in gambe, tutti tornavano a far buon viso ai Malavoglia, che non sapevano nulla di quel che ci aveva nello stomaco Piedipapera, nemmeno comare Grazia, sua moglie, la quale chiacchierava con comare Maruzza quasi suo marito non ci avesse niente di male nello stomaco. Ntoni andava ogni sera a far 4 chiacchiere con la Barbara e le aveva confidato che il nonno aveva detto: prima deve maritarsi la Mena e dopo vengo io, conchiuse Ntoni. La Barbara perciò aveva mandato in regalo alla Mena il vaso del basilico, tutto ornato di garofani e con un bel nastro rosso, che era l'invito a di farsi comari. E tutti le facevano festa a Sant'Agata, persino sua madre s'era levata il fazzoletto nero, perché dove ci sono sposi è di malaugurio portare il lutto. E avevano scritto anche a Luca, per dargli la notizia che Mena si maritava. Ella sola, poveretta, non sembrava allegra come gli altri, e pareva che il cuore le parlasse e le facesse vedere ogni cosa in nero, mentre i campi erano tutti seminati di stelline d'oro e d'argento, e i ragazzi infilavano le ghirlande per l'ascensione, ed ella stessa era salita sulla scala per aiutare sua madre ad appendere le ghirlande sull'uscio e alle finestre. Mentre tutte le porte eran fiorite, soltanto quella di compar Alfio, nera e sgangherata, stava sempre chiusa, e non c'era più nessuno che appendesse i fiori dell'ascensione. Quella civetta di Sant'Agata, andava dicendo la Vespa con la schiuma alla bocca, tanto ha detto e tanto ha fatto che ha mandato via del paese compar Alfio. Intanto
A Sant'Agata le avevano messa la veste nuova e aspettavano la festa di San Giovanni per togliergli la spadina d'argento dalle trecce e spartirle i capelli sulla fronte, prima di andare in chiesa, sicché ognuna al vederla passare diceva: beata lei. La mamma, invece, poveretta, si sentiva dentro tutta in festa, perché la sua ragazza andava in una casa dove non le sarebbe mancato nulla, e intanto ella era sempre in faccende a tagliare e cucire. Padron ntoni voleva vedere anche lui, quando tornava a casa la sera, e teneva la tela e la matassa del cotone, e ogni volta che andava alla città portava qualche cosuccia. Il cuore tornava ad aprirsi col bel tempo. I ragazzi guadagnavano tutti, chi più chi meno, e la provvidenza si buscava il pane anch'essa, e facevano il conto che con l'aiuto di Dio a San Giovanni si sarebbero cavati d'imbarazzo. Padron Cipolla, allora, stava delle sere intere seduto sugli scalini della chiesa con padron ntoni, a discorrere di quel che aveva fatto la provvidenza. Brasi girandolava sempre per la straduccia dei Malavoglia, col vestito nuovo, e poco dopo si seppe per tutto il paese che quella domenica comare Grazia Piedipapera andava lei a spartire i capelli della sposa e a levarle la spadina d'argento, perché Brasi Cipolla era orfano della madre, e i Malavoglia avevano invitato apposta la Piedipapera per ringraziarsi suo marito. E avevano anche invitato lo zio Crocifisso, e tutto il vicinato, e tutti gli amici e parenti, senza risparmio. Io non ci vengo, borbottava lo zio Crocifisso a compare Tino, con le spalle all'olmo della piazza. Ho mangiato troppa bile e non voglio dannarmi l'anima. Andateci voi, che non ve ne importa niente, e non si tratta della roba vostra. Ancora c'è tempo per mandare l'usciere, l'ha detto l'avvocato. Voi siete il padrone e farò come dite voi. Adesso non ve ne importa più perché Alfio Mosca se n'è andato, ma vedrete che appena si marita Mena, egli torna qui e si piglia vostra nipote. Comare Venera la Zuppidda faceva il diavolo perché avevano invitato comare Grazia a pettinare la sposa, mentre sarebbe toccato a lei, che stava per diventare parente dei Malavoglia, e la sua figliola s'era fatta comare di Basilico con la Mena, tanto che aveva fatto cucire alla Barbara in fretta e furia la veste nuova, che non se lo aspettava quell'affronto. Ntoni ebbe un bel pregarla e scongiurarla di non attaccarsi a quel pelo e lasciar correre. Comare Venera, tutta pettinata e con le mani intrise di farina, che s'era messa apposta ad impastare il pane, per far vedere che non le importava più d'andare al convito dei Malavoglia, rispondeva: avete voluto la Piedipapera? Tenetevela! O lei o io, tutte e due al mondo, non possiamo starci. I Malavoglia lo sapevano bene di aver preferito comare Grazia per amore di quei denari che dovevano a suo marito. Adesso erano tutti una cosa con compare Tino, dopo che padron Cipolla gli aveva fatto fare la pace con Ntoni di padron Ntoni nell'osteria della Santuzza, per quell'affare dei pugni. Gli leccano le scarpe perché gli devono quei soldi della casa, andava borbottando la Zuppidda. Anche a mio marito gli devono più di 50 lire per la provvidenza. Domani voglio farmeli dare. Lasciate stare, mamma, lasciate stare, supplicava la Barbara, ma anch'ella aveva tanto di muso, perché non aveva potuto mettere la veste nuova, e quasi quasi si pentiva dei soldi spesi pel basilico che aveva mandato a comare Mena. E Ntoni, il quale era venuto a prenderle, lo rimandarono mogio mogio, che il giubbone nuovo gli cascava di dosso. Madre e figlia, poi, stavano a guardare dal cortile, mentre infornavano il pane, la Babilonia che c'era in casa dei Malavoglia, tanto che le voci e le risate si udivano fin là, per farle arrabbiare maggiormente. La casa del Nespolo era piena di gente, come quando era morto compare Bastianazzo, e Mena, senza spadina d'argento e coi capelli spartiti sulla fronte, pareva tutt'altra, talché tutte le comari le facevano resse intorno, e non si sarebbe sentita una cannonata dal cicaleccio e dalla festa. Piedipapera sembrava che facesse il solletico alle donne, tante ne diceva, mentre l'avvocato stava preparando le carte, giacché a mandare l'usciere c'era tempo, aveva detto lo zio Crocifisso. Persino padron Cipolla si lasciò andare a dir delle barzellette, alle quali rideva soltanto suo figlio Brasi, e tutti parlavano in una volta, mentre i monelli si disputavano le fave e le castagne fra le gambe della gente. La stessa Longa, poveretta, aveva dimenticato i suoi guai dalla contentezza, e padron ntoni, seduto sul muricciuolo, diceva di sì col capo e rideva tutto solo. Bada a non dar da bere ai tuoi calzoni, come l'altra volta, che non hanno sete, diceva al figlio compare Cipolla, e diceva pure che si sentiva in gamba meglio della sposa e voleva ballare la fasola con lei. Allora io non ho più nulla da far qui e me ne posso andare, rispondeva Brasi, il quale voleva dire le sue barzellette anche lui, e gli seccava che lo lasciavano in un cantuccio come un minchione e non gli dava retta nemmeno comare Mena. La festa si fa per comare Mena, diceva la nunziata,
ma essa non è contenta come tutti gli altri. Allora la cugina Anna finse che le scappasse di mano il boccale, nel quale c'era ancora più di un quartuccio di vino, e cominciò a gridare: Allegria, allegria! Dove ci sono i cocci, ci son feste, e il vino che si spande è di buon augurio. Un altro po' me lo versava sui calzoni anche questa volta, brontolò Brasi, il quale, dacché gli era accaduta quella disgrazia sul vestito, stava guardingo. Piedipapera s'era messo a cavalcioni sul muro, col bicchiere fra le gambe, che sembrava il padrone, per quell'usciere che poteva mandare, e disse: All'osteria non c'è nemmeno Rocco Spatu. Oggi tutta l'allegria è qui, e pare di essere dalla Santuzza. Qui è meglio assai, osservò il figlio della Locca, il quale era venuto in coda alla folla, e l'avevano fatto entrare per dare da bere anche a lui. Dalla Santuzza, se ci andate senza denari, non vi danno niente. Piedipapera dal muro stava guardando un piccolo crocchio di persone che discorrevano fra di loro vicino alla fontana, con la faccia seria come se fosse per cascare il mondo. Alla spezieria c'erano i soliti sfaccendati, che si dicevano le orazioni, col giornale in mano, o si piantavano le mani sulla faccia, chiacchierando, quasi volessero accapigliarsi, e don Giammaria rideva e ci tirava su una presa, che si vedeva di là il piacere che gli faceva. «O perché non son venuti il vicario e don Silvestro?» domandò Piedipapera. «Gliel'ho detto anche a loro, ma vuol dire che hanno da fare», rispose padron Ntoni. «Son là, alla spezieria, che sembra ci sia quello dei numeri del lotto. O cosa diavolo è successo?» Una vecchia andava strillando per la piazza e si strappava i capelli, quasi le avessero portata la malanuova, e davanti alla bottega di Pizzuto c'era folla come quando casca un asino sotto il carico, e tutti si affollano a vedere cos'è stato, talché anche le donnicciuole guardavano da lontano con la bocca aperta senza osare d'accostarsi. «Io, per me, vado a vedere cos'è successo», disse Piedipapera, e scese dal muro adagio adagio. In quel crocchio, invece dell'asino caduto, c'erano 2 soldati di marina, col sacco in spalla e le teste fasciate, che tornavano in congedo. Intanto si erano fermati dal barbiere a farsi dare un bicchierino d'erba bianca. Raccontavano che si era combattuta una gran battaglia di mare e si erano annegati dei bastimenti grandi come aci trezza, carichi zeppi di soldati. Insomma, un mondo di cose che parevano quelli che raccontano la storia d'Orlando e dei paladini di Francia alla Marina di Catania, e la gente stava ad ascoltare con le orecchie tese, fitta come le mosche. Il figlio di Maruzza la Longa c'era anche lui sul Re d'Italia, osservò don Silvestro, il quale si era accostato per sentire. «Ora vado a dirlo a mia moglie», saltò su mastro Turi Zuppiddu. «Così si persuaderà ad andarci da comare Maruzza, che i musi lunghi non mi piacciono fra vicini ed amici». Ma intanto la Longa non ne sapeva nulla, poveraccia, e rideva ed era in festa coi parenti e gli amici. Il soldato non finiva di chiacchierare con quelli che volevano ascoltarlo, giocando con le braccia come un predicatore. Sì, c'erano anche dei siciliani, ce n'erano di tutti i paesi. Del resto, sapete, quando suona la generale nelle batterie non si sente più né scia né vossia, e le carabine le fanno parlar tutti allo stesso modo, bravi giovanotti tutti, e con del fegato sotto la camicia. Sentite, quando si è visto quello che hanno veduto questi occhi, e come ci stavano quei ragazzi a fare il loro dovere, per la Madonna, questo cappello qui lo si può portare sull'orecchio. Il giovanotto aveva gli occhi lustri, ma diceva che non era nulla, ed era perché aveva bevuto. Si chiamava il Re d'Italia, un bastimento come non ce n'erano altri, con la corazza, vuol dire come chi dicesse voi altre donne che avete il busto, e questo busto fosse di ferro, che potrebbero spararvi addosso una cannonata senza farvi nulla. È andata a fondo in un momento, e non l'abbiamo visto più in mezzo al fumo, un fumo come se ci fossero state 20 fornaci di mattone, lo sapete. A Catania c'era una casa del diavolo, aggiunse lo speziale. La gente si affollava attorno a quelli che leggevano i giornali, che pareva una festa. I giornali son tutte menzogne stampate, sentenziò don Giammaria. Dicono che è stato un brutto affare. Abbiamo perso una gran battaglia, disse don Silvestro. Padron Cipolla era accorso anche lui a vedere cos'era quella folla. Voi ci credete, soghignò egli alfine. Son chiacchiere per chiappare il soldo del giornale. Se lo dicono tutti che abbiamo perso. Che cosa? Disse lo zio Crocifisso mettendosi la mano dietro l'orecchio. Una battaglia. Chi l'ha persa? Io, voi, tutti, insomma, l'Italia, disse lo speziale. Io non ho perso nulla, rispose Campana di Legno stringendosi nelle spalle. Adesso è affare di compare Piedipapera e ci penserà lui, e guardava la casa del nespolo, dove facevano baldoria. Sapete com'è? Conchiuse padron Cipolla. È come quando il comune di Aci Trezza litigava pel territorio col comune di Aci Castello.
Cosa ve ne entrava in tasca a voi e a me? Ve ne entra! Esclamò lo speziale tutto rosso. Ve ne entra! Che siete tante bestie! Il guaio è per tante povere mamme, s'arrischiò a dire qualcheduno. Lo zio Crocifisso, che non era mamma, alzò le spalle. Ve lo dico io in 2 parole com'è, raccontava intanto l'altro soldato. È come all'osteria, allorché ci si scalda la testa e volano i piatti e i bicchieri in mezzo al fumo e alle grida. L'avete visto? Tale e quale. Da principio, quando state sull'impagliettatura con la carabina in pugno, in quel gran silenzio, non sentite altro che il rumore della macchina. E vi pare che quel punf punf ve lo facciano dentro lo stomaco, null'altro. Poi, alla prima cannonata, e come incomincia il parapiglia, vi vien voglia di ballare anche voi, che non vi terrebbero le catene, come quando suona il violino all'osteria, dopo che avete mangiato e bevuto, e allungate la carabina dappertutto dove vedete un po' di cristiano, in mezzo al fumo. In terra è tutt'altra cosa. Un bersagliere che tornava con noi a Messina ci diceva che non si può stare al pinf panf delle fucilate senza sentirsi pizzicar le gambe dalla voglia di buttarsi avanti a testa bassa. Ma i bersaglieri non sono marinari e non sanno come si fa a stare nel sertiame col piede fermo sulla corda e la mano sicura al grilletto, malgrado il rollio del bastimento, e mentre i compagni vi fioccano d'attorno come pere fradice. Per la Madonna! Esclamò Rocco Spatu. Avrei voluto esserci anch'io a far 4 pugni. Tutti gli altri stavano ad ascoltare con tanto d'occhi aperti. L'altro giovanotto poi raccontò pure in qual modo era saltata in aria la Palestro, la quale ardeva come una catasta di legna quando ci passò vicino, e le fiamme salivano alte sino alla penna di Trinchetto. Tutti al loro posto, però, quei ragazzi, nelle batterie o sul bastingaggio. Il nostro comandante domandò se avevano bisogno di nulla. No, grazie tante, risposero. Poi passò a babordo e non si vide più. Questa di morire arrostito non mi piacerebbe, conchiuse Spatu, ma pei pugni ci sto. E la santuzza, come tornò all'osteria, gli disse: chiamateli qua quei poveretti, che devono aver sete dopo tanta strada che hanno fatto, e ci vuole un bicchiere di vino schietto. Quel pizzuto avvelena la gente con la sua erba bianca e non va a confessarsene. Certuni, la coscienza, l'hanno dietro le spalle, poveretti loro. A me mi sembrano tanti pazzi costoro, diceva padron Cipolla soffiandosi il naso adagio. Che vi fareste ammazzare voi quando il re vi dicesse: fatti ammazzare per conto mio? Poveracci, non ci hanno colpa, osservava don Silvestro. Devono farlo per forza, perché dietro ogni soldato ci sta un caporale col fucile carico e non ha a far altro che stare a vedere se il soldato vuol scappare, e se il soldato vuol scappare, il caporale gli tira addosso peggio di un beccafico. Ah, così va bene, ma è una bricconata bella e buona. Tutta la sera si rise e si bevette nel cortile dei Malavoglia, con un bel chiaro di luna. E sul tardi poi, quando tutti erano stanchi e ruminavano lentamente le fave abbrustolite, e alcuni anche canterellavano sottovoce, con le spalle al muro, vennero a raccontare la storia che avevano portato in paese i 2 congedati. Padron Fortunato se n'era andato di buon'ora e aveva condotto via Brasi col vestito nuovo. Quei poveri Malavoglia, diceva incontrando sulla piazza Campana di Legno. Dio gliela mandi buona. Hanno la iettatura addosso. Lo zio Crocifisso stava zitto e si grattava la testa. Lui non c'entrava più, se n'era lavate le mani. Ora era affare di Piedipapera. Ma gli dispiaceva in coscienza. Il giorno dopo cominciò a correre la voce che nel mare verso Trieste c'era stato un combattimento tra i bastimenti nostri e quelli dei nemici, che nessuno sapeva nemmeno chi fossero, ed era morta molta gente. Chi raccontava la cosa in un modo e chi in un altro, a pezzi e bocconi, masticando le parole. Le vicine venivano con le mani sotto il grembiule a domandare se comare Maruzza ci avesse il suo Luca laggiù, e stavano a guardarla con tanto d'occhi prima d'andarsene. La povera donna cominciava a star sempre sulla porta, come ogni volta che succedeva una disgrazia, voltando la testa di qua e di là, da un capo all'altro della via, quasi aspettasse più presto del solito il suocero e i ragazzi dal mare. Le vicine le domandavano pure se Luca avesse scritto, o era molto che non riceveva lettera di lui. Davvero, ella non ci aveva pensato alla lettera, e tutta la notte non poté chiudere occhio, e aveva sempre la testa là, nel mare verso Trieste, dove era successa quella ruina, e vedeva sempre suo figlio, pallido e immobile, che la guardava con certi occhioni sbarrati e lucenti, e diceva sempre di sì, come quando l'avevano mandato a fare il soldato, talché sentiva anche lei una sete, un'arsura da non dirsi. In mezzo a tutte le storie che correvano pel villaggio e che erano venuti a raccontargliele, le era rimasto in mente di uno di quei marinai che l'avevano pescato dopo 12 ore, quando stavano per mangiarselo i pescicani. E in mezzo a tutta quell'acqua
moriva di sete. Allora la Longa, come pensava a quell'uomo che moriva di sete in mezzo a tutta quell'acqua, non poteva stare dall'andare ad attaccarsi alla brocca, quasi ce l'avesse avuta dentro di sé quell'arsura, e nel buio spalancava gli occhi, dove ci aveva sempre stampato quel cristiano. Con l'andare dei giorni, però, nessuno parlava più di quello che era successo, ma come la Longa non vedeva spuntare la lettera, non aveva testa né di lavorare né di stare in casa, era sempre in giro a chiacchierare di porta in porta, quasi andasse cercando quel che voleva sapere. Avete visto una gatta quando ha perso i suoi gattini? Dicevano le vicine. La lettera non veniva però. Anche padron Ntoni non si imbarcava più e stava sempre attaccato alle gonnelle della nuora come un cagnolino. Alcuni gli dicevano: andate a Catania, che è paese grosso, e qualcosa sapranno dirvi. Nel paese grosso il povero vecchio si sentiva perso peggio di trovarsi in mare di notte e senza sapere dove drizzare il timone. Infine gli fecero la carità di dirgli che andasse dal capitano del porto, giacché le notizie doveva saperle lui. Colà, dopo averlo rimandato per un pezzo da Erode a Pilato, si misero a sfogliare certi libracci e a cercare col dito sulla lista dei morti. Allorché arrivarono ad un nome, la Longa, che non aveva ben udito, perché le fischiavano gli orecchi, e ascoltava bianca come quelle cartacce, sdrucciolò pian piano per terra, mezzo morta. Son più di 40 giorni, conchiuse l'impiegato, chiudendo il registro. Fu a Lissa, che non lo sapevate ancora? La Longa la portarono a casa su di un carro e fu malata per alcuni giorni. Da allora in poi fu presa da una gran devozione per l'addolorata che c'è sull'altare della chiesetta, e le pareva che quel corpo lungo e disteso sulle ginocchia della madre con le costole nere e i ginocchi rossi di sangue fosse il ritratto del suo Luca, e si sentiva fitte nel cuore tutte quelle spade d'argento che ci aveva la Madonna. Ogni sera le donnicciuole, quando andavano a prendersi la benedizione, e compare Cirino faceva risuonare le chiavi prima di chiudere, la vedevano sempre lì, a quel posto, accasciata sui ginocchi, e la chiamavano anche lei la madre addolorata. Ha ragione, dicevano nel paese. Luca sarebbe tornato fra breve, e i suoi 30 soldi al giorno se li sarebbe guadagnati. A nave rotta, ogni vento è contrario. Avete visto padron Ntoni? Aggiungeva Piedipapera. Dopo la disgrazia di suo nipote sembra un gufo tale e quale. Adesso la casa del Nespolo fa acqua davvero da tutte le parti, come una scarpa rotta, e ogni galantuomo bisogna che pensi ai suoi interessi. La Zuppidda era sempre con tanto di muso e borbottava che ora tutta la famiglia rimaneva sulle braccia di Ntoni. Questa volta una ragazza ci penserà prima di pigliarselo per marito. Cosa ci hai con quel povero giovane? Domandava mastro Turi. Voi tacete, che non sapete nulla, gli gridava la moglie. I pasticci non mi piacciono. Andate a lavorare, che non sono affari vostri. E lo mandava fuori dell'uscio con le braccia penzoloni e quella malabestia di 10 rotoli in mano. Barbara, seduta sul parapetto del terrazzo a strappare le foglioline secche dei garofani, con la bocca stretta anche lei, faceva cascare nel discorso che maritati e muli vogliono star soli e che fra suocera e nuora ci si sta in malora. Quando Mena si sarà maritata, rispondeva Ntoni, il nonno ci darà la camera di sopra. Io non ci sono avvezza a star nella camera di sopra, come i colombi, tagliava corto la Barbara, tanto che suo padre, che era suo padre, diceva a Ntoni, guardandosi attorno, mentre se ne andavano per la straduccia, verrà tutta sua madre, la Barbara. Pensa a non farti mettere il basto da principio, se no ti succede come a me. Però comare Venera aveva dichiarato: prima che mia figlia vada a dormire nella stanza dei colombi, bisogna sapere a chi resta la casa, e voglio stare a vedere dove finisce questo affare dei lupini. Andava a finire che Piedipapera stavolta voleva esser pagato. Santo diavolone! San Giovanni era arrivato e i malavoglia tornavano a parlare di dare degli acconti, perché non avevano tutti i denari, e speravano di raggranellare la somma alla raccolta delle ulive. Lui se l'era levati di bocca quei soldi, e non aveva pane da mangiare, come è vero Dio. Non poteva campare di vento sino alla raccolta delle ulive. A me mi dispiace, padron Ntoni, gli aveva detto, ma che volete? Bisogna che pensi ai miei interessi. San Giuseppe prima fece la sua barba e poi quella di tutti gli altri. Presto compie l'anno, aggiungeva lo zio Crocifisso quando era solo a brontolare con compare Tino, e non si è visto un grano di interessi. Quelle 200 lire basteranno appena per le spese. Vedrete che al tempo delle ulive vi diranno di aspettarli sino a Natale e poi sino a Pasqua, così vanno in rovina le case. Ma io la roba mia l'ho fatta col sudore della fronte. Adesso uno è in paradiso, l'altro vuole la Zuppidda, non possono menare innanzi quella barca rotta e cercano di maritare la ragazza. Costoro non pensano ad altro che a maritarsi. Hanno la rabbia, come mia nipote la Vespa.
Adesso che Mena si marita, vedrete che compare Mosca torna qui per chiapparsi la chiusa della Vespa. In conclusione, se la prendevano con l'avvocato, il quale non finiva mai di scrivere le sue carte prima di mandare l'usciere. Ci sarà stato padron Ntoni a dirgli di andare adagio, soggiungeva Piedipapera. Con un rotolo di pesce se ne comprano 10 di avvocati. Stavolta egli l'aveva rotta sul serio come Malavoglia, perché la Zuppidda era andata a togliere la roba di comare Grazia dalla sponda del lavatoio e ci aveva messa la sua, di quelle soperchierie che fanno montare la mosca al naso. La Zuppidda si fidava perché le dava di spalla quel cetriolo di Ntoni Malavoglia, il quale faceva il bravaccio, una manica di carogne quei Malavoglia, e non voleva vederli più nel battesimo porco che quell'altro porco di don Giammaria gli aveva messo in fronte. Le carte bollate allora cominciarono a piovere e Piedipapera diceva che l'avvocato non doveva essere rimasto contento del regalo di padron Ntoni per lasciarsi comprare, e questo provava che razza di stitici essi fossero. Se c'era da fidarsi quando promettevano che avrebbero pagato. Padron Ntoni tornò a correre dal segretario e dall'avvocato Scipioni, ma questi gli rideva sul naso e gli diceva che chi è minchione se ne sta a casa, che non doveva lasciarvi mettere la mano alla nuora e poiché aveva fatto il pasticcio se lo mangiasse. Guai a chi casca per chiamare aiuto. Sentite a me, gli suggerì don Silvestro, piuttosto dategli la casa, se no se ne va in spese perfino la provvidenza e i capelli che ci avete in testa, e ci perdete anche le vostre giornate con l'andare e venire dall'avvocato. Se ci date la casa con le buone, gli diceva Piedipapera, vi lasceremo la provvidenza, che potrete sempre guadagnarvi il pane, e resterete padroni, e non verrà l'usciere con la carta bollata. Compare Tino non aveva fiele in corpo e andava a parlare a padron Ntoni come se non fosse fatto suo, passandogli il braccio attorno al collo, e gli diceva: scusatemi, fratello mio, a me mi dispiace più di voi di cacciarvi fuori dalla vostra casa. Ma che volete? Sono un povero diavolo. Quelle 500 lire me le son levate dalla bocca e San Giuseppe prima fece la sua barba. Fossi ricco come lo zio Crocifisso, non ve ne parlerei nemmeno in coscienza mia. Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del nespolo, dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese, espatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. La roba la trasportarono di notte nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto, come se non si sapesse in paese che la casa del nespolo oramai era di Piedipapera e loro dovevano sgomberarla, ma almeno nessuno li vedeva con la roba in collo. Quando il vecchio staccava un chiodo o toglieva da un cantuccio un deschetto che soleva star lì di casa, faceva una scrollatina di capo. Poi si misero a sedere sui pagliericci che erano ammonticchiati nel mezzo della camera per riposarsi un po', e guardavano di qua e di là se avessero dimenticato qualche cosa. Però il nonno si alzò tosto ed uscì nel cortile, all'aria aperta. Ma anche lì c'era della paglia sparsa per ogni dove, dei cocci di stoviglie, delle nasse sfasciate, e in un canto il nespolo, e la vite in pampini sull'uscio. Andiamo via, diceva egli, andiamo via, ragazzi, tanto, oggi o domani. E non si muoveva. Maruzza guardava la porta del cortile dalla quale erano usciti Luca e Bastianazzo, e la stradicciuola per la quale il figlio suo se n'era andato coi calzoni rimboccati, mentre pioveva, e non l'aveva visto più sotto il paracqua d'incerata. Anche la finestra di compare Alfio Mosca era chiusa, e la vite pendeva dal muro del cortile che ognuno passando ci dava una strappata. Ciascuno aveva qualche cosa da guardare in quella casa, e il vecchio, nell'andarsene, posò di nascosto la mano sulla porta sconquassata, dove lo zio Crocifisso aveva detto che ci sarebbero voluti 2 chiodi e un bel pezzo di legno. Lo zio Crocifisso era venuto a dare un'occhiata insieme a Piedipapera e parlavano a voce alta nelle stanze vuote, dove le parole si udivano come se fossero in chiesa. Compare Tino non aveva potuto durarla a campare d'aria sino a quel giorno e aveva dovuto rivendere ogni cosa allo zio Crocifisso per riavere i suoi denari. «Che volete, compare Malavoglia?» gli diceva passandogli il braccio attorno al collo. «Lo sapete che sono un povero diavolo e 500 lire mi fanno. Se voi foste stato ricco, ve l'avrei venduta a voi. Ma padron Ntoni non poteva soffrire di andare così per la casa, col braccio di Piedipapera al collo. Ora lo zio Crocifisso ci era venuto col falegname e col muratore, e ogni sorta di gente che scorrazzavano di qua e di là per le stanze come fossero in piazza, e dicevano: qui ci vogliono dei mattoni, qui ci vuole un travicello nuovo, qui c'è da rifare l'imposta, come se fossero i padroni. E dicevano anche che si doveva imbiancarla per farla sembrare tutt'altra.
Lo zio Crocifisso andava scopando coi piedi la paglia e i cocci e raccolse anche da terra un pezzo di cappello che era stato di bastianazzo e lo buttò nell'orto, dove avrebbe servito all'ingrasso. Il nespolo intanto stormiva ancora, adagio, e le ghirlande di margherite, ormai vizze, erano tuttora appese all'uscio e alle finestre, come ce le avevano messe a Pasqua delle rose. La Vespa era venuta a vedere anche lei, con la calzetta al collo, e frugava per ogni dove, ora che era roba di suo zio. Il sangue non è acqua, andava dicendo forte, perché udisse anche il sordo. A me mi sta nel cuore la roba di mio zio, come a lui deve stare a cuore la mia chiusa. Lo zio Crocifisso lasciava dire e non udiva, ora che di rimpetto si vedeva la porta di compare Alfio con tanto di catenaccio. Adesso che alla porta di compare Alfio c'è il catenaccio, vi metterete il cuore in pace e lo crederete che non penso a lui, diceva la Vespa all'orecchio dello zio Crocifisso. Io ci ho il cuore in pace, rispondeva lui. Sta tranquilla. D'allora in poi i Malavoglia non osarono mostrarsi per le strade né in chiesa la domenica e andavano sino ad Aci Castello per la messa e nessuno li salutava più, nemmeno padron Cipolla, il quale andava dicendo: questa partaccia a me non la doveva fare padron Ntoni. Questo si chiama gabbare il prossimo, se ci aveva fatto mettere la mano di sua nuora nel debito dei lupini. Tale e quale come dice mia moglie, aggiungeva mastro Zuppiddu, dice che dei Malavoglia adesso non ne vogliono nemmeno i cani. Però quello scimunito di Brasi pestava i piedi e voleva la mena, che gliel'avevano promessa, come fa un ragazzo davanti alle baracche dei balocchi alla fiera. Ti pare che io l'abbia rubata la tua roba, bietolone? Gli gridava il babbo, per andarla a buttare con chi non ha niente. Gli avevano ripreso persino il vestito nuovo a Brasi, ed ei si sfogava ad andare a stanare le lucertole nella sciara, o a mettersi a cavalcioni sul muricciuolo del lavatoio, e giurava di non far più nulla, neanche se l'ammazzavano, ora che non volevano dargli la moglie, e gli avevano ripreso persino il vestito nuovo delle nozze. Per fortuna la Mena non poteva vederlo più così vestito com'era, perché i Malavoglia stavano sempre con la porta chiusa ancor essi, poveretti, nella casuccia del beccaio che avevano presa in affitto, nella strada del Nero, vicino ai Zuppiddi, e se accadeva di vederli da lontano, Brasi correva a nascondersi dietro il muro o tra i fichidindia. La cugina Anna, che scopriva ogni cosa dal greto dove era a stendere la tela, diceva con comare Grazia: ora quella povera Sant'Agata resta in casa, peggio di una casseruola appesa al muro, tale e quale come le mie figliuole che non hanno dote. Poveretta, rispondeva comare Grazia, e le avevano perfino spartito i capelli. Mena però era tranquilla e s'era rimessa la spadina d'argento nelle trecce da se stessa, senza dir nulla. Adesso aveva tanto da fare nella casa nuova dove bisognava mettere ogni cosa a un altro posto, e non si vedeva più il nespolo e la porta della cugina Anna e della Nunziata. Sua madre la covava con gli occhi mentre lavorava accanto a lei e l'accarezzava col tono della voce quando le diceva: dammi la forbice o tienmi la matassa, che se la sentiva nelle viscere, la sua figliuola, ora che tutti le voltavano le spalle. Ma la ragazza cantava come uno stornello, perché aveva 18 anni, e a quell'età, se il cielo è azzurro, vi ride negli occhi, e gli uccelli vi cantano nel cuore. Peraltro, il cuore non ce lo aveva mai avuto per quel cristiano, lo disse all'orecchio della mamma, mentre ordivano la trama. La madre era la sola che le aveva letto in cuore e che ci avesse lasciata cascare una buona parola in quell'angustia. Almeno, se ci fosse compar Alfio, non ci avrebbe voltate le spalle anche lui, ma quando sarà il tempo del vino nuovo, tornerà qui. Le comari, poverette, non avevano voltate le spalle Malavoglia, ma la cugina Anna era sempre in faccende con tutto quello che aveva da fare per tirare innanzi con le sue figliuole, che le erano rimaste in casa peggio di casseruole appese, e comare Piedipapera si vergognava di farsi vedere per quel tiro che compare Tino aveva fatto ai poveri Malavoglia. Ella aveva il cuore buono, la gnà Grazia, e non diceva come suo marito: lasciali stare coloro che non hanno più né re né regno. Cosa te ne importa? La sola che si vedesse di tanto in tanto era Nunziata, col piccino in collo, e tutti gli altri dietro, ma anche lei doveva badare ai fatti suoi. Così va il mondo. Ciascuno deve badare ai fatti suoi. Quello che diceva Ntoni di padron Ntoni comare Venera. Ciascuno deve pensare alla sua barba prima di pensare a quella degli altri. Tuo nonno non ti dà nulla. Dunque, che obbligo hai verso di loro? Se ti mariti, vuol dire che fai casa da te, e quel che guadagni, lo guadagni per la tua casa. 100 mani Dio benedisse, ma non tutte in un piatto. Bella cosa, rispondeva Ntoni. Ora che i miei parenti sono in mezzo alla strada, mi dite di piantarli anch'io. Come se la caverà il nonno a far andare la provvidenza e a dar da mangiare a tanti, se lo lascio solo?
Allora, sbrigatevela tra voi altri, esclamava la Zuppidda, voltandogli le spalle per andare a frugare nei cassetti o in cucina, buttando in aria ogni cosa per darsi da fare, onde non guardarli in faccia. Mia figlia, io non l'ho rubata. Si potrebbe chiudere gli occhi se non avete nulla, perché siete giovane e ci avete sempre la salute da lavorare e siete del mestiere, tanto più che adesso i mariti sono scarsi con questa leva del diavolo che ci scopa via tutti i giovanotti del paese. Ma se devono darvi la dote per papparvela con tutti i vostri, è un'altra cosa. Marito, voglio dargliene uno solo alla mia figliuola, e non 5 o 6 e metterle sulle spalle 2 famiglie. Barbara, nell'altra stanza, fingeva di non udire e seguitava a far girare l'arcolaio lesto lesto, ma appena Ntoni si affacciava sull'uscio chinava gli occhi sui cannelli e allungava il muso anche lei, talché il poveraccio si faceva giallo e verde di 100 colori e non sapeva che fare, perché Barbara lo teneva invischiato come un passerotto con quegli occhioni neri e gli diceva poi: «Vuol dire che a me non mi volete bene come ai vostri», e si metteva a piangere nel grembiule quando non c'era la mamma. «Sacramento!» esclamava Ntoni. «Vorrei tornare a fare il soldato!» E si strappava i capelli e si dava dei pugni nella testa, ma non sapeva risolversi a pigliare la risoluzione che ci voleva, da vero cetriolo che era. «Allora», diceva la Zuppidda, ntrua, ciascuno a casa sua. E suo marito le ripeteva: «Te l'avevo detto che a me i pasticci non mi piacciono!» «Voi andatevene a lavorare», rispondeva lei, «che non sapete nulla!» Ntoni ogni volta che andava dai Zuppiddi trovava tanto di grugno e la gnà Venera gli rinfacciava ogni volta che i Malavoglia avevano invitato la Piedipapera a pettinare la mena. Bella pettinatura che le aveva fatto per leccare le ciabatte a compare Tino, a motivo di quei 4 soldi della casa, che poi la casa se l'era presa egualmente e li aveva lasciati in camicia come Gesù bambino. Vi pare che non lo sappia cosa ha detto vostra madre Maruzza in quei tempi in cui portava il naso in su? Che la Barbara non era quella che ci voleva per suo figlio Ntoni, perché era avvezza come una signorina e non sapeva quel che ci vuole ad essere una buona moglie di marinaro. Me l'hanno raccontato al lavatoio, comare Mangiacarrubbe e la gnà Cicca. Comare Mangiacarrubbe e la gnà Cicca sono 2 carogne, rispondeva Ntoni, e parlano per l'invidia che non ho sposato la Mangiacarrubbe. Per me, pigliatevela pure, bel guadagno che ci fa la Mangiacarrubbe. Allora, comare Venera, se mi dite questo è come se mi diceste: in casa mia non ci mettete più piede. Ntoni voleva far l'uomo e non si lasciava vedere per 2 o 3 giorni. Ma la piccola Lia, che non sapeva tutte quelle chiacchiere, continuava a venire a giocare nel cortile di comare Venera, come l'avevano avvezzata, quando la Barbara le dava i fichi d'India e le castagne, perché voleva bene a suo fratello Ntoni, ed ora non le davano più nulla. La Zuppidda le diceva: «Che vieni a cercare tuo fratello qui? Tua madre ha paura che vogliono rubartelo tuo fratello». Comare la Vespa veniva anche lei nel cortile dei Zuppiddi, con la calzetta al collo, a dire roba di fuoco degli uomini, che sono peggio dei cani. E la Barbara rinfacciava alla ragazzina: «Lo so che non sono brava massaia come tua sorella». E comare Venera conchiudeva: «Tua madre che fa la lavandaia, invece di stare a ciarlare dei fatti altrui al lavatoio, farebbe bene a dare una risciacquata a quei 4 soldi di vestina che hai indosso». La bambina molte cose non le capiva, ma quel po' che rispondeva faceva montare la mosca al naso alla Zuppidda e le faceva dire che era sua madre Maruzza che la indettava e la mandava apposta da quelle parti per stuzzicarle la bile, tanto che finalmente la piccina non ci andò più e la gnà Venera disse che era meglio, così non venivano in casa a far le spie, che temevano sempre volessero rubarsi quel tesoro di cetriolo. Le cose arrivarono al punto che comare Venera e la Longa non si parlavano più e se si vedevano in chiesa si voltavano la schiena. «Vedrete che arriveranno a metter fuori le scope», diceva la Mangiacarrubbe gongolando. «Non mi chiamo la Mangiacarrubbe se non ci arrivano. Bell'affare che ha fatto la Zuppidda con Cetriolo». Di solito gli uomini non si mischiano in quelle liti di donne, se no le questioni si ingrosserebbero e potrebbero andare a finire a coltellate. Invece le comari, dopo che hanno messo fuori la scopa e si sono voltate le schiene e si sono sfogate a dirsi improperi e a strapparsi i capelli, si riconciliano subito e si abbracciano e si baciano e si mettono sull'uscio a chiacchierare come prima. Ntoni poi, stregato dagli occhi della Barbara, era tornato quatto quatto a piantarsi sotto la finestra per metter pace, che la gnà Venera voleva buttargli sulla testa la broda delle fave qualche volta, ed anche la figliuola si stringeva nelle spalle, ora che i Malavoglia non avevano più né re né regno. E glielo disse anche in faccia alla fine, onde levarsi d'addosso quella noia, perché quel cristiano stava sempre davanti alla sua porta come un cane e le avrebbe fatto perdere la fortuna, se mai qualcun altro avesse avuto l'intenzione di passare di là per lei. Orbè, compare Ntoni, i pesci del mare son destinati a chi se l'ha da mangiare. Mettiamoci il cuore in pace, voi ed io, e non ci pensiamo più. Voi potete mettervelo il cuore in pace, comare Barbara, ma per me
Amare e disamare non sta a chi lo vuol fare. Provate, che ci riuscirete anche voi. A provare non si perde nulla. Io vi auguro ogni bene e ogni fortuna, ma lasciatemi badare ai fatti miei, che ho già 22 anni. Io lo sapeva che dovevate dirmi così quando ci hanno preso la casa, ora che tutti ci voltano le spalle. Sentite, compare Ntoni, mia madre può venire da un momento all'altro e non è bene che mi trovi qui con voi. Sì, sì, è vero. Ora che ci hanno tolto la casa del nespolo, non è giusto. Egli aveva il cuore grosso, il povero Ntoni, e non voleva lasciarla così, ma ella doveva andare a riempir la brocca alla fontana e gli disse addio, correndo lesta lesta e dimenando i fianchi con bel garbo. Che Zuppidda la chiamavano perché il nonno di suo padre s'era rotta la gamba in uno scontro di carri alla festa di Trecastagni, ma Barbara, le sue brave gambe, ce le aveva tutte e due. Addio, comare Barbara, rispose il poveraccio, e così ci mise una pietra su quel che era stato, e se ne tornò a remare come un galeotto, che già quella era una vera galera, dal lunedì al sabato, ed egli era stanco di rompersi l'anima per niente, perché quando non si ha nulla è inutile arrabattarsi da mattina a sera, e non trovate un cane che vi voglia. Per questo egli ne aveva le tasche piene di quella vita. Preferiva piuttosto di non far niente davvero e starsene in letto a fare il malato, come quando era seccato del servizio militare, e il nonno poi non stava a cercare il pelo nell'uovo come il dottore della fregata. Che hai? Gli domandava. Nulla ho. Ho che sono un povero diavolo. E che vuoi farci se sei un povero diavolo? Bisogna vivere come siamo nati. Egli si lasciava caricare svogliatamente degli attrezzi, meglio di un asino, e lungo la giornata non apriva bocca che per bestemmiare o brontolare: chi cade nell'acqua è forza che si bagni. Se suo fratello si metteva a cantare mentre stavano alla vela, sì, sì, canta pure. Quando sarai vecchio poi abbaierai come il nonno. Ad abbaiare adesso non ci guadagni nulla nemmeno, rispondeva il ragazzo. Hai ragione, perché la vita è bella. Bella o no, non l'abbiamo fatta noi così com'è, conchiudeva il nonno. La sera mangiava ingrugnato la sua minestra e la domenica andava a gironzare attorno all'osteria, dove la gente non aveva altro da fare che ridere e spassarsi, senza pensare che il giorno dopo si tornava a fare quel che si era fatto in tutta la settimana. Oppure stava delle ore intere seduto sugli scalini della chiesa, col mento in mano, a veder passare la gente, almanaccando su quei mestieri in cui non c'era nulla da fare. La domenica, almeno, si godeva quelle cose che si hanno senza quattrini. Il sole, lo star con le mani sotto le ascelle a non far nulla, e allora gli seccava anche quella fatica di pensare al suo stato, di desiderare quelle cose che aveva visto da soldato, col ricordo delle quali ingannava il tempo nei giorni di lavoro. Gli piaceva stendersi come una lucertola al sole e non far altro. E come incontrava i carrettieri che andavano seduti sulle stanghe, bel mestiere che fanno, borbottava, vanno in carrozza tutto il giorno, e se vedeva passare qualche povera donnicciuola che tornava dalla città, curva sotto il carico come un asino stanco, e andava lamentandosi per via, secondo il costume dei vecchi, vorrei farlo io quello che fate voi, sorella mia, le diceva per confortarla. Alla fin fine è come andare a spasso. Fine della prima parte. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!